No, ma io... Buongiorno, vi prego di accomodarvi e chiedo ai miei relatori di raggiungermi sul palco. In realtà manca solo il sindaco. Quindi in attesa io do il benvenuto a tutti a questa quarta giornata che in questo salone meraviglioso e in una cornice straordinaria. Siamo appunto all'interno della sostenibilità oltre che della bellezza e ovviamente il mondo nautico è protagonista perché tutti questi giorni sono stati organizzati da Ostonautica Venezia, ovviamente con il contributo di Ostonautica Nazionale e la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. In realtà la finanza ci ha sequestrato direttamente il sindaco in questo caso, mentre Gaeta ci sequestrava i microfoni, abbiamo deciso che ci sequestra il sindaco e sarà contenta l'opposizione che su questo salone già è stata abbastanza conflittuale. Buongiorno, avrete capito che la mia conduzione sarà anomala, in modo che la mattinata comincia con un certo brio. Quindi, proprio per iniziare con divertimento, io chiamerei chi ha fortemente voluto questo momento e che quindi ci può raggiungere sul palco per salutarci, cioè Marino Masiero, Presidente Ostonautica Venezia. Signore e signori, autorità, buongiorno. Saluti istituzionali al padrone di casa, al sindaco Luigi Prugnaro, che ha fatto sì che questo grande appuntamento di riferimento internazionale, se non mondiale per alcuni aspetti, diventi realtà. Al sindaco vanno i ringraziamenti di Ostonautica Venezia, di Ostonautica Italiana e della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, che è il main sponsor di questa manifestazione. Io devo dire che il team che organizza questo salone è un team operativo di eccellenti capacità, la capacità di interagire, di confrontarsi, di risolvere i problemi quotidianamente. Dietro a questa sfilata di bellezza, a questa bellezza infinita, la bellezza sulla bellezza, questo salone che è bellezza nella città più bella del mondo, c'è un team di professionisti che lavora alacremente tutto l'anno perché poi questo successo diventi realtà. Al sindaco e a Vela Spa, nella persona di Fabrizio Doria, i ringraziamenti miei personali, quelli della Camera di Commercio e quelli di Ostonautica Italiana. Un saluto alla Marina Militare, un saluto che è qui presenti, che ci ospita, che insieme a noi concorre da padrone di casa a far sì che questa cosa diventi realtà. Un saluto al vicepresidente della Camera di Commercio Roberto Bottan, che è presente qui e che sostituisce il mio presidente Massimo Zanon, che per impegni si trova a Roma, impegni istituzionali, al comandante della Guardia di Finanza, generale Caci, che ci onora della sua presenza, ad Andrea Petrone, appunto nella persona del comandante dell'Istituto Studi Militari Marittimi, e poi a tutti voi presenti, alle imprese che faranno parte di questo momento di confronto. Noi dal primo convegno sulla transizione energetica e digitale abbiamo voluto presenti le imprese, perché come dice spesso il sindaco che il salone serve per vendere le barche, il momento di questo convegno di confronto va fatto con le imprese. Spesso e volentieri nel nostro Paese la politica e l'amministrazione stanno lontane dalla realtà. Ecco, noi vogliamo con questo format inusuale confondere in maniera positiva, costruttiva, sinergica l'istituzione e il lavoro, l'istituzione e l'imprenditoria. Oggi, fortunatamente devo dire, rispetto al passato per alcuni aspetti, non esiste più il padrone e l'operaio, ma esiste il team che collabora e lavora insieme, esiste una gestione di impresa che fa quello che riesce a fare nel salto ostacoli che è fatto da burocrazia e amministrazione pesantissime, da condizioni di mercato spesso e volentieri falsate, da concorrenza straniera che non ha previdenza sociale e non ha salario garantito per chi opera e fa il manufatturiero che noi importiamo. Ecco, in questa condizione di grande compressione l'impresa, l'imprenditore è un tutt'uno con i suoi dipendenti e collaboratori. Io non ho più dipendenti, ho una piccola impresa, però
tra l'altro in più sedi, dove quando non ci sono, e vi posso assicurare che gli impegni istituzionali sono tanti, chi opera per me opera come se io ci fossi. Ecco quindi la necessità di avere la sinergia totale e la necessità di confondere i ruoli per confrontarsi in maniera diretta, schietta, capace ed efficace per portare a casa i risultati che le competizioni internazionali ci impongono. Prima di dare la parola al Sindaco, io dico che questo momento è un momento di grande responsabilità per tutti noi. E intendo dire che oggi la transizione energetica e digitale è un grande problema, perché non si può pensare di trasformare le imprese tout court, dando ancora peso a chi ogni giorno si confronta con le difficoltà che vi ho detto. Ci deve essere una politica di indirizzo, di accompagnamento dell'impresa, di aiuto all'impresa, per far sì che la transizione energetica e digitale si trasformino da un problema in un'opportunità. Oggi qui ci sono persone presenti da 2 principali regioni d'Italia, un po' da tutta Italia. Io dico, l'ho detto ieri, lo ripeto, il treno va alla velocità del vagone più lento. Non possiamo pensare di lasciare dei vagoni lenti indietro, dobbiamo far correre tutti nella stessa maniera con le peculiarità di ognuno di noi, di ogni regione, di ogni territorio. Stamattina scrivevo che ai confini di quello che io chiamo l'impero, dove non c'è l'industria, ma c'è un valore, un patrimonio enorme che è il nostro paesaggio, è il nostro mare. Laddove non si è sviluppata l'industria perché non c'è autostrada energetica, non arriva l'energia di grande potenza e non arriverà. E dove non ci sono gli aeroporti, dove non ci sono le autostrade, dove non c'è il treno ad alta velocità, noi dobbiamo fare in maniera che in maniera smart, in maniera croccante, si dice in motonautica, arrivino per esempio i nostri ospiti nazionali e internazionali e possono arrivare la mattina e tornare la sera. Lo dicevo l'altro giorno, Assonautica Italiana si sta impegnando su un progetto di idrovolanti, che è un progetto che presenteremo, lo dico al Presidente Acampola, al Sindaco di Venezia, al prossimo Salone, il prossimo anno. Ecco, l'idrovolante che porta 19 persone, come capita in Africa fra Mombasa e la costa, è una soluzione low cost che ci permette di arrivare a Vulcano piuttosto che nel delta del Po, piuttosto che in alcune parti della laguna veneta, arrivando da altre parti d'Italia, in maniera veloce, poco impattante ed efficace per la gente che vende il proprio prodotto. Ecco, dicevo, e concludo, in questo Stato, in questa nazione bellissima, che è un pontile sul mare, oggi abbiamo presente una bella parte della Puglia e una bella parte del Veneto. Abbiamo 2, come dire, realtà dal punto di vista culturale rispetto alla questione del lavoro simili. Veniamo fuori da un passato di grandi difficoltà. Bene, queste 2 regioni stanno portando avanti la velocità del Paese, stanno accelerando la velocità del Paese. E io ho trovato, avendo azienda in Puglia, un'amministrazione pubblica simile a quella veneta, dove parli con un sindaco per un problema di pandemia e gli dici guarda che io ho bisogno che le barche tornino a circolare in acqua, al di là di tutti i decreti dei ministeri, perché noi siamo città d'acqua. Il sindaco quel giorno fece una delibera di consiglio comunale dove ci permise di andare in giro per la laguna. Signori, buon lavoro, lascio la parola a Nunzia De Girolamo, grazie per essere qui. Grazie Presidente Masiero, hai ragione ad essere orgoglioso di questa città e del lavoro svolto qui. E difatti io, poiché il sindaco, da sindaco, deve poi lasciarci e ha molto da fare, partirei direttamente da te. Ci diamo del tu perché ci conosciamo da troppi anni, non per American Style, ma per essere realisti. Ti faccio 2 domande così in una tu puoi fare il tuo intervento e poi raggiungere le altre attività. Prima cosa, questo è il 4º Salone Nautico, hai il grande merito di aver fortemente voluto questa realtà e soprattutto di averla fatta per la prima volta dopo il Covid, sei stato in assoluto il primo. Domanda cattivella, è un salone in competizione con Genova oppure è un salone integrato e che può fare asse, anzi, con una realtà molto diversa, perché questo è un boutique, è un salone boutique, è un porto boutique, una serie di caratteristiche annesse anche alla città che rappresenti. Secondo,
il prossimo appuntamento del Salone Nautico. Lanciamolo da qui, così sarà contento Masiero. Non funziona? Adesso sì. Allora, intanto buongiorno a tutti. Mi fa piacere rivedere tanti amici qui. Anch'io faccio 2 ringraziamenti. Intanto ad Assonautica per aver organizzato questo momento di riflessione, perché poi le riflessioni sono sempre importanti, soprattutto se poi magari creano anche condizioni operative, perché sennò restano solo riflessioni, cioè, riunioni ce ne sono forse anche troppe. Penso che i cittadini oggi vogliono vedere le realizzazioni, no? Cioè è giusto pensare ma poi anche agire, perché non si rischia sempre di star fermi lì. E ci vuole coraggio. L'Italia ormai non ha più coraggio, c'è una burocrazia che è vincolata da 50 miliardi di decreti di ogni genere, decreti, norme, eccetera. E il funzionario pubblico, io l'ho studiata sta cosa, il funzionario pubblico quando non sente chiarezza, perché ci sono le polemiche, si bloccano i finanziamenti. Pensate al Mose. Una grande esperienza di sostenibilità, penso forse una delle più grandi al mondo, ci stanno chiamando le città di tutto il mondo, però impariamo dagli errori del Mose, partiamo da lì invece che dai successi che adesso tutti quanti salgono sul carro. Io sono stato uno di quelli che ha sempre difeso l'opera ingegneristica. Quello è stato uno dei 2 grandi problemi. Uno, il fatto che le polemiche in questa città, che sono iniziate, scoppiate appena è stato lanciato il progetto, io ero studente all'università quando ho lanciato il progetto, hanno cominciato a dire no, ma è pericoloso, poi la città si distrugge, poi state rovinando l'ambiente, insomma, tutte queste cose sono tutte paure, che è il contrario di coraggio. A fronte di questo c'è chi non ci crede alle paure e chi ci crede. Alla scienza non crede più nessuno praticamente, ma a quello che è stato scritto o detto. Più uno urla e parla, più crea zizzania. E cosa succede? In questo senso il governo a Roma, i governi che sono succediti tutti, hanno finanziato l'opera a spizzichi e bocconi, cioè a pezzettini. Allora cosa fai? Se un'opera edilizia ingegneristica in questo caso, viene finanziata così, si allungano enormemente i tempi. Allungando i tempi c'è lo spazio alla corruzione. Abbiamo avuto il grande scandalo del Mose. Io sono sindaco perché mi ero stancato, davvero stancato, di sentirmi andare in giro per l'Italia e pensare che qualcuno pensasse che i veneziani tutti erano ladri. Però oggettivamente c'è stato un elenco di ruberie infinite lì. Ma è questo allungarsi le procedure burocratiche all'infinito che espongono di più l'opera. Guardate Genova. A Genova sono stati dati i soldi, è stata finanziata una cosa, è stata finita, non c'è stato niente, costruito il ponte. Per cui mio papà diceva, unica scuola guida che mi ha fatto, perché poi ho detto papà, così basta, però siamo arrivati a uno stop, mi ha detto guarda a destra, guarda a sinistra, guarda a destra, guarda a sinistra, non ti preoccupare se quello dietro suona, quando sei sicuro parti, ma parti però, non è che parti e poi ti freni, perché sennò quello dopo ti viene addosso. E io ho fatto questo nella mia vita, vorrei che questi convegni, queste riunioni, eccetera, alla fine servissero per alla fine arrivare a delle decisioni. Perché il problema del nostro paese è che abbiamo tantissimi bei progetti, tantissime belle idee date da tutti i partiti, che però non sono realizzate, oppure cose realizzate a metà, lasciate incompiute. Non abbiamo più tempo di fare questo. I ragazzi ci guardano, i bambini, che oggi non votano perché non possono mandarci a quel paese, per fortuna ancora, ma lo faranno fra un po', e diranno sì, ma voi come state progettando il mio futuro? Ecco, io sono d'accordissimo col Presidente di Assonautica, veramente d'accordo, su una cosa che in particolare che ha detto, sul discorso che non possiamo lasciare indietro nessuno, vale sia dal punto di vista dei territori, vale anche dal punto di vista della velocità. Difatti si parla di sostenibilità. Che vantaggio ha questo ragionamento? Uno può dire, ma hai appena fatto un discorso di accelerazione, di fretta, e poi dici che sei d'accordo su questa roba qua. Sì, perché il problema della fretta non nasce dalla fretta di prendere una decisione sbagliata, ma dalla fretta di prendere una decisione, di farla, di realizzarla. Però con la logica che dice lui. Cioè lui dice un concetto che io sono assolutamente convinto, lui dice la transizione, la sostenibilità, che cos'è? È semplicemente un cambiamento che abbiamo sempre visto tutti, no? Noi avevamo il Sirio a casa, vi ricordate il telefono, i ragazzi giovani non l'hanno neanche mai visto, lo vedranno nei musei, ma io mi ricordo quella roba lì. Noi abbiamo visto tutta quanta la transizione, quella digitale, è stata difficilissima. Io l'altro giorno ho regalato un visore a mio figlio, quello medio perché il piccolino ha 8 anni, l'altro quello a 11, l'ho regalato, e io ho un'azienda con un reparto informatico importante, ho detto guarda Luigi, non c'è tempo di configurarlo.
da me a scatola, faceva la comunione, neanche comprare. Glielo regaliamo la domenica, poi lunedì vieni qua, lo configuri. Fa, devo venirmi perché è difficile, veramente difficile, mi dice lui, ma uno vero esperto del settore. Regalo do sto pacchetto, dopo 10 minuti il bambino stava giocando. Io non ci credevo, gli tolgo il visore, guardo, perché ho detto, mi sta prendendo in giro perché il ragazzo sarebbe sveglietto già da piccolo. E invece era vero, stava giocando, l'aveva configurato. Lunedì chiamo sto qua e dice, guarda, non serve che vieni, il ragazzo l'ha configurato, non ci credo. Lui torna a controllare, l'aveva configurato da solo. Ha detto, guarda, io ci avrei messo probabilmente 2 o 3 giorni sentendo la ditta, le istruzioni che ormai sono su internet. Voglio dire che questa velocità e cambiamento, per noi della nostra età, forse in certi casi sarà quasi impossibile, mentre loro hanno un approccio completamente diverso. Allora, è evidente che non dobbiamo spostarci da una parte all'altra, ma transizione, cioè spostarsi, l'abbiamo vissuto anche noi quei cambiamenti, no? La lingua. No, adesso se uno non sa l'inglese, ecco qua, ho studiato tanto ma non l'ho imparato bene. No, ma ragazzo, oggi se non sai l'inglese sei veramente perduto. Purtroppo sono destinato a essere un perduto man mano che passerà il tempo. Me ne faccio una ragione, non è che si può sapere tutto. Però dobbiamo immaginare che la transizione si faccia proprio pensando a tutte le situazioni. Pensiamo all'elettrico sulle barche, pensiamo, perché ho in mente questa roba qua. In questo salone, e così ti rispondo su Genova, non abbiamo nessuna intenzione mai di fare concorrenza a Genova, ci teniamo dello stesso paese e vogliamo muoverci esattamente all'unisono. Tra le altre cose sono anche 2 periodi simbolicamente diversi, perché a Genova io ci vado da quando sono piccolo e continuerò ad andarci perché è un salone straordinario, e a fine stagione si prenotava la barca, si vendeva l'usato e si prenotava la barca, e ancora questo è lo schema, diciamo, in uso. Qui abbiamo un ragionamento diverso, andiamo a interfacciare il cliente che invece ha in qualche modo l'idea dell'impatto dell'estate, no? Senti il caldo, senti il mare, questo è l'unico salone in cui puoi arrivare in barca, perché abbiamo la disponibilità, lavorando anche noi al nostro interno per costruire ulteriori marine, siamo in Asonautica, perché non dirlo, che se non facciamo l'infrastruttura del mare, cioè le barche, non ci sono solo quei piccoli da divertimento o i mega yacht di lusso, uno pensa che sia riccone, che si diverte, questa è l'immagine che è stata lasciata e per cui giù, via di tassazione. Poi vi racconto il giorno, a voi in particolare, quando è stata messa la tassazione sulle barche. Io avevo la barca a Lignano, su un pontile. Mi chiamo dalla Darsena, faccio questo intermezzo dopo. Io barca italiana sempre avuta, da quando sono piccolo, per orgoglio personale, ma tutti sanno che costa l'IVA, costa un sacco di soldi, il personale dipendente a bordo è assunto con la normativa italiana, perfetto. Mi telefono dalla Darsena, se scampai tutti, si devo scampare, cosa stai dicendo? Non capivo. Praticamente era uscita questa norma, sono partiti tutti in Darsena, sulla mia banchina c'era solo la mia barca. E io, pensa, che poi sono scemo, ho detto, caspita, finalmente si capirà la differenza che io ho la bandiera italiana e gli altri no. Ero così contento di sta roba, io, perché ho detto, porca miseria, però si vede chi paga le tasse, chi non, cioè, mi sentivo orgoglioso, sai, tutte robe che non capivo che sono solo mica penso. Fa conto che mezz'ora dopo, adesso sto dicendo, insomma, entro la mattinata, mi chiama e fa, sa, qui c'è l'intendenza di finanza che vuole la sua copia di redditi. Ho detto, buongiorno, gli mando il fax alla Marina, dategli il fax della dichiarazione di redditi, io non potevo andare a fine anno, lavoravo, facevo l'imprenditore. Insomma, dopo passano 2 giorni, è ritornata un'altra, adesso lasciamo stare i corpi, chi andava, insomma. A un certo momento ho fatto un pacco di fotocopie così, l'ho lasciato in Marina, cioè, un giorno sì, un giorno no, e consegnavo la fotocopia. Cioè, se l'effetto deterrente di una mega tassa è quello di tassare ancora di più, perché a quel punto i controlli si risucchiano a quei poveri disgraziati che restano. E lo dico, attenzione, con rispetto della legge, però dobbiamo cambiare sta roba. L'altro giorno con Rixi, con Salvini, mi ha detto che sta roba va tolta, sta roba delle tasse, perché almeno ci proporzioniamo a quello che fanno in Croazia. Pensa, che mi va a copiare da Serbia, da Slovenia, da Croazia, vedete come sono ciapai. Però almeno così dico, almeno siamo europei, perché il mare è lo stesso, se no abbiamo... Allora, tutto sto cambiamento che va fatto col granus salis. Torno al ragionamento da cui è partito il Presidente di Asonautica. Cioè, dobbiamo dire, transizione sì, ma oggi il Comune potrebbe dire, alcune zone della città storica non si può più passare con imbarcazione a motore tradizionale. Potrei farlo. Qualcuno anche pensa di fare queste piazzate. Tante volte sono solo annunci, perché poi è da vedere se la legge ti consente, eccetera. Io credo che questo non va fatto invece una fiera, un salone, si fanno le prove tecniche con le imprese, si vede quello che è fattibile, quello che economicamente è anche sostenibile, perché i taxi che vedete hanno dei motori entro bordo, non fuori bordo,
E l'entrobordo, ci sono delle sperimentazioni, le stiamo facendo da qualche anno ormai, ma ancora hanno dei costi proibitivi, perché poi quei costi devono essere ammortizzati dal lavoro di una persona. Allora, se lo facciamo assieme anche alle categorie, insieme ai professionisti che si occupano di queste cose, ad aziende anche estere che sono qui, allora stiamo davvero facendo la transizione. Allora, nel frattempo le persone cominciano a imparare, vengono a vederle, viene l'operatore della barca, viene a vedere quello che stiamo facendo, poi si informa ancora perché sente come sta andando il futuro, si rende conto anche lui che forse prima di comprare un motore uguale adesso forse conviene. Stiamo ragionando per fare alcuni concessionari, no uno solo, perché non puoi fare uno solo, non c'è concorrenza, devi fare, e non puoi mettere una marca solo perché è il primo che è arrivato, devi mettere almeno 2 o 3, in maniera tale che uno possa andare su, dico io, almeno 8 meccanici da dire posso ibridizzare il mio motore, almeno 8 per avere la concorrenza, e almeno 2 o 3 marche di motori che puoi fare, e devono essere omologati. E il tema dell'omologa in mare è molto in ritardo rispetto alla terra, perché in mare c'è una legge che sembra che serva quasi solo su Venezia, cioè noi siamo in ritardo con l'omologa del moto ondoso, noi abbiamo messo un sistema tipo il Telepass, che però non funziona perché non è omologato e non c'erano le norme per omologarlo. L'altro giorno ho parlato con i ministri e adesso alla prima occasione utile inseriranno questo provvedimento che omologa il meccanismo, perché avevamo un sistema di rilevazione messo anni prima che è stato contestato nei tribunali, tra l'altro da avvocati sempre molto vicini sempre a quelli che contestavano, una roba da ridere perché uno contesta il moto ondoso, l'altro però difende l'inquinamento, l'importante no, pecunia non olet. Però perdevamo nei ricorsi perché dicevano che la misurazione era falsata dalla corrente, perché se abbiamo corrente a favore tu dici io vado 2 nodi in più ma ho 2 nodi di corrente. Tutto questo serve per dire che ci vuole del tempo per poterla fare la transizione e per farla bene bisogna andare avanti tutti insieme. Allora, viva secondo me Assonautica e tutte le persone che parlano di infrastrutture, e nelle infrastrutture c'è il Meridione, sarà il primo, secondo me deve essere il primo beneficiario di infrastrutture. Dobbiamo allargare e dare una mano a tutti quei privati che sono sempre stati da soli e sembra che siano sempre gente che non si capisce che speculazione dovrebbe fare. Semplicemente è un parcheggio, perché una DARS è altro che non è un parcheggio, che offre dei servizi tra l'altro necessari, che sono tra l'altro i bagni, perché le barche grandi magari i bagni ce l'hanno, ma quelle piccole no, che introducono i bambini al rispetto del mare, che danno assistenza quando magari il mare è brutto, perché è vero che abbiamo, e io continuo a dire, voglio ringraziare, qui sono presenti le forze dell'ordine, la finanza, ma anche la capitaneria di porto, i carabinieri, tutte le persone che lavorano, il SUAM che lavorano sull'acqua, ma anche tutti i marinai, i pescatori. Quante volte i soccorsi sono arrivati magari da una barca da pesca? Perché è vero che poi ognuno qua siamo in Italia di santi, però sono tutta la gente che lavora in mare, sono persone, io lo chiamo il popolo del mare, che ha una solidarietà, si annusa immediatamente, la persona ha rispetto. Per cui ecco, questo salone è stato fatto con questa logica. La Marina Militare ci ha creduto subito, ha capito e abbiamo assieme condiviso un percorso per spiegare alle persone, ai cittadini, perché c'è la Marina Militare. Non è soltanto un atteggiamento appunto militare, fanno un sacco di servizi sociali importantissimi e qui in questo salone c'è il tempo di raccontarli, per raccontare questa storia. Per cui sono qua per chiedere, per ringraziare voi. Io non mi sento un eroe, ho fatto delle cose che a me sembra che dovrebbe fare chiunque. Speriamo di mettere il Salone in una condizione così fissa che poi anche se dovesse cambiare il segno politico vada avanti, perché è una cosa di tutti, è un bene sociale di tutti, è una funzione per il centro storico di Venezia. E così, e finisco, do 2 annunci che hai chiesto, così abbiamo la notizia. Abbiamo la data del prossimo Salone, che sto dicendo per la prima volta adesso, dal 29 maggio al 2 giugno. Io ti lascio anche il biglietto. Questa è una sorta di dichiarazione di intenti che mi stai lasciando, la vuoi firmare? Sì, dal 29 maggio al 2 giugno, no, mi stavo smettere. Abbiamo controllato con i vari espositori se andava bene la data e tutto. Sono date che già possiamo fissare perché le persone, gli espositori soprattutto hanno bisogno di progettare. Di sapere che anche il prossimo anno, e lo dico già, noi continueremo a finanziarlo e finché ci sono io sindaco altri 3 anni, verrà sicuramente fatto senza dubbio. Noi stiamo recuperando, quest'anno vi invito tutti ad andare a vedere il bacino medio, che tanti non avevano mai visto, lo abbiamo recuperato dal Consorzio Venezia Nuova perché una volta si pensava in quella zona là di fare le manutenzioni del Mose. Io ho detto, scusa, sono dei cassoni, mettersi a verniciare in centro storico non mi pare una grande idea. Lo facciamo a Marghera, è molto meglio, tutti d'accordo. E per cui questa roba là, e mi sto recuperando le aree che sono del comune. Il
comune è stato espropriato delle aree, mi hanno dato intanto l'area del bacino medio, dove se vedete, se andate a vedere dopo se avete tempo, ci sono 2 grandissime gru, tra l'altro molto costose, che mi hanno di fatto regalato, secondo me sono decine di milioni sicuro, adesso dovrò rifare il collaudo perché è scaduto, ma sono nuove, e lì si potrebbe fare del refitting. Sarebbe bello dare in concessione a qualcuno che ci faccia una proposta di utilizzare il bacino medio per le barche di lusso. Quelle ce ne sono 400 a Barcellona, questo è il mio punto di riferimento. Adesso fatalità anche a Barcellona si è accorto che la Colau non era proprio... A Barcellona ci sono 400 mega yacht. I mega yacht dove possono sostare d'inverno se non a Venezia? Forse è Monte Carlo che si deve preoccupare. Cioè, noi dobbiamo essere italiani veramente d'accordo e dobbiamo renderci conto che i controlli, le cose vanno fatti, però dopo dobbiamo anche avere quel grado di fiducia, dobbiamo fare delle norme semplici, facilmente applicabili, però avendo fiducia che chi opera non lo fa con un intento per forza speculativo. Bisogna spiegare a questi bambini nelle scuole che l'impresa, cioè il lavoro, soprattutto la manifattura in Italia, attenzione perché è la nostra spina dorsale. Finisco dicendo una cosa, i dati dell'economia sono ottimi, se andate a vedere il PIL molto superiore a quello che si pensava, però attenzione, dietro i numeri bisogna leggere bene, tanti numeri sono falsati dal turismo, il turismo è importantissimo per noi, dai servizi, ma la manifattura sta rischiando di soffrire, la manifattura è anche il settore del comparto della nautica, noi senza manifattura, noi siamo la seconda manifattura d'Europa e siccome la Germania sta andando un po' in crisi, noi siamo collegati con la loro, allora dobbiamo davvero, cerchiamo di non ostacolare quel tipo di investimenti. Noi abbiamo un costo del lavoro gigantesco, l'ha detto prima il Presidente in modo un po' leggero, io lo dico un po' più pesante, ma ci sono, vi dico Ferretti l'altro giorno, annuncio pubblico per non svelo segreti, dice abbiamo avuto, loro sono, sapete, avevano tanti stabilimenti, ce n'hanno uno anche a Ravenna, in provincia di Ravenna, ha detto il nostro stabilimento è stato salvaguardato, però alcuni nostri dipendenti, una 60ina, avevano perso tutto con le case. Abbiamo voluto dare una regalia ai nostri dipendenti di 10.000 euro. Beh, ha detto lui pubblicamente, ci costa 14.000 e al dipendente arriva a 7.000. Vi sembra normale? Leggi dello Stato, nessuno può farci niente, ma per capirci, cioè, vi sembra normale che per dare un aiuto c'è qualcuno che va? Non è nel bilancio dello Stato. Cioè nel bilancio dello Stato non è previsto che Ferretti regali dei soldi ai dipendenti che ci succede l'alluvione. Per cui dire, togligli questa roba qua. Noi in Italia abbiamo la competizione con cantieri che sono in Turchia, che sono in altre parti del mondo dove non pagano niente, dove il costo del lavoro è bassissimo. Per cui abbiamo bisogno, nel Salone Nautico, adesso un luogo di riflessione per costruire leggi, gli emendamenti, per fare delle piccole modifiche che però diventano le grandi modifiche del futuro. E non è una questione di destra o sinistra, è una questione di buonsenso. Ho finito e vi ringrazio davvero tanto e ringrazio tutti per la partecipazione. Grazie Sindaco. Mi pare, lo dico per le agenzie di stampa presenti, che insomma sono emerse 2 cose fondamentali. La prima, abbiamo annunciato la data del prossimo Salone Nautico, che è 28 maggio, 2 giugno 2024, ribadisco in modo da poter dare comunicazione esterna, e 29 maggio, 2 giugno. Sta scritto qui, 29 maggio. No, 29 maggio. No, 29 maggio, 2 giugno, hai detto bene. E poi, questo lo diciamo a Genova, il sindaco di Venezia ha detto che fondamentalmente non c'è, su Genova è caduto il microfono, non è abituato, su questo mi sembra che sia fondamentale agire nell'ottica della collaborazione tutta italiana. Il nostro vero competitor è Monte Carlo, mentre noi siamo per collaborare e per rendere migliore l'intero paese, partendo dal Mezzogiorno fino ad arrivare appunto a Venezia. Questo mi sembra di grande buonsenso. Vicepresidente Roberto Bottan, arrivederci Sindaco, ciao, a dopo. Sì. Roberto Bottan, Vicepresidente Camera di Commercio Venezia e Rovigo. Beh, penso che insomma, possiamo essere soddisfatti da queste giornate e dalla grande volontà sua e di Marino, quindi della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, di realizzare tutto questo. Sì. A lei il podio. Sarò breve, però qualche riflessione la facciamo. Ringrazio Marino appunto dell'organizzazione, dell'invito, di tutta questa magnifica cornice. Mi associo anch'io, porto i saluti del Presidente Zanon, dello staff della Camera di Commercio, siamo ben rappresentati
in questa manifestazione. Ho visto che anche nella lista degli sponsor siamo vicini a personaggi molto importanti, Intesa San Paolo, American Express, per cui bene, abbiamo dato un bel contributo. Mi associo anch'io, il sindaco è andato via, senza di lui questo evento non ci sarebbe stato, oppure avrebbe avuto un tenore enormemente più basso. Stessa cosa, lui l'ha accennato, però probabilmente senza di lui il Mose sarebbe stato ancora nelle aule dei tribunali e non sarebbe qui a funzionare fortunatamente. Camera di Commercio brevemente, esiste da quando c'era Napoleone, no? Però che è il cruccio del nostro presidente Zanon, è un ente abbastanza sconosciuto, se non per i non addetti ai lavori. Eppure, voglio dire, direttamente attraverso tutta una piccola galassia di società partecipate, riversa tutto quello che riceve dalle imprese, lo riversa al mondo, di nuovo nel mondo delle imprese, sotto forma di contributi su dei progetti e sotto forma di promozione. Puntiamo molto al rispetto delle regole di mercato e di conseguenza anche cerchiamo di restituire dei servizi molto avanzati, senza possibilmente sovrapporsi all'attività delle associazioni di categoria. Parliamo di società partecipate, abbiamo qui Assonautica che veramente fa un lavoro super, supporto alle aziende, specialmente nei rapporti con la pubblica amministrazione, l'abbiamo detto, la mobilità sostenibile, la tutela della diportistica, insomma avanti tutta, noi vi sosteniamo chiaramente. Abbiamo molte altre cose, qua ci sono produttori piccoli e grandi, diamo un forte impulso. Cerchiamo di dare un forte impulso ai potenziali esportatori, per cui con particolare riferimento alle micro e piccole imprese, per cui diamo dei servizi proprio sull'export, diamo dei servizi finanziari molto avanzati nel senso di rapporti con le banche, alfabetizzazione digitale, conoscenza del mondo bancario, certificazione di prodotto, supporto di attività culturali, ne facciamo tantissime. Faccio un piccolo cenno a un'altra realtà che è qui a Murano, la stazione sperimentale del vetro, che a proposito di sostenibilità si occupa anche dell'efficientamento dei forni, dell'efficientamento e del miglioramento del lavoro dei forni per la fusione dei vetri, la salubrità degli ambienti di lavoro e l'eliminazione delle sostanze nocive. C'è anche un progetto in comune, adesso il sindaco è andato via, comunque c'è un progetto in comune molto importante che giace un po' nelle stanze comunali, si è un po' fermato con l'avvento dell'Acquagranda, però è un progetto che vede la stazione impegnata per rimettere purificare un po' Murano e renderla un pochettino più sostenibile. Transizione digitale ed ecologica, oggi noi ce l'abbiamo al primo posto. La Camera di Commercio, con i suoi striminziti bilanci molto ridotti, eroga circa 5 milioni di euro alla promozione e qui anche c'è una grossa fetta al cantiere nautico. Comunque al primo posto fra le attività di promozione c'è sicuramente la transizione digitale ed ecologica. Contributi a progetti, qualunque iniziativa viene aiutata. Abbiamo fatto, cosa molto importante di cui siamo orgogliosi, stiamo facendo il premio Impresa Ambiente, in cui sono state premiate, hanno partecipato circa un'ottantina di aziende e ha ricevuto anche, qui siamo nella cantieristica, un premio speciale a una startup innovativa toscana che in collaborazione con l'Università di Firenze ha fatto il record del mondo per un natante a vela a guida autonoma, ha fatto la traversata atlantica, è arrivato a 800 km da Cuba, per cui noi l'abbiamo premiato. Niente, non vi porto via altro tempo, dobbiamo andare tutti avanti, sono d'accordo con tutto quello che è stato detto, andare avanti convinti verso la transizione. L'elettrificazione è uno dei punti fondamentali, per cui la tendenza chiaramente deve essere quella di eliminare le piccole fonti di combustione che ci sono dappertutto in giro e cercare di portare tutto sulla elettrificazione.
L'inquinamento non è solo una questione di cambiamenti climatici, l'inquinamento si produce localmente e fa i suoi effetti nefasti localmente. L'Italia è all'avanguardia, ha fatto dei passi da gigante sulla transizione ecologica, però c'è ancora molto da fare. Questi sono i temi del Salone Nautico, non mi resta altro che augurarvi buon lavoro. Grazie mille. Te lo porto via e carto. Generale, saremo velocissimi perché so che lei dopo deve intervenire, ha un importante impegno istituzionale, per cui se poi vi sequestrano le barche quest'estate è tutta colpa vostra. Quindi sappiate che dovete essere europei in questo talk. Io scherzo, me lo permetto, perché introduco una persona con cui ci siamo conosciuti e che ha appunto fatto altre manifestazioni sul tema. Giovanni Acampora, presidente Astronautica Italiana. Caro Giovanni, prima Brugnaro diceva è brutto vedere che esiste una politica o delle istituzioni, rappresentanti di categoria, che non fanno le cose, le annunciano soltanto. E ha parlato anche della paura. Io qualche settimana fa leggevo un'intervista della figlia di Basaglia che diceva che il più grande insegnamento che gli ha dato il padre, un insegnamento psichiatrico, è a non aver paura della paura. Non è il tuo caso, perché tu non hai paura. Tant'è vero che ti sei inventato il Blue Forum, direttamente rispondendo alle indicazioni dell'Europa. Allora ti chiedo, in questo contesto che arriva subito dopo Gaeta, dove c'eravamo alcuni di noi, compreso Marino e alcuni dei relatori, un bilancio sul Blue Forum e l'importanza, anche il ruolo di Astronautica in tutto questo. Oggi siamo qui, eravamo a Gaeta, il mare unisce il Mezzogiorno e anche il resto del mondo, e noi con l'attività che abbiamo, perché ero anche lì, posto in essere 10 giorni fa a Gaeta, oggi a Venezia, lo stiamo praticamente dimostrando. Sì, grazie. Io sarò più che europeo, insomma, perché credo che bisogna cercare di tenere alta l'attenzione. Però due cose le voglio dire. E sarò anche estremamente rapido. Le considerazioni del sindaco Brugnaro sono assolutamente condivisibili. Viviamo un momento, diciamo, storico di grande cambiamento. A nessuno sfugge che il quadro politico-istituzionale è profondamente modificato. Veniamo da 2 anni di pandemia, veniamo dallo shock energetico derivante dalla guerra russo-ucraina. È il momento di tirarci sulle maniche e scaricare a terra, ecco, anche per rispondere alla domanda di Nunzia, è quello che diceva il sindaco quando diceva vorrei che questi convegni avessero un senso e si venisse a Dama, e quindi scaricare a terra le considerazioni che noi facciamo. Il momento di cambiamento è un momento assolutamente storico. Devo dire che col Blue Forum, e mi ricongiungo alla tua domanda, abbiamo dato un grosso segnale di unità tra le associazioni, di unità e rapporti con le istituzioni. Lo comprova il fatto che io qui alla mia destra ho l'amico carissimo presidente di Astronaut Luciano Serra, e lì vedo il presidente di Confindustria Nautica, e si ragiona, perché si deve ragionare in questo diciamo, spaccato della nostra esistenza, su modelli di condivisione, di sinergia per cercare di raggiungere alcuni risultati. C'è un quadro politico istituzionale modificato, vede l'istituzione del Ministro del Mare, bravo, del Ministro del Mare, perché ovviamente il Ministero non c'è, è ancora spacchettato, probabilmente, come dice Roberto tante volte, Neglia, ci chiamiamo per nome proprio in virtù di questo nuovo rapporto che stiamo instaurando. Dobbiamo cercare di preservare alcune competenze di alcuni ministeri, ma poi altri temi bisogna metterli a sistema creando una sorta di cabina di regia affinché alcune tematiche importanti vengano in qualche modo messe in campo davvero. Il Blue Forum è servito a questo. Sul Blue Forum c'erano 7 ministri, 4 capi di Stato Maggiore, ringrazio il generale Caci che era con noi, c'erano 200 relatori. Io ho anche detto, Nunzia, che con ognuno dei 200 relatori si poteva fare un percorso e un convegno particolare, quindi significa che anche loro, ecco, con questo rinnovato clima di fratellanza, si sono rimboccati le maniche, hanno avuto questa umiltà di mettersi a servizio, come dice Papa Francesco, perché noi dobbiamo anche pensare che ci sono degli insegnamenti che ci aiutano. Guardate, Papa Francesco ha detto all'inizio della settimana, l'ha dato sì, l'altra settimana,
Noi abbiamo, rispetto ai cambiamenti climatici, e qua vado un attimo anche su quello che parliamo, è un momento assolutamente particolare, noi dobbiamo prenderci tutti cura della nostra casa comune. La nostra casa comune in questo caso per gli operatori della nautica è il mare, e dobbiamo mettere in campo, è arrivato Annunzia, competenza e creatività. Io dico sempre, la competenza la date voi, perché io sono l'ultimo in questo caso, perché sono anche immeritatamente stato inserito nel comitato tecnico degli esperti della struttura di missione, ma a servizio delle associazioni, così come vedevo il vicepresidente della Camera di Commercio Bottan diceva quali erano i meriti della Camera. La Camera ha quella importante funzione io sono un presidente di Camera, quindi so che cosa significa, noi dobbiamo essere a servizio delle associazioni, farci facilitatori di alcuni processi, questo è un ruolo istituzionale. E dunque, dicendo questo, dobbiamo mettere in campo competenza e creatività. La competenza c'è, bisogna avere anche delle persone come il sindaco Brugnaro che si è inventato questo fantastico salone su un tema che secondo me è assolutamente fondamentale e attuale, che è quello della sostenibilità. E poi ci vuole la creatività anche di pensare oltre, di andare oltre gli schemi, di andare oltre le barriere, mettersi in campo tutti quanti. La terza edizione sarà ancora più rivoluzionaria. Nunzia so che sta insomma in qualche modo cercando di non venire, ma questo non accadrà, quindi io rassicuro, che lo dice a ogni intervista, questo non accadrà, tu sarai lì con noi insieme a tutti quanti noi, perché dobbiamo mettere in campo soluzioni per il mondo della nautica, per il mondo dell'economia non mare, che sta crescendo. Attenzione, gli ultimi dati dell'11° osservatorio che abbiamo presentato proprio ieri con il Presidente Marino ci dicono che il settore dell'economia non mare corre più dell'economia reale, cioè noi abbiamo avuto una variazione percentuale nel complesso di 9,2% sull'economia del mare e il resto dell'economia cresce al 6,4%, quindi sono dati importanti. Poi c'è tutto un tema della semplificazione, ma lì qua c'è Roberto, Roberto, Luciano, che sono pure più bravi di me, cioè quando dobbiamo ragionare sulla sostenibilità dobbiamo avere anche un'agenda sostenibile, come ha detto Brugnaro, e con ingenti investimenti. Le aziende devono cambiare i propri piani industriali per mettersi al passo, però attenzione, la scelta di puntare sulla sostenibilità è una scelta obbligata, ma è una scelta obbligata perché noi abbiamo una responsabilità non nei nostri confronti, che insomma vabbè abbiamo fatto, stiamo facendo, siamo passati dal Sirio al telefonino, ma le future generazioni, ragazzi. E allora è vero che l'elettrificazione, come parlavamo ieri con Roberto e con Luciano, non cambia la quantità di emissioni, ma un segnale di responsabilità dobbiamo averlo. E poi c'è la scienza che corre probabilmente anche più veloce. Chiudo nei tempi europei, Nunzia, perché tra le altre cose di cui mi ha fatto molto piacere e che secondo me è molto pertinente rispetto al tema odierno, noi abbiamo avuto, e questo è il collegamento con l'Europa del Blue Forum, il messaggio della Metsola, che è la Presidente del Parlamento Europeo. E lei ha fatto un passaggio molto chiaro, io me lo sono appuntato, è l'unica cosa che leggo, perché sennò me lo dimentico. E nel suo messaggio che ci ha fatto di auguri alla Blue Forum, quindi per la nostra seconda edizione, dice: l'ambizione climatica è essenziale, ma occorrono obiettivi raggiungibili e stimoli finanziari, cioè significa che è vero che hanno fatto la 240 Final e ci hanno detto di passare dall'economia blu all'economia blu sostenibile per raggiungere obiettivi del Green Deal che sono assolutamente condivisibili, ma insomma in quei tempi e con quelle modalità francamente probabilmente non ci arriveremo nei tempi giusti, però incominciano anche a rendersene conto loro stessi e incominciano a dare segnali di apertura al nostro mondo. Grazie. Grazie Giovanni, noi se riusciamo facciamo un secondo giro di domande, anche se sei stato molto esaustivo, però diciamo che mi è alzato una palla, come si dice in gergo giovanile, per Roberto Neglia con le parole della Presidente Metsola, che appunto è intervenuta a Gaeta durante il Blue Forum da te voluto. Presidente, consideriamolo un augurio. Consideriamolo un augurio diciamo Presidente delle relazioni, Presidente delle relazioni istituzionali, poi non si sa nella vita. La faranno, non si sa mai. Poi se dovesse succedere ci ricorderemo di questo giorno. No, a parte gli scherzi, è un tema importante, sicuramente. Noi dobbiamo avere un cambio di rotta sulla transizione ecologica, sul rispetto dell'ambiente, su tutto ciò che è sostenibilità e di cui stiamo ragionando oggi, ragioniamo ormai da diversi mesi. Però servono anche le risorse, cioè
ci sono regole molto stringenti che spesso ricadono sulle imprese direttamente e riguardano particolarmente l'automotive, che poi impatta sul resto, diciamo, della catena. Quindi io le chiedo banalmente, come vede il futuro in tema di transizione energetica? Cioè, dove stiamo andando? Ecco, io così lo dico garbatamente, credo che la Mezzola non lo sappia e questo è il tema che più mi preoccupa, e non per personalizzare, ma la questione è che senza dubbio noi dobbiamo prenderci più cura del nostro ambiente e senza dubbio dobbiamo fare un'inversione di marcia. Il problema è che sono stati posti gli obiettivi, secondo me, senza avere bene la scala dei valori presente e neanche il percorso, perché transizione, per definizione, vuol dire percorso. Dovrebbe essere il percorso da qua a là. E invece spesso si scambia la meta col percorso, il che non funziona. Io mi sono portato 3 numerelli, ma giusto per far capire. Allora, World Resource Institute, monitoraggio mondiale sulle emissioni di gas serra. Allora, per il 31% sono prodotte dall'elettricità di case, uffici, negozi e locali, quindi siamo noi la sera con l'elettricità dentro casa, l'aria condizionata, siamo noi che usciamo e andiamo a fare shopping, siamo noi che andiamo a ristorare, noi che pensiamo che il problema non ci riguarda, noi privati, cittadini, 31%. Poi per il 29% tutte le attività industriali, meno, lo avremmo detto? Forse no. Per il 16% tutti i trasporti dal motorino all'aeroplano, passando per lo shipping, il quale da solo impatta shipping globale per l'1,7%. La coltivazione del riso, la sola coltivazione del riso produce gas serra per l'1,5%. L'1,5 e l'1,7, cioè tutto lo shipping mondiale sono parenti. Questo non è per dire che lo shipping e poi dentro il mondo del mare, la nautica da diporto non si debba porre il problema e, come diceva il Presidente Campo, non debba dare dei segnali. Però il tema è di capire, perché io credo che nessuno di noi ha sentito parlare da 10 anni a questa parte come riduciamo l'impatto del riso, no? Perché questo è, se il riso mi impatta quanto? Tutto lo shipping, io sento parlare solo di navi, ma del riso non parla nessuno. Allora, non è perché le navi non devono fare la loro parte, però non è che le navi possono salvare il mondo, né lo può salvare l'automotive, questo è il tema. Se però cominciamo a dire, ma cosa fa l'agroalimentare, cosa fa gli allevamenti, cosa fa il tessile, cosa fa l'industria e poi giustamente diciamo cosa fa lo shipping. E questo è fondamentale, non perché non ci dobbiamo preoccupare delle emissioni, ma perché a me colpisce un dato, e poi la finisco forse, con i numeri. Il picco di produzione storico mondiale assoluto di carbone, cioè carbone, la cosa più nefasta e orrenda che esista, di carbone, è stato fatto nel 2022, l'anno scorso è una cosa, cioè, ma c'è da sentirsi male, scusa, abbiamo messo in moto un meccanismo il cui risultato è che abbiamo fatto il picco di estrazione di carbone. Ragazzi, ma neanche quando il mondo andava a carbone se ne estraeva tanto, capito? Allora, 2 domande ce le dobbiamo fare. E poi, dentro questo picco assoluto, che nel 2022 ha superato dell'1,2% la produzione del 2021, che a sua volta era già stato un record, questo più 1,2% del 2021 viene fuori da più 2% per generazione elettrica, quindi elettrificazione, la parola che abbiamo tutti in testa, e meno 1% nell'industria. Allora, questo, no? Come dire, tanto per capire dove mi trovo. Allora, questi numeri ci aiutano a dire che sicuramente noi ci dobbiamo porre degli obiettivi, che sicuramente l'elettrificazione è una strada, probabilmente è stato commesso un errore che adesso si fa fatica a capire e a correggere, che è quello della neutralità tecnologica, cioè l'impostazione doveva essere non trasformati in elettrico, l'impostazione doveva essere non puoi emettere più di tanto, come ci arrivi? Con le carrozze trainate dai piccioni? Se funziona va bene, basta che tu non emetti più di tanta CO2. La neutralità tecnologica scatena l'inventiva, scatena gli investimenti, scatena la ricerca e scatena le soluzioni migliori da mettere in campo. Se io invece ne scelgo una e dico tutti per quella strada, giustamente lei ha fatto riferimento all'automotive, il problema qual è? Già questo
può essere uno sbaglio per l'automotive non aver scelto la neutralità tecnologica. Il problema poi è se le scelte fatte per l'automotive penso che vadano bene per qualsiasi altro settore industriale. E poi di nuovo dentro le singole scelte, un altro errore forse che è stato fatto e bisogna correggere è quello di pensare che una scelta vada bene per tutto, perché probabilmente l'aereo elettrico non ce l'avremo mai, mentre è giusto che il trasporto urbano sia elettrico, che la piccola navigazione possa essere elettrica, sicuramente i specchi acque particolari come Venezia, ma non solo. Questo è tutto molto giusto. Probabilmente il Boeing elettrico forse non ce l'avremo. E allora dobbiamo capire qual è il sistema giusto, anche perché, vorrei dire una cosa, quando hanno cominciato a usare il cherosene per le lampade, hanno sostituito l'olio di balena, cioè il cherosene, quando ci hanno pensato, era ecologico, perché era meglio che andare a sterminare le balene, no? Allora, questo non è la difesa del cherosene, però è per dire che transizione dovrebbe essere arrivarci per gradi, e di fatto noi naturalmente ci staremo già arrivando, perché il petrolio come fornitura di energia primaria globale era il 45% negli anni 70 e il 33% nel 2019, quindi il petrolio sta scendendo, sta scendendo. Ho portato una slide, è questa. Questo è più o meno l'andamento dell'aumento di gas serra in generale. Questo è quello per elettrificazione. Se andate sulla fonte che ho citato trovate il... Allora, quando noi diciamo facciamo tutti l'auto elettrica, dobbiamo domandarci a monte, che va benissimo fare elettrica, ma con cosa produco l'elettricità che arriva alla colonnina? Questo è il tema che oggi ancora non è stato risolto e sul quale invece bisogna fare delle riflessioni, perché tutto il mondo si muove su 4 pilastri. Produzione di ammoniaca, che uno dice, ma perché ammoniaca? Non ho mai sentito dire. Tutta l'agricoltura si basa sull'ammoniaca perché ci si fanno i fertilizzanti e tutti i prodotti che si usano in agricoltura. Senza ammoniaca l'umanità non mangia. Acciaio, cemento e, ahimè, plastica. E lì c'è il grosso. Poi viene tutto il resto. Veniamo a quello che può fare la nautica da diporto. Detto questo, premesso questo, chiaramente speriamo che nel mondo della nautica da diporto, io spero in generale nel mondo dello shipping, non si facciano gli stessi errori dell'automotive, cioè di non consentire la neutralità tecnologica, di consentire alle imprese che da sole, perché nella nautica, senza che nessuno gliel'abbia imposto, le imprese da sole, qui se c'è sicuramente un merito del Salone di Venezia è quello di aver investito sulla presentazione delle barche con tecnologia elettrica, che però non è la sola. C'è San Lorenzo che ha presentato un aggeggio che va a idrogeno, no? E poi ne possiamo inventare altre che ancora oggi non ci sono venute in mente. Quindi il tema della neutralità tecnologica, che nella nautica non ha visto delle regole rigide, in realtà le imprese da sole stanno cavalcando l'onda e stanno cercando di capire dove conviene investire. Io credo che questa, visto che parlavamo prima di rotta, sia onestamente la rotta giusta. Grazie mille. Presidente Assonat, perché in questo caso non sbaglio, lo sai già, sì. Luciano Serra. Per mettere un po' di pepe, ti vedevo non in sintonia esattamente. No, io penso che no, perché c'è due soluzioni, no? Sì. Sentendo Roberto, potrei dire siamo un paese, l'Italia, con 60 milioni di abitanti su 6 miliardi di abitanti del mondo, smettiamo qui, leviamoci tutti e buttiamoci dalla finestra. Bisogna essere anche un po' positivi, no? Positivi in senso pratico. Il sindaco ha detto questo percorso, ma l'ha detto anche Roberto in maniera più pungente, però l'ha detto in maniera più negativa. Questo percorso di diciamo, di sostenibilità che siamo invitati a eseguire passa da due fasi: da applicare tutto quello che sono le invenzioni, le innovazioni in questo settore, e dall'altro di essere accompagnati da uno Stato che legifera bene, chiaramente, e legifera tempestivamente. Questo è un po' il motivo, ma questo è quello che possiamo fare noi 60 milioni di italiani. Forse lo faremo con più inventiva, ma lo dobbiamo fare. È chiaro che poi, se l'ha argomentato Roberto, tutta la situazione mondiale ci mette la nautica, siamo ancora a nulla, a zero, quindi eliminiamo qualsiasi carica sociale o diciamo
associativa, perché non avremo più prospettiva. Quindi il mio ragionamento si riallaccia a quello che faceva il sindaco in maniera obiettiva. Le nostre aziende, fermo restando questi due aspetti che ho detto della politica che deve seguire lo sviluppo tecnologico, saranno chiamati nel futuro a essere valutati sulla sostenibilità. Per avere questa sostenibilità dobbiamo avere finanziamenti non a fondo perduto, dobbiamo avere finanziamenti non certo al tasso del 10%, dobbiamo avere finanziamenti a un tasso agevolato che ci consenta di andare avanti. La finanza sa benissimo che se un'azienda paga il 10-12% di interessi è difficile che vada avanti e possa investire. Se paga la manodopera come la paga in maniera sproporzionata non riuscirà a fare questo, però dobbiamo seguire questo percorso, un percorso di sostenibilità quantitativa e qualitativa. E la nostra associazione è proiettata a certificare nel tempo i successi dei propri associati, perché torno a un ragionamento pratico, il governo ha emanato la legge, la 118 del 22, che individua il percorso per il rilascio delle famose concessioni demaniali. Sì. In questo percorso c'è anche la sostenibilità, quindi le aziende che avranno questa caratteristica saranno avvantaggiate nel momento in cui dovranno richiedere una concessione demaniale. È un tema molto più terra-terra, ma è un tema pratico per la nostra sopravvivenza. Quindi tu vedi la transizione energetica come un'opportunità, certo, non come un'opportunità a lungo tempo, anche, però lo dobbiamo come fare, impatto no? E così è. Anche la finanza si sta evolvendo, no? In generale aveva introdotto il ragionamento di un dialogo con l'utenza, un dialogo che non c'era mai stato. Perché? Perché a quei tempi non avevano la possibilità di controllare il famoso contribuente. Adesso lo possono controllare, quindi fermare le imbarcazioni non ha nemmeno più senso. Forse sono più interessati ai natanti, perché qui si parla della nautica sociale. Un gommone da 8 metri può costare anche $500.000. Quindi oramai è cambiato il mondo e anche loro si avvicinano per questo rapporto chiaramente di supporto all'utenza, è ineludibile. Non si può non dialogare con le persone, certamente buoni con i buoni, 2 volte cattivi con i cattivi. Quindi è un percorso che vede non solo le associazioni che devono fare squadra, perché il nostro è un mondo di nicchia, ma anche le istituzioni devono fare squadra e quindi anche le varie forze di polizia devono fare squadra. Un percorso difficile perché siamo individualisti, tutti vogliono avere un predominio nel loro settore, ma tutti siamo utili, nessuno è indispensabile. Non è indispensabile certamente l'Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici che presiedo, ma è comunque dà un contributo a questa economia nazionale. Ma non è nemmeno indispensabile essere autoreferenti, perché non si riesce mai a portare un risultato a casa. Ora è un momento politico importante. Te hai illustrato a Gaeta con questi 200 relatori che comunque la politica è più vicina. Una volta dicevano anche ricchi piangono, no? Astrusa, no? La presunzione dell'innocenza, non è la presunzione dell'incolpevolezza. Purtroppo in Italia chi dichiara i redditi, chi lo fa seriamente è penalizzato. La finanza dirà ma ce n'è pochi che dichiarano i redditi, però quei redditi che li dichiara viene penalizzato. E così l'azienda che fa, e ha detto prima, il premio ai dipendenti, noi siamo in difficoltà perché i nostri dipendenti che prendono 1.200 euro, 1.400 euro, ma anche noi come amministratori prendiamo no 10.000 ma 2.500 euro perché dobbiamo essere rispettosi dei nostri dipendenti. Che fanno? Non si può dare un premio, perché se gli dà 1.000 euro di premio costa 2.000 euro, non è possibile. Quindi ci vuole un comportamento corretto, tanto la finanza lo vede, perché oramai i prossimi 10 anni sarà impegnata solo a controllare i finanziamenti pubblici, perché con questo PNRR sarete impegnati da generazione in generazione, perché uno Stato che dà il 110% a un contribuente è uno Stato un pazzo. Perché io se mi danno il 40% dei contributi sono felice, ma il 110 c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non tornava proprio all'origine. Allora il mio messaggio finale qual è?
Facciamo questo percorso insieme, facciamolo onestamente, facciamolo con chiarezza, cerchiamo di essere tutti un po' più umili, perché si va in un percorso difficile. Te lo sai meglio di noi perché hai vissuto la parte politica, la parte anche ti consente anche di pungere, no? In maniera onesta i tuoi interlocutori. Facciamolo perché si dovrà arrivare a un risultato. L'Italia che cosa sarà nel futuro? Secondo me l'Italia sarà sempre un'attrazione turistica mondiale, sarà sempre forse meno industriale, sarà forse una società manifatturiera, ma di elite. La crisi tedesca ci può portare conseguenze negative, ma il futuro nostro è quello di rafforzare la nostra inventiva, la nostra immagine e questa bellezza. No? Qui siamo in una sala dove venivano stoccati i legnami per realizzare le navi ai tempi di Venezia, quindi immaginate che lo può fare un cinese, non lo può fare un cinese, lo può fare l'inglese, non lo può fare l'inglese. Siamo tutti una marcia in più. Tutti questi yacht dove vanno? Vanno in Inghilterra, nel Mare del Nord, vanno nel Mediterraneo, e le barche nostre lo stesso. Quindi il futuro è quello, il mio piccolo desiderio di vederci più squadra, anche con le istituzioni, con la presunzione di innocenza e di collaborazione onesta, e forse troveremo un risultato positivo. Grazie anche per lo spirito costruttivo. Io come te penso che siamo il paese più bello del mondo, dal quale non si può prescindere, ma purtroppo noi italiani siamo poco consapevoli. Forse ci vorrebbe l'unico vero reato perseguibile, sarebbe quello, la non consapevolezza che poi ci porta a farci del male da soli senza che ci venga richiesto. Se avrò tempo torno a voi per una seconda domanda, me lo dirà Marino, che oggi è il mio carceriere, ha degnamente sostituito il presidente, ma non arriverai mai ai suoi livelli perché tu mi tieni in un tempo contenuto, lui riesce a tenermi prigioniera per 3 giorni, ma gli voglio dire in questa cornice che ci sarò anche l'anno prossimo, per il bene che vi voglio, e poi ormai mi sento assolutamente a casa in questo contesto. Presidente Federagenti Alessandro Santi, abbiamo parlato di questa rivoluzione più che una transizione, e allora mi chiedo quali sono le azioni che gli armatori intendono mettere in campo per gestire tutto questo. Grazie, buongiorno a tutti. Io mi trovo in difficoltà, non credo ci sia effettivamente una divisione tra quello che sono stati gli intendimenti dei nostri relatori. Di fatto si tratta solo di punti di vista magari diversi, ma poi la soluzione è la stessa. Io porto il punto di vista degli armatori internazionali, e quindi devo dire che sono appunto molto preoccupato. Parlo appunto di rivoluzione sperando che la transizione possa aiutare, e la mia visione, e non ripeterò i numeri che ha detto Roberto, sono molto più vicini alla sua visione, alla visione di Confindustria da questo punto di vista, e per cui sì, rivoluzione. Aggiungo qualcosa e non ripeto quello che ha detto Roberto, che era già nei miei numeri, però dovete considerare che la flotta mondiale, parlo di navi sopra le 500 tonnellate di stazza lorda, sono circa 75.000, trasportiamo con le navi più di 12 miliardi di tonnellate, più di 30 milioni di passeggeri con le navi passeggeri, abbiamo più o meno 6.000 yacht sopra i 30 metri di lunghezza, e questa cosa qui consuma più o meno in un anno 300 milioni di tonnellate di fuel, quindi di combustibili fossili, almeno fino al 2019. E anche qua vi do un numero, non spaventatevi, ma questa cosa qua rappresenta in termini di energia 8,7 esajoule, sono 10 alla 18 joule, ma ve la faccio semplice. Il Sole irradia e dà energia alla Terra ogni anno per 5,5 esajoule. Quindi vi rendete conto che quello che muove l'economia mondiale, il 90% di quello che gira nel mondo viaggia con le navi, perché gli aerei riescono a trasportare evidentemente solo poco, qualcosa di lusso, i treni e via così. Quindi il 90% gira così, e quindi quando noi parliamo di transizione ecologica e cominciamo a mettere giù qualche numero che ha già ben detto Roberto, e non ripeto, quindi più o meno dicendo che noi rappresentiamo, questa cosa qui rappresenta il 2% dell'effetto GHG, cioè quindi di gas nocivi, no? Estendendolo al CO2 anche ai gas serra.
ci dobbiamo porre delle domande effettivamente precise su come stiamo lavorando, su incidendo correttamente, ripeto, è un'opportunità, noi siamo assolutamente d'accordo, ma che cosa significa questo? Perché, ripeto, abbiamo passato una guerra, abbiamo passato una pandemia, abbiamo visto quello che è successo quando la nave si è fermata a Suez, l'Ever Given, ed eravamo tutti preoccupati perché rischiavamo di non avere il grano per fare la pasta, di non avere la materia prima per fare le macchine e via così. Allora, quando poi io unisco a questo dato il fatto che quello che stiamo facendo col PNRR, parliamo di 6 miliardi investiti sulle rinnovabili, rappresenterà un miglioramento a realizzazione, e sperando che questo avvenga nel 2026, di 3,5 gigawatt di energie rinnovabili, e le confronto con quello che dovrebbe essere, quello che dovremmo fare seguendo le regole europee, che sono più restrittive delle regole AIMO, e cioè 70 gigawatt entro il 2030, io ritorno dell'idea di Roberto, cioè nel senso, noi stiamo pensando di fare delle cose con la consapevolezza certa che non ci arriveremo a farle, però nella misura in cui ne siamo consapevoli, a noi italiani va benissimo, secondo me, che abbiamo la dote di essere molto flessibili e molto capaci a gestire queste cose. Quindi io la vedo molto più vicina a quella che dice Roberto rispetto alle visioni europee. Tra l'altro ricordo che questo parametro che ho detto, cioè la riduzione del 32%, cioè la sostituzione con rinnovabili, almeno del 32%, è la prima indicazione data, diciamo, a livello europeo, alle cui poi si sono succedute due ulteriori indicazioni, l'ultima tra l'altro nel 2022, quindi assolutamente recente, che ha portato questa soglia al 45%, quindi come per dire abbiamo capito che è complesso, la facciamo ancora più difficile. Allora questo non è euroscetticismo, dico che però è sano realismo, perché sposo le parole del sindaco, una delle parole che nei convegni ormai sentiamo, ce ne sono un paio, però la resilienza è una di queste, la sostenibilità è quella più assolutamente usata. Allora, giustamente il sindaco diceva che cos'è sostenibilità, è equilibrio, no? È equilibrio. Noi armatori diciamo che è, ed è qui la complessità, che di fatto si tratta di un ecosistema che deve diventare sostenibile. E dico ecosistema, e qui uso anche qui le parole del sindaco che ha parlato di uno dei fattori, cioè quella della formazione e dell'impegno sociale verso i nostri equipaggi, verso le persone che sono imbarcate, verso le persone che lavorano nei cantieri. E loro subiranno assieme a noi, assieme a tutto questo sistema, l'impatto di questa rivoluzione, che speriamo possa essere veramente gestita sotto forma di transizione. Noi non siamo molto bravi a gestire le transizioni, ne abbiamo prove immediate. Noi di solito lavoriamo per switch on, switch off, cioè abbiamo dei salti quantici per cui ci arriva una norma che dobbiamo applicare, no? E questo è tipicamente europeo, tipicamente italiano. Il Lloyd's Register, che è un ente di classificazione, forse uno dei più importanti, ma anche un think tank, anche uno strumento per fare effettivamente cultura e industria nel settore dello shipping, 3 anni fa, quindi con il Covid, aveva posto agli operatori più importanti quali erano i 5 rischi che loro vedevano nella loro visione dei prossimi 5 anni. E il primo di questi, detto dagli armatori, che io qui mi sento di ribadire, questo lo porto con forza e l'ho già portato anche a Gaeta, è il problema della disomogeneità delle norme. Cioè noi abbiamo delle norme internazionali, qui mi riferisco all'AIMO, mi riferisco poi alle norme europee dove, ripeto, tra Green Deal, Repower EU e cose di questo genere abbiamo aumentato il livello di difficoltà e cambiato soprattutto le regole, al di là di averle rese più complesse. Poi abbiamo le interpretazioni locali. Allora questo per un mondo che è totalmente globalizzato, cioè la nave ha tanti difetti, tra cui quello di inquinare, anche se poi per unità di trasportato e per unità di chilometraggio, di migliaggio, è quella che consuma di meno rispetto all'aereo o al trasporto terrestre. Ma ha un pregio che è quello che ha le eliche, galleggia, e quindi una nave la prendiamo e la spostiamo da un'altra parte. Allora,
dobbiamo stare molto attenti in questo senso, perché se noi pensiamo di dire noi in Europa vogliamo essere il primo continente più resiliente, più sostenibile, ed è giusto, è sacrosanto, e noi ci stiamo muovendo in questa direzione. Lei mi chiedeva cosa stanno facendo gli armatori, stanno investendo una barca di miliardi, fortunatamente hanno avuto un anno post pandemia dove effettivamente i soldi li hanno anche presi, questo lo dico perché poi è un dato innegabile, li stanno tutti reinvestendo in questa cosa. Però voglio dire, dobbiamo stare attenti, perché le navi si spostano e quindi se c'è convenienza per l'armatore di portare le proprie navi in aree dove le regole sono diverse, sono più facili, lo fanno, e chi poi ne subisce i problemi e le conseguenze sono i consumatori, sono la nostra industria, la nostra seconda manifattura europea. Allora, su questo devo dire, credo che noi armatori, agenti raccomandatari, spedizionieri, gestori della logistica del carico, ma chiaramente penso a un mondo molto complesso e molto variegato, abbiamo un concetto, stiamo lavorando in un concetto di ecosistema. All'interno di questo ecosistema abbiamo bisogno di regole chiare, regole certe, e questo non succede. In Italia avremo particolarmente bisogno di una burocrazia molto più snella, e qui ripeto non entro nel merito, ma ci sarebbe molto e molto da dire. Abbiamo bisogno di supporto degli Stati, della Comunità Europea, delle banche, non tanto sicuramente di soldi, ma soprattutto di avere trasparenza, digitalizzazione, facilità di gestione di questa economia di investimenti molto sostenuti. È un'economia capital intensive da sempre, oggi evidentemente più che mai. Sul fronte delle tecnologie non mi andrei a dilungare, però è assolutamente vero quello che si diceva prima, non ci sarà una tecnologia vincente. Una volta avevamo effettivamente il fossile, sono qui 300 milioni di tonnellate che più o meno con vari grading erano utilizzabili. Domani avremo sicuramente una serie di tecnologie che si intersecheranno, evidentemente con la grandissima necessità di avere disponibilità di prodotto, stiamo parlando di 300 milioni di tonnellate equivalenti, e dall'altra parte che questi prodotti devono essere presenti in tutto il mondo, perché come dicevo prima lo shipping è assolutamente globalizzato, in questo senso vale anche per il nostro armatore, e chiudo, degli yacht, perché se decide di andare ad Aruba e poi spostarsi ad Antigua e venire in Europa e poi andare in Cina nel Far East, deve poter sperare di poter fare il carico di idrogeno, di ammoniaca o di e-fuel, o quello che sarà poi la prospettiva strategica futura, con facilità, senza dover diventare matti. E oggi tutto questo è ancora nella nostra, diciamo, pipeline, ma con una visione estremamente a lungo agitata. Grazie, ha ragione, le parole del 2023 sono resilienza, sostenibilità e PNRR, e non so quanto noi siamo poi consapevoli di tutto questo, ne parliamo e abusiamo anche di alcuni termini, però poi non so quanto saremo capaci di fare questo. Beh, devo dire che Marino ha diviso il palco esattamente destra contro sinistra, che non è la destra e la sinistra ideologica, ma ci sono obiettivamente opinioni contrapposte. Mi sembra che le opinioni a destra coincidano e quelle a sinistra siano avverse. Quindi, Presidente caro Giovanni Acampora, diceva Alessandro Santi, noi non siamo capaci di gestire le transizioni. Ma noi chi? Perché poi di fondo siamo tutti protagonisti delle fasi di transizioni. Facile puntare il dito, no, su comunità più piccole o rappresentanti individuabili rispetto alle responsabilità condivise. Non mi sembra che anche tu, esattamente come Luciano, fossi d'accordo sugli interventi dei colleghi della sinistra, diciamo. No, voglio della sinistra. No, destra e sinistra del palco, Ah. No. No, dopo mi risponderai tanto. No, ma credo che rispondo anch'io per te, perché insomma... Però noi ci dobbiamo pure un po' divertire. Sostanzialmente diciamo tutte le stesse cose, perché è come le abbiamo dette, loro ovviamente hanno espresso anche dei rilievi tecnici, che è anche il loro ruolo, diciamo, no? Mentre noi abbiamo, io e Luciano, abbiamo dato una visione più politica. Il tema vero che io nel mio intervento, e credo di poter dire anche quello di Luciano, ma quello di Roberto e quello del Presidente Ferraggiani, diciamo tutti sostanzialmente la stessa cosa, che rispetto
a dove dobbiamo andare dobbiamo avere delle garanzie, una agenda sostenibile, perché se dobbiamo avere agenda sostenibile che comporta degli investimenti, che comporta delle difficoltà, che comporta delle norme precise, che comporta dei processi di semplificazione. E poi loro ovviamente hanno fatto l'analisi delle problematiche che questo processo di transizione comporta rispetto alla loro categoria. Il tema vero è un altro, secondo me, però, che ovviamente il futuro è quello. Cioè la scienza ci porta lì, le responsabilità, e questo è il ragionamento politico che io faccio, che le responsabilità nostre come sistema delle imprese porteranno necessariamente a questo. Perché al di là dei negazionisti, e capisco anche quando dicono noi non incidiamo in percentuale di quanto incide, come dice Roberto, sì, lo sappiamo, questo lo sappiamo perfettamente. Però al di là dei negazionisti che ancora ci sono, come in tutte le cose, il tema dei cambiamenti climatici è un tema reale e quindi non ce lo possiamo nascondere, l'avete visto in Emilia Romagna. Poi possiamo dire non incidiamo, non l'Italia, non il settore nostro, non incide in misura rilevante, invece incidono più in Cina piuttosto che l'India, sì, tutto quello che volete, però il tema è quello. La scienza va in quella direzione, il sistema delle imprese con tante difficoltà si dovrà adeguare, dovrà fare un'operazione, come diciamo noi, e qua la visione politica rispetto più alla visione analitica e tecnica, che è tutta corretta. Noi diciamo dobbiamo però, e questo è il ruolo nostro, mettere in campo un processo di interlocuzione con la politica, di interlocuzione con le istituzioni, di interlocuzione con l'apparato amministrativo, giuridico e burocratico, perché dobbiamo essere messi in condizione di poter fare le scelte che impone la transizione ecologica, energetica e digitale. Questo è il tema. Quindi io penso, almeno per me, che abbiamo espresso tutti lo stesso concetto con una diversità solo di angolazione. Allora, diciamo che sono stata io maliziosa. No, ci può stare. Nella dinamica anche del talk è necessario, altrimenti diventa piatto e sembra che veramente non porti poi la discussione anche da un punto di vista delle speranze, dello stato d'animo con il quale viviamo le cose, è fondamentale. Cioè, magari c'è solo un approccio diverso d'animo che non è necessariamente culturale, no? Allora, proviamo a essere pragmatici, poi mi farà il chiarimento che mi voleva fare rispetto a questa divisione del palco destra-sinistra. Sulla nautica, Confindustria, come intende agire a livello, diciamo, politico, ma direi governativo parlamentare, per incidere e portare quelle soluzioni che sono effettivamente un gap che andrà affrontato nei prossimi mesi e anni? Ma allora, come diceva Giovanni Campa, non c'è nessuna divisione, nel senso che i ragionamenti che facevo certamente non sono negazionisti, ma non sono per dire incidiamo poco, perché la nautica la nautica italiana è un'eccellenza al mondo, è eccellenza anche nella ricerca di soluzioni green, e lo sta facendo, e questo quindi lo dobbiamo leggere in termini positivi, e lo sta facendo senza che nessuno gliel'abbia chiesto, come invece è stato imposto alle automobili. Quindi capiamoci su un punto di partenza. Gli imprenditori della nautica, senza che nessuno gli abbia chiesto nulla, mettono i loro soldi per essere più green e stanno studiando, ma a 360 gradi. Voglio citare solo una cosa per capirci: le vernici antivegetative degli scafi che impattano meno e rilasciano meno in acqua. Sì. Quindi a 360 gradi non c'è solo il motore elettrico, le maggiori riduzioni di consumi sui motori sono derivati dagli investimenti in carene che fanno meno resistenza, e con molto meno investimento si è ottenuto un risultato ambientalmente molto più importante. Quindi ritorna al tema della neutralità tecnologica. Tu, pubblico decisore, mettimi l'asticella e poi lasciami libero di arrivarci, selezionando in maniera, diciamo, naturale, darwiniana, le soluzioni tecnologiche migliori. Quindi questo non è né per negare l'asticella, né per dire che l'asticella può essere messa anche più alta, ma il pubblico decisore, così come fa le gare d'appalto per scegliere
come dire, la commessa migliore non deve indicare una strada, deve indicare l'obiettivo. E poi sia la scienza, la tecnologia, la ricerca e l'impresa a centrare l'obiettivo, e chi ha più filo tesserà. Allora, per spiegarmi ancora meglio, visto che l'ha citato il sindaco Brugnaro, io vorrei ricordare due parole, una cosa che ci siamo dimenticati e sembra che non c'entri, sulla cosiddetta tassa Monti, no? Monti disse, anzi poveretto Monti poi si prende la croce, ma lo disse il sottosegretario Vieri Ceriani, che veniva da Banca d'Italia, quindi tu dici no, coi numeri ci saprà fare. Disse, lo so, ci servono 200 milioni adesso, era il 23, il sindaco si ricorda, io me lo ricordo bene, sono cascato dal letto quella sera del 23 dicembre 2011 quando mi arrivò la bozza. Allora dice, ci servono 200 milioni da mettere a bilancio, se no il bilancio non sa parlare, è il 23 dicembre, e lei sa bene, la sua esperienza parlamentare, che vuol dire trovarsi al 23 dicembre col bilancio non approvato. Benissimo. Dico, guardi sottosegretario, che ci perderete una barcata di soldi e non prenderete mai 200 milioni. Lo so, non si preoccupi, poi faremo, aggiusteremo, intanto ci saranno 200 milioni. Bene, ne hanno incassati 20 e persi 800 milioni di IVA. Quegli 800 milioni sono stati pagati da qualcun altro negli anni successivi. Allora il tema non è che non ci devono essere le tasse, ma devi mettere una tassa intelligente che produce qualcosa. Quindi non è che non ci vuole la transizione ecologica, assolutamente ci vuole, è obbligatorio, non si discute, chi lo discute è un pazzo. Però bisogna stare attenti a mettere non gli obiettivi, ma le modalità giuste perché poi il risultato venga conseguito. Perché il risultato è che se per fare la macchina elettrica la produco solo in Cina e la Cina me la fa col carbone, al danno la beffa. Qui non c'ho più la manifattura, non c'ho più l'operaio, non c'è più la filiera tecnologica, e in più ho aumentato le emissioni che non faccio io ma la fanno i cinesi. Quindi il tema di capire dove siamo, di ragionare con i numeri, di scegliere gli obiettivi giusti è fondamentale in generale. Sulla nautica sono abbastanza tranquillo perché gli imprenditori della nautica stanno andando da soli senza gli obblighi, però mi vengono in mente dei ragionamenti, perché per esempio lo dicevamo ieri al convegno sull'elettrificazione nei porti, no? Allora, è stato semplificato la possibilità, le autorizzazioni per fare gli impianti di fotovoltaico, che è quello che poi sta tirando sostanzialmente la crescita delle rinnovabili, è tutto fotovoltaico la spinta che arriva, soprattutto sotto 1 megawatt, e come dicevo ieri 1 megawatt è proprio la misura giusta per rendere un porto turistico autosufficiente, anzi nei momenti di picco, il che vuol dire che poi d'inverno produce, se hai i pannelli fotovoltaici, energia elettrica che mette in rete per la cittadina dove sta. Qual è il problema? La semplificazione vale se sei nelle cosiddette aree idonee. L'area idonea la deve identificare il sindaco, che magari non l'ha fatto, però non vale in zona A. Cos'è la zona A? Il centro storico. Guardate fuori, secondo voi qui dove siamo? Allora, se qua si volessero, non so, su dei pontili galleggianti, mettere delle pergole, per capirci, e anziché metterci il glicine, i pannelli solari, qua rischi che non lo puoi fare. Allora, come si è fatto in altri settori, ma ci si è dimenticati della nautica, per esempio per gli aeroporti, si è stabilito per legge. Allora, un'idea subito, immediata, che funziona, ope legis, come per gli aeroporti, stabiliamo che nei porti turistici si possono installare i pannelli solari con la sola dichiarazione di inizio lavori, fino a 1 megawatt, e facciamo una roba che funziona subito, e tra l'altro funziona subito per le cittadine che stanno dietro il porto, e funziona domani quando avremo più barche elettriche, perché sennò avremo lo stesso problema delle colonnine, che stiamo vendendo le macchine elettriche ma non abbiamo le colonnine. Quindi il tema è ragionare guardando avanti e leggendo i numeri che ci aiutano a capire qual è la rotta giusta, perché l'obiettivo è sicuro e su questo non c'è da sbagliarsi. Il problema come diceva, come voleva fare Colombo, che è arrivato a una spanna dall'America, voleva tornare indietro, anzi il suo equipaggio. Ecco, l'obiettivo è non fare l'errore di rotta, perché dove dobbiamo arrivare lo sappiamo. Grazie, spero così di essere stato più molto chiaro. chiaro, ma è giusto esserlo, perché è giusto chiarirsi in questi dibattiti, così siamo pragmatici. E per essere pragmatici ti chiedo, Luciano, come si fa ad attrarre più capitale per quanto riguarda la portualità turistica italiana? Cioè, dov'è il problema? È un problema burocratico, è un problema di sistema, è un problema di rete, è un problema di dimensioni? Che cos'è che non va e come si fa a ottenere questo risultato?
con delle norme, con delle leggi chiare che disciplinino ora per i prossimi 100 anni, 50 anni, quello che deve essere la portualità turistica italiana. Non si può pensare che in Sicilia si rilasciano concessioni a 100 anni e nel Veneto a 20. C'è tutta una discrasia normativa che ci ha portato ad arrivare ora adesso a essere inclusi in questa Bolkestein, mentre non ce lo dice la Bolkestein che i porti sono fuori, ce lo dice, però tutti hanno paura perché si parla di balneari, nel mondo ormai ci conoscono come balneari. Quindi quello che prima accennava il sindaco, poi Roberto, Alessandro, Giovanni, cioè quello di avere norme certe mi sembra è la base di tutto. Noi non possiamo programmare investimenti perché non sappiamo che fine faremo. Si parla in questo momento l'Agenzia del Demanio chiede di procedere all'incamerazione degli stabilimenti balneari e nessuno dice in Italia che una volta incamerati questi beni le concessioni passeranno da 10 a 110. Chi le gestisce gli stabilimenti balneari? Ma questo sarà ancora più peggiorativo per i porti turistici, perché quelle concessioni che scadranno e verranno incamerati, un porto che spende 300-400 mila euro ne spenderà 5-6 milioni. Come si fa a vivere in questo mondo? Si deve vivere in maniera corretta, normale. Noi non ci stiamo in questa Bolkestein, sempre per colpa degli italiani, perché la Merkel a suoi tempi escluse le acque minerali, escluse tutto quello che voleva per la Germania, ma i nostri dormono, perché i nostri italiani dormono, e chiaramente ci hanno messo in difficoltà. Ora dobbiamo risolvere questo problema. Siamo impegnati in questo momento a trattare con grande difficoltà, con grande umiliazione, perché poi i burocrati non hanno più politici di livello, non essendoci più politici di livello di qualsiasi estrazione è difficile spiegare, perché il burocrate ti guarda dall'alto in basso, e anche per noi associazioni è altrettanto difficile. Ma lo spirito deve essere quello positivo, cioè di andare avanti e di combattere. Noi dobbiamo vincere questa battaglia, questa guerra, non questa battaglia. Alessandro, il presidente di Federagenti, a Gaeta aveva detto che in tutto il mondo si possono costruire 1300 navi all'anno green, però aveva detto anche che ce n'era 73.000, quindi fra 70 anni saranno a posto, ma non per questo te non stai al pezzo e non combatti. È la stessa cosa io. Noi le concessioni facciamo l'evidenza pubblica da sempre, ma perché non applicare l'evidenza pubblica e fare una gara? Noi continueremo a fare l'evidenza pubblica, ma insieme a noi lo devono fare anche gli approdi, i punti d'ormeggio, perché in Italia siamo un po' tutti democristiani, no? E allora le norme sono democristiane, si interpretano per gli amici e si applicano per gli altri. È giunto il momento di avere norme certe, sicure. Grazie. Grazie. Siamo all'ultima domanda a conclusione di questa prima sessione, poi ce ne sarà un altro non moderato da me, ma altrettanto interessante. Mi diceva Marino. Tu fatti i fatti tuoi. Io mi permetto di scherzare perché siamo amici, perché per fortuna quando si lavora si può essere anche amici, sempre nel rispetto reciproco. Allora, è vero, gli armatori hanno investito tantissimi soldi in sostenibilità. È una parola, sostenibilità e green, messa in campo, e io lo posso testimoniare, sono 3 anni che mi occupo del suo mondo, sono 3 anni ovviamente come moderatrice che vedo quanti soldi sono stati investiti. Però lei prima diceva regole certe, burocrazia, supporto dell'Unione Europea, c'è questa disomogeneità delle norme che comunque crea uno stato di ansia. Qual è l'effetto sullo shipping di tutto questo? Cioè, come si fa? Allora, come si diceva prima, noi siamo comunque fondamentalmente degli ottimisti, no? E questo è quello che guida. Peraltro devo dire che la costituzione del CIPOM, e quindi di questo comitato interministeriale che noi come Federagenti abbiamo richiesto già 2 anni fa, chiamandolo in tutt'altro nome, ma evidentemente il risultato era questo, non può che vederci non solo contenti ma assolutamente protagonisti nel limite di quelle che sono le nostre dimensioni, come lo è Confcommercio, come sono tutte le camere le camere di commercio nazionali. Quindi l'entusiasmo c'è, gli investimenti ci sono, come si diceva,
il problema di quello che veniva detto prima, cioè la costruzione delle navi, 1.300 all'anno, green, 74.000 che girano, diviso per 70 anni, una nave non dura 70 anni, questo è il problema, per cui ne perdiamo prima. Quindi questo è un po' il realismo a cui noi cerchiamo di riportare, ma non è un realismo, voglio dire, di contrapposizione, voi lo sapete, no? Quindi ecco. Però penso che è stato anche utile metterci un pochino di pepe, no? Come diceva prima Nunzia. Quindi tornerei un attimo su quello che stanno facendo gli armatori e anche però, anche qui con un po' di pepe, visto che mi avete un po' stimolati, o meglio Roberto mi ha stimolato sul concetto del maledetto, dico maledetto perché è male detto in italiano cold ironing, noi siamo gli unici a chiamare l'alimentazione da banchina, poi visto che stiamo cercando di usare i nomi italiani, no? Mi pare che ci sia anche un'indicazione ministeriale in questo, chiamiamolo alimentazione di banchina. Noi abbiamo deciso di chiamare cold ironing, che non ha nulla di freddo questa cosa, per cui non si è capito da dove. L'onshore power, come dicono invece si dice in Comunità Europea, noi l'abbiamo declinato in questa maniera, non come, o solo poco, come si è detto bene per la nautica sarebbe efficiente, no? Ma noi abbiamo pensato di dare 700 milioni alle autorità portuali italiane, con una divisione più o meno sul volume delle tonnellate, eccetera, eccetera, dando un po' di soldi a tutti, quindi gli investimenti a pioggia che non servono a nulla. Quindi vengo alla sua domanda, Nunzia, cioè perché noi qualche volta critichiamo questo atteggiamento? Perché noi crediamo che invece vadano fatti gli investimenti mirati, cioè dare un po' di soldini per fare una installazione da banchina di elettricità a Civitavecchia significa che se noi vogliamo attaccare, non dico le 13 navi che possono avere contemporaneamente da crociera, ma 3, spegniamo la città di Civitavecchia. Quindi perché i consumi evidentemente sono enormi. Allora va molto meglio pensare di investire 700 milioni del PNRR, per esempio cercando delle filiere di porti, per esempio traghetti, in maniera tale da garantire al traghetto che parte da un porto e tocca altri porti italiani di avere sempre la disponibilità del prodotto, cioè così di non avere la necessità di avere una doppia alimentazione e switchare continuamente da elettrico a fossile, perché nel porto successivo non c'è la disponibilità di un impianto di onshore power. Quindi ecco, queste sono le cose su cui secondo me noi dovremmo cercare di lavorare. Mi è piaciuto, e chiudo, quello che Giovanni ha sottolineato, una delle cose di cui oggi non abbiamo parlato, invece noi siamo assolutamente portatori di questo tema del cambiamento climatico. Allora anche qui un numero veloce, ma perché impatta su una questione di investimenti sulle infrastrutture che servono dal megaporto di Genova con la diga al piccolo porto di Porto Empedocle, che ha bisogno di far arrivare le sue barche, i suoi pescatori in sicurezza, le barche diciamo, della nautica da diporto e dei mega yacht. Allora investire in infrastrutture oggi significa investire sulla resilienza, anche qui brutto nome, ma insomma sulla garanzia di sicurezza di questa infrastruttura. La Comunità Europea stima in 500 milioni di euro all'anno entro il 2080, cioè dice fondamentalmente i danni che potrebbero essere arrecate alle città portuali, porto, infrastrutture portuali, in 500 milioni all'anno nel 2080, perché prevedendo quello che dice anche IPCC, l'incremento dell'altezza del livello del mare, vedendo come cambiano, abbiamo visto, no? Queste situazioni tropicali anche nella nostra fascia, diciamo, mediterranea, questo è l'impatto economico. Allora o noi, e penso ai porti principali ma anche ai porti più piccoli, cominciamo a ragionare un po' come ha ragionato, e qui ritorno a quello che ha detto il sindaco meritoriamente, al Mose, cioè quindi a delle strutture di difesa più o meno complesse, ma che possono essere anche la diga di Genova, io la leggo anche così e non solo come aumento di capacità, ma anche aumento della difesa, perché una diga può aiutare contro evidentemente gli agenti marittimi in maniera preponderante. Quindi su questo noi tutti insieme, e il governo ci sta cominciando a mettere, devo dire, attenzione, dobbiamo lavorare, perché resilienza e quindi impatti climatici non è solo cercare di curare il male, ma anche di adattare quello che abbiamo per renderci comunque competitivi e sicuri. Grazie ai miei relatori, anche perché insomma alla fine di questo dibattito il palco si è riunificato in un'unica grande rete di idee che sono ciò che è fondamentale per poi vincere le sfide del futuro. Io vi prego di restare, perché la sessione che seguirà sarà comunque tecnica, molto interessante. Ci sarà il generale Caci, che
si è salvato dalle mie cattive battute, ma sicuramente avrà cose molto interessanti da dirci, visto il ruolo di responsabilità a cui è stato chiamato, e devo fare ringraziamenti non solo a chi ho voluto questa organizzazione, che quindi sia Confindustria, ma anche Marino Masiero, ovviamente, che è il presidente di Astronautica Venezia e che ha voluto anche me qui. I ringraziamenti particolari vanno sempre alle donne, perché sono le donne il motore del mondo, in realtà, Cicero pro domo suo si direbbe, e quindi ringrazio e chiamo sul palco Elena Magro. Aspetta, Luciano, facciamo una foto. Facciamo una foto intanto. Elena, penso anche tu, perché sarai tu a condurre questa seconda parte, e so che il Presidente ti è molto grato per tutto il lavoro fatto in questi giorni. No, il Presidente Marino. Io penso a Nunzia. Grazie, grazie e buon lavoro. Una foto con il vicepresidente della Camera di Commercio, prego. Ah, giusto. Ah, già. E io davo per scontato che fosse già qui. Com'è moderato? Non si è subito lanciato fra di noi. Io davo per certo che ci fosse. È uno dei protagonisti. Grazie, grazie e buon proseguimento. La parola a te, Elena, ti lascio lo scettro della conduzione. Bene, si sente? Sì. Grazie Nunzia, grazie ai relatori che ci hanno preceduto. Continua quindi il convegno sulla transizione ecologica, dopo aver sentito il dibattito politico, quindi le istituzioni. Adesso entriamo nel vivo, nel senso con i protagonisti della transizione ecologica, quindi le aziende e anche però le autorità, le amministrazioni che utilizzano i mezzi green in generale, che siano elettrici, ibridi e quant'altro. Per cui inizierei con il primo relatore, direttamente da Roma. Un applauso al nostro generale Vincenzo Caci, capo della centrale operativa. Grazie di essere qui con noi. E quindi il generale ci spiegherà un po' quella che è da un lato la sicurezza del mare, ma anche insomma quella che è la flotta, perché anche voi avete appunto dei mezzi ibridi, per cui prego, lascio la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie ad Astronautica Venezia per il cortese invito. Mi fa piacere essere qui perché c'è da sempre un legame particolare tra la Guardia di Finanza e la città di Venezia, in particolare con il servizio navale della Guardia di Finanza, perché nel 1868 qui a Venezia fu istituito il primo reparto navale del corpo. Il corpo è a servizio del paese sul mare da oltre 2 secoli, vanta una tradizione ultrabicentenaria. La componente navale è stata istituita nel 1816 nell'allora Regno di Sardegna. Fu istituito il Corpo dei Preposti Doganali, che è l'antesignano dell'odierno servizio navale. E poi lo dico come nota di informazione, la singolarità, la particolarità è che proprio nel Regno di Sardegna, qualche anno prima, il 1° ottobre del 1774, fu istituita la Legione Truppe Leggere, che è una specialità dell'Armata Sarda a cui noi finanzieri, noi fiammeggiali, facciamo risalire il nostro lignaggio storico. Ulteriore motivo per cui c'è un legame speciale con Venezia è che circa 3 anni fa abbiamo avviato un processo di transizione green della nostra flotta attraverso l'acquisizione, la presentazione e l'immissione in servizio della prima unità navale e della prima motovedetta a propulsione green. Un'unità navale che è stata volutamente concepita per operare nel peculiare contesto lagunare. Unità navale che
è stata acquisita nell'ambito di un più ampio progetto di rinnovamento della flotta navale, all'indomani dell'attribuzione al corpo della responsabilità della Polizia del Mare. Con il decreto legislativo 177 del 2016, il cosiddetto decreto Madia, alla Guardia di Finanza è stata attribuita la responsabilità della Polizia del Mare. È stata operata una razionalizzazione degli attori istituzionali presenti sul mare, in particolare è stata soppressa le squadre nautiche della Polizia di Stato, i siti navali dei Carabinieri della Polizia Penitenziaria, per cui alla Guardia di Finanza è stata attribuita, è stata riconosciuta questa responsabilità della Polizia del Mare. Oggi è l'unica istituzione sul mare a garantire la sicurezza e la fruibilità della risorsa mare agli utenti del mare. Generale, chiedo, lei aveva un contributo? Sì, se è possibile. Chiedo alla regia se può mandare in onda il contributo, grazie. Questo provvedimento normativo, tra le altre cose, ha avuto un grande impatto sulla nostra organizzazione. Perché questo? Prego con la slide successiva. Perché ha avuto un grosso impatto? Perché ha portato a un ripensamento complessivo del nostro assetto organizzativo a mare e anche un cambiamento radicale delle nostre procedure operative, un cambiamento del paradigma delle procedure operative. Noi siamo passati dall'abilità di essere presenti senza farsi vedere, che è l'atteggiamento tipico, la condotta operativa tipica di chi deve contrastare i contrabbandieri, deve contrastare i traffici illeciti, alla necessità, quindi a questa abilità si è affiancata la necessità di essere presenti ed essere visti, essere percepiti. Quindi incidere quanto più possibile sulla percezione della sicurezza da parte della collettività. Poi ha determinato anche una riflessione se possiamo andare avanti con la presentazione, grazie, ha determinato anche una riflessione sul nostro assetto organizzativo, perché la necessità era di avere un presidio quanto più capillare possibile lungo i circa 8.000 km di costa nazionale e questo ha portato anche all'istituzione di ulteriori presidi e in più ha determinato un processo di, come accennavo prima, un processo di ammodernamento e potenziamento della flotta navale. La Guardia di Finanza sino al 2016 aveva una flotta molto variegata, anzi oserei dire anche troppo variegata, perché aveva diverse tipologie di unità navali, diverse classi di unità navali, ben 26 classi, e questo significava avere 26 distinte linee di approvvigionamento, 26 distinte catene logistiche, 26 profili manutentivi, 26 profili addestrativi, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di gestione delle risorse finanziarie, anche difficoltà, criticità per la standardizzazione della catena logistica, oltre che Grazie. Grazie. Oltre che della omogeneizzazione delle capacità tecnico-professionali dei nostri equipaggi. Di qui la necessità di avviare un processo che possa consentire nel prossimo decennio di razionalizzare le classi di unità navali. Quindi in prospettiva la nostra flotta aumenterà in termini di consistenza, proprio per garantire la necessità di assicurare la necessità di una presenza che sia diffusa nelle acque territoriali,
ma allo stesso tempo ridurre le tipologie di unità navali attraverso l'acquisizione di unità più moderne, più performanti, che hanno un minore impatto anche sotto il profilo della gestione tecnico-logistica e con apparati di navigazione scoperta che rappresentano lo stato dell'arte delle tecnologie di settore. Ebbene, in questo processo di rinnovamento si inserisce l'acquisizione della vedetta a propulsione green. È stata una sfida, devo dire, intrigante, avvincente, che però a distanza di 3 anni possiamo dire che la Guardia di Finanza ha compiuto in maniera molto positiva. Ho avuto il piacere di essere alla presentazione, quindi 3 anni fa. È stata mi preme sottolineare una cosa, che il buon esito di questa sfida lo dobbiamo anche alle aziende, ai nostri partner tecnologici che hanno consentito di realizzare questa piattaforma, che sono aziende nazionali, quindi mi preme evidenziare, esaltare ancora una volta la professionalità, l'eccellenza del Made in Italy nel settore della nautica. Ed è stata un'esperienza positiva perché ci ha consentito di disporre, siamo stati i primi nell'ambito del bacino del Mediterraneo tra le forze di polizia europee a dotarci di questa unità green. L'esperienza è sicuramente positiva perché questa unità ci consente di operare nei canali, nei rii dell'area urbana di Venezia in assetto elettrico, quindi senza alcun tipo di emissione di scarico, e peraltro anche senza alcuna emissione acustica, il che consente l'impiego dell'unità navale anche in tempi di notte. Come potete vedere ha anche un'altezza di costruzione contenuta in maniera da consentire il passaggio sotto i ponti, e poi un'unità navale che è stata studiata con delle linee d'acqua particolari che consentono a determinati regimi di velocità anche di contenere l'altezza d'onda, perché sappiamo bene che la generazione del moto ondoso è un altro fattore di criticità per la città di Venezia. Dicevo, l'esito è stato sicuramente positivo, tant'è che l'amministrazione recentemente ha inteso acquisirne altre 20 di questa tipologia di unità navale. Quota parte andranno a rinnovare il segmento di vedette chiamate ad assolvere il servizio di pubblica utilità qui a Venezia, e altre invece saranno distribuite sul territorio nazionale presso quei reparti nella cui circoscrizione di servizio insistono aree naturali protette, perché il decreto legislativo, il decreto Madia, a cui facevo riferimento prima, tra le altre cose ha attribuito al corpo la responsabilità della vigilanza delle acque contigue alle aree naturali protette. Quindi disponiamo di uno strumento che ci consente di poter assicurare un servizio senza alcun impatto sulla biodiversità. Generale, ne approfitto. Si Prego. sa quando arriveranno qui a Venezia? Si può anticipare? Assolutamente sì, sono in consegna 3 unità quest'anno, altre 5 il prossimo anno. Bene. E poi per concludere il progetto nel 2026. Quindi nel 2026 avremo tutte le nuove 20 unità navali distribuite sia qui a Venezia, per un totale di 10 unità qui a Venezia, le altre 10 invece saranno distribuite presso altri reparti del territorio nazionale. Ovviamente non può che farci piacere. La sfida poi è diventata ancora più audace per la Guardia di Finanza, perché ci abbiamo preso talmente gusto che dalla vedetta abbiamo osato, ci siamo spinti ad acquisire anche una nave a propulsione green, il pattugliatore Osum. È una nave di oltre 60 metri di lunghezza. Questa piattaforma, in particolare nelle manovre di entrata e in uscita dalle acque interne, ci consente di poter navigare senza alcun impatto sull'ambiente. Questa per certi versi assume una connotazione ancora più green della vedetta che opera qui a Venezia già da 3 anni ormai, perché abbiamo adottato una serie di ulteriori accorgimenti a bordo, e mi riferisco all'adozione del
delle luci, ad esempio a basso consumo energetico, di dispositivi economizzatori d'acqua che permettono di realizzare un significativo risparmio del ben 85% della riserva d'acqua dolce a bordo, l'utilizzo di strumenti che consentono di dematerializzare la classica tradizionale carta nautica, o ancora si faceva riferimento prima alla sessione precedente all'applicazione di vernici di pitture sull'opera viva, sulla carena, che non rilasciano sostanze inquinanti e che impediscono la formazione di concrezioni marine, e quindi questo assicura una elevata performance alla nave, ma anche di evitare con la formazione di concrezioni che i motori vadano sotto sforzo e quindi ci sia un aumento delle emissioni gassose inquinanti. L'esperienza della Guardia di Finanza maturata sinora è sicuramente positiva, tant'è che anche per le future progettualità intendiamo proseguire nel solco tracciato della transizione. A breve sarà bandita una gara per l'acquisizione di una nuova nave scuola, la nostra nuova nave ammiraglia della flotta addestrativa, che avrà anch'essa una propulsione green. Questo anche per consentire agli allievi informazioni presso la nostra scuola nautica, che ha sede a Gaeta, di maturare un'esperienza, di acquisire una prima familiarità e dimestichezza con questo tipo innovativo di propulsione. In più ci sono dei progetti che riguardano segnatamente Venezia, perché è allo studio l'acquisizione di unità navali logistiche, nonché di mezzi per il trasporto collettivo di personale a propulsione elettrica, solo elettrica. E in più abbiamo un occhio vigile, un occhio attento su quelle che sono le opportunità che ci offre l'evoluzione tecnologica. Abbiamo un'articolazione, un ufficio ricerca e sviluppo presso il nostro ente tecnico logistico amministrativo che è il centro navale, che quotidianamente svolge un'attività di ricerca e di sviluppo proprio finalizzata a individuare forme alternative al carburante e quindi alla propulsione con carburanti fossili. Quindi questa è l'esperienza della Guardia di Finanza e in questo senso intendiamo proseguire. Generale, la ringrazio, ci ha dato un sacco di anticipazioni, di novità, siamo ben contenti. Come sempre Asonautica Venezia sarà presente alle inaugurazioni che ci saranno, quindi invitateci che noi veniamo. Senz'altro. E grazie ancora per il suo contributo. Grazie a voi, buona giornata, buon proseguimento di lavoro. Grazie. Invito sul palco un'altra forza dell'ordine, che è la Polizia Locale di Venezia. C'è il commissario, quello qui che arriva, Giovanni Casadei, prego sul palco. E anche loro hanno il loro bel da fare qua a Venezia, avendo competenze appunto sull'acqua, e vediamo che cosa ci presenta, che cosa ci racconta. C'è solo lei, perché doveva esserci anche il comandante. Impegnati con comandante il generale. sindaco, con altre questioni della città. Ecco, lei è responsabile del servizio di sicurezza della navigazione, sì, e quindi se vuole le do. Buongiorno a tutti. Può anche accomodarsi se vuole. C'era anche un contributo, mi sembrava, se ce l'ha la regia, grazie. Se volesse partire. Adesso arriva. Ecco, questo è un po' in loop, diciamo così, va un po' tutta la nostra attività che facciamo quotidianamente nella Laguna di Venezia. Anche noi, diciamo, come polizia locale, è caratteristica la nostra posizione a livello italiano come polizie locali, perché così un nutrito numero sia di mezzi navali che di persone che operano nel servizio sicurezza e navigazione, siamo 35, H24, ci sono direi solo a Venezia e solo per la tutela della laguna, ed è qua che vorrei iniziare ad esporre appunto il nostro contributo
essenziale in favore di quella che generalmente noi appunto chiamiamo transizione ecologica, ma che per noi donne e uomini della Polizia Locale è la tutela della morfologia lagunare, attraverso ovviamente il contrasto e la prevenzione del moto ondoso, principalmente quello, e di tutti gli accessi che rendono pericolosa, che rendono non conforme appunto alla morfologia della laguna all'interno del centro storico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire tutela delle barene, delle rive, dei palazzi, perché ricordiamoci che le onde di restia dei motoscafi, eccetera, che sono sempre più sviluppati e che ovviamente qui metto per inciso meriterebbero un finanziamento particolare per tutte le ditte o le attività produttive della laguna, per cambiare i loro mezzi nautici e quindi per avere delle motorizzazioni ibride e più compatibili appunto con la laguna. La nostra attività è sulla laguna, non è in mare. Volevo appunto poi dirvi due numeri, anch'io, sui controlli che da inizio anno a tutto maggio, quindi al 31 maggio, abbiamo compiuto relativamente a questa attività. Quindi per il contrasto al moto ondoso sono state controllate più di 73.000 unità navali. Controllate vuol dire controllo del comportamento di guida e di andatura che hanno. Sono state fatte 60, sono state contestate e accertate 60 violazioni, sia per il superamento dei limiti di velocità, che varia a seconda dei canali, sia per quanto riguarda il comportamento delle imbarcazioni stesse, a motore ovviamente, per cui l'avvicinarsi ad una riva o l'avvicinarsi ad un'imbarcazione a motore, scusate, un'imbarcazione a remi deve avere per forza di cose la limitazione della velocità. Altro magari caratteristica che hanno questi accertamenti era appunto il numero delle violazioni, per capire un attimo cosa viene contestato. All'interno di tutta la laguna, quindi anche all'esterno, non solo all'interno del centro storico, le imbarcazioni di trasporto persone sono state contestate 45 violazioni, per il trasporto cose 6, per il diporto 9 violazioni, questo da inizio dell'anno al 31 maggio. Volevo appunto caratterizzarvi. Trasporto persone cosa sono? Sono i gran turismo, i taxi, i noleggi con conducente, ok? Poi un'altra tipologia sono gli accessi nella zona traffico limitato lagunare, che voi sapete comprende tutti i canali e i rii del centro storico e delle isole, quindi non quella esterna di competenza di provveditorato interregionale delle opere pubbliche o quello dei canali marittimi. Quindi questi controlli hanno portato a più di 1800 controlli, quindi queste sono proprio barche fermate, controllate se avevano titolo a navigare. Le violazioni sono state 192. E qua è diametralmente opposto la tipologia di violazione, per cui 87 sono state le violazioni a diporto, 65 trasporto cose e 40 a trasporto persone. Non ultimo, perché spesso appunto siamo chiamati, è l'uso e il decoro che viene fatto degli ormeggi all'interno della laguna, quindi che le paline o tutte le strutture d'ormeggio utilizzate dagli utenti, dai trasportatori, eccetera, siano conformi alla normativa, per cui sapete che qualche anno fa è stato appunto adottato un disciplinare da parte del Comune, ex magistrato alle acque e sovrintendenza dei beni architettonici e artistici, di paline che sono autorizzate, diciamo, a essere utilizzate all'interno della laguna.
anche questo ci porta a contestare diverse violazioni, ad esempio a chi mette il semplice tubo innocente per ormeggiare la propria barca. Ok, poi... Indubbiamente, commissario, la vostra attività è unica. Qui è per unica Venezia, come nella polizia sotopologia. locale, sicuramente a livello anche italiano è Abbiamo unica. visto delle immagini molto rappresentative Sì. Poi ci sono delle che hanno immagini... distolto un po' l'attenzione. Nelle immagini ovviamente sono scorse anche comportamenti che noi, se li avete visti, contestiamo. C'erano le corse, quindi riguardano Ecco, Tondoso. sappiate che sono state tutti individuati e a tutte queste persone è stato contestato la violazione appunto riferita a questo, anche gli stranieri che hanno, non so se avete visto anche un inseguimento alla, chiamiamo Miami Vice, che è stata fatta e che ha fatto correre un notevole pericolo per l'incolumità pubblica di un taxi che era stato rubato all'aeroporto ed è stato individuato in Canal Grande da noi con un inseguimento non facile, diciamo così. Però siamo riusciti a... No, questo è amatoriale, ma ecco, è stato individuato anche questo. Ecco, appunto, volevo dire, infatti, allacciarmi a questa cosa per descrivervi anche l'attività che viene fatta presso le scuole primarie di primo e secondo grado. Penso sia un unicum in Italia quello dell'educazione alla nautica e dell'educazione alla legalità per chi, soprattutto per i ragazzini, eccetera, iniziano ad approcciare al mezzo nautico. Quindi se volete poi dopo c'è anche Direi un nostro... che è fondamentale iniziare dai ragazzi. C'è un nostro box qua all'interno del salone nautico dove c'è il simulatore che usiamo anche in aula. Quindi spiegare la sicurezza della navigazione. Certo, per le normative e anche l'impatto che può avere un comportamento non conforme, come avete visto appunto per negli incidenti o quindi anche un po' traumatico da vedere in modo che impattino con quello che è. Allora, poi anche noi è in fase di avanzata costruzione, sono in fase di avanzata costruzione 3 unità nautiche ibride con motore ibrido. È quello che le avrei chiesto, siamo molto contenti. Due che faranno vigilanza prettamente nei canali urbani e una che ci servirà di supporto più nella laguna aperta e in particolare quando ci sono gli eventi di sollevamento e abbattimento delle barriere MOSE, perché diciamo che fra le varie forze di polizia che collaborano al momento attuale col MOSE noi abbiamo la bocca di porto di Malamocco affidate, per cui tutte le volte che c'è appunto questa fase noi siamo lì. Avremo appunto un'unità nautica ibrida antiaffondamento, che è la prima volta che anche noi come polizia locale abbiamo questo. Quindi magari la presentiamo il prossimo salone. La presentiamo sicuramente, dovrebbero essere a fine anno, a fine estate, sono in fase di avanzato. Ecco, poi un'ultima cosa che volevo dire è che appunto c'è assolutamente la necessità per tutte le categorie produttive, per tutte, spesso una lancia per questo, per chiunque fruisce della laguna, quindi per lavoro, per necessità, per diporto, eccetera, del rispetto delle singole particolarità di ogni categoria che fruisce della laguna. Se non ci sarà il rispetto, ci sarà sempre purtroppo più bisogno di noi. E nella misura in cui non si avrà bisogno di noi vuol dire che si raggiungerà un punto di rispetto anche ecologico, quindi di quello da cui sono partito, quindi della tutela delle rive, dei palazzi, del patrimonio UNESCO che siamo noi nella laguna di Venezia. Per cui, per quello, commissario, bisogna insistere con la formazione e la sensibilizzazione dei giovani, bisogna iniziare bisogna iniziare già dalle elementari. Bisogna iniziare lì e abbiamo iniziato. Per fargli capire la fragilità del nostro ecosistema lagunare rispetto alla laguna. Ecco, quindi
chi va a remi rispetti le altre categorie, chi va a motore, quindi trasporto persone, eccetera, rispetti chi va a remi, e tutta questa... Però, ecco, una cosa, chi fa il passo, secondo me, cioè chi dà il passo nella laguna deve essere il più debole, cioè le imbarcazioni a remi. Noi se rispettiamo chi va con le imbarcazioni a remi in laguna, perché anche i vigili stessi dalla loro fondazione a Venezia usavano un'imbarcazione a remi, ce l'abbiamo ancora un sandalo a remi, ma è un po', non è molto pratico l'utilizzo, ecco. Se non esiste questo rispetto, come chi va in montagna, che il passo lo fa il più debole, io credo che purtroppo ci sarà sempre più bisogno di noi per il rispetto appunto della laguna e per avere questa transizione ecologica concretamente. Ringraziamo il commissario Casadei, grazie anche per queste anticipazioni sulle nuove barche che sono in via di costruzione, grazie mille. E ora chiamerei qua il primo dei rappresentanti delle aziende, che è Michele Bolpagni, se c'è, rappresentante per le taglie di acqua Superpower, ecco che ci raggiunge sul palco. Ben arrivato. Voi invece ci raccontate tutto il sistema, adesso le lascio la parola, quindi qui invece parliamo di stazioni di ricarica per le barche elettriche, perché si parla spesso, anche noi poi abbiamo organizzato, ricordo che comunque questo convegno fa sempre parte della manifestazione E-Regata dedicata alla mobilità elettrica, abbiamo fatto le regate ieri, però da qualche parte poi queste barche vanno anche ricaricate. Prego. Assolutamente, grazie per l'invito e grazie per questa opportunità. Si è parlato appunto di barche elettriche prima, noi invece ci occupiamo di colonnine di ricarica, quindi l'obiettivo nostro e soprattutto il contributo che vogliamo dare è quello di ridurre l'impatto della nautica sull'ambiente marino. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso l'installazione di punti di ricarica. Si fa sempre un po' il paragone tra l'uovo e la gallina, cosa viene prima, la colonnina piuttosto che la barca elettrica? Ecco, secondo noi è fondamentale creare una rete di punti di ricarica. Noi siamo un operatore, di conseguenza non vendiamo la colonnina, ma ci occupiamo invece di sostenere l'investimento per la realizzazione di questi punti, per poi andare a offrire ovviamente il servizio di ricarica pubblica, come è per tutte le auto. Qui vedete alcune delle installazioni che abbiamo realizzato negli ultimi anni. E ci siamo anche noi. Sì, ci siete anche voi. È un progetto globale, quindi siamo presenti in Costa Azzurra, a Monte Carlo, a Cannes, a Saint-Tropez, siamo presenti in Svezia, siamo presenti adesso anche in Portogallo, in Spagna, quindi è un progetto che sta crescendo molto bene, siamo presenti anche oltreoceano, quindi negli Stati Uniti. Qui invece si vedono le installazioni, le ultime fatte in Italia, partiamo da Ventimiglia, siamo sul Lago Maggiore, la terza immagine è la Certosa e invece l'ultima è la Marina di Brindisi. Quindi si parla anche sempre di distinzione nord-sud, cerchiamo di non tralasciare. Coprire tutto il territorio. Esatto, di coprire tutto il territorio. Qui a Venezia siamo partner del Salone Nautico ed abbiamo portato un supercharger che è installato sul pontile P2 ed abbiamo anche portato dei punti di ricarica in corrente alternata a supporto di tutte le barche, perché il concetto chiave che proponiamo sempre è quello di avere un supercharger che consente di ricaricare rapidamente la propria imbarcazione. Ad oggi non tutte le barche dispongono della capacità di accogliere la ricarica rapida, di conseguenza è importante fornire anche punti di ricarica lenta. Abbiamo integrato quello che è il nostro prodotto diciamo, per la ricarica alternata all'interno di un oggetto che possa inserirsi poi meglio anche all'interno del contesto veneziano. Tutti i nostri prodotti sono pensati per l'ambito marino, quindi non prendiamo semplicemente un prodotto, una colonnina stradale e la installiamo su un pontile, ma abbiamo scelto dei prodotti che siano più performanti, quindi che per esempio non abbiano l'ingresso di aria salata all'interno, che possa danneggiare le schede, piuttosto che è facile parcheggiare una macchina vicino a una colonnina di ricarica.
Non è così semplice invece ormeggiare una barca, magari il connettore è a prua, è a poppa, insomma può essere di diverse dimensioni, quindi abbiamo tendenzialmente dei cavi più lunghi sulle nostre colonnine, dei trattamenti superficiali migliorativi per avere delle prestazioni migliori e di non danneggiarsi. Abbiamo fatto anche tutta una serie di sperimentazioni. A Saint-Tropez abbiamo installato una colonnina per fare dei test che dopo 18 mesi sostanzialmente si è arrugginita. Perché il trattamento superficiale non era idoneo all'ambito marino, quindi questo è qualcosa su cui puntiamo in maniera molto forte, avere dei prodotti che siano specifici per questo ambito. Altra cosa molto importante è la collaborazione con i vari costruttori di barche, perché noi possiamo installare colonnine, però come dicevamo non tutti ad oggi sono dotati di prese compatibili con le nostre colonnine, non c'è una standardizzazione dei connettori di ricarica, per esempio. Cosa facciamo? Facciamo anche promozione di questi standard di ricarica e collaboriamo con praticamente tutti i costruttori di barche elettriche per supportarli anche nell'adozione di questi standard. Come funziona il nostro progetto? Come dicevo, appunto, collaboriamo con i vari costruttori. Qui vedete alcuni nomi: chi produce barche, chi produce powertrain, che poi possono essere inseriti all'interno di imbarcazioni di qualunque tipo. Noi dialoghiamo direttamente con i marina, con i porti, con gli hotel, con i ristoranti, piuttosto che con le amministrazioni pubbliche. Come dicevo, non vendiamo la colonnina, ma ci occupiamo di sostenere l'investimento per l'installazione di questi punti. Quindi ci occupiamo di dialogare in questo caso con il marina, ci si accorda per un contratto di lunga durata e poi viene offerto il servizio di ricarica pubblica attraverso la nostra app, che si può scaricare su iPhone piuttosto che Android, e si possono già vedere tutti i punti di ricarica. Questa è la gamma di prodotti che attualmente abbiamo. Si parte dalla ricarica in corrente alternata a 22 kW fino ad arrivare a prodotti da 150 kW in corrente continua. In alcune situazioni abbiamo installato anche dei prodotti più performanti addirittura. Questo perché dobbiamo garantire di poter caricare un po' tutte le barche, comprese anche i mezzi che trasportano magari passeggeri, traghetti, eccetera. Come dicevamo, la standardizzazione dei connettori. Ad oggi sui pontili si trova un po' di tutto e questo non è sicuro, quindi parte integrante dell'attività di Acqua è anche la promozione dei connettori tipo 2 e CCS Combo 2, che sono gli stessi connettori che si trovano anche sulle auto elettriche. Questa tipologia di connettore permette di avere un interblocco tra colonnina e imbarcazione, si stabilisce un contatto, la colonnina si parla con la barca, viene erogata corrente solo quando c'è l'interblocco, quindi l'utilizzo di questi connettori garantisce sicuramente più affidabilità, più durabilità della ricarica, la sicurezza garantita, si possono prenotare le prese, insomma ci sono tutte delle funzionalità aggiuntive che con le classiche prese che troviamo in banchina non potremmo garantire. Come dicevo, il nostro servizio si può usufruire attraverso l'applicazione, è scaricabile su tutti i dispositivi, è sviluppata internamente, quindi abbiamo la possibilità poi di gestire, di sistemare eventuali problemi, è fatta in casa, quindi ovviamente è una gestione estremamente più semplificata piuttosto che a darla da fare fuori a qualcun altro. Importante è il concetto dei corridoi, perché stiamo cercando di creare questa rete, ma non stiamo installando punti di ricarica sparsi senza logica. Stiamo cercando di creare dei corridoi, perché ovviamente è importante concentrarsi su dei territori e garantire la possibilità di navigare, di potersi spostare, perché installando solamente un punto, che ne so, qua vediamo la Toscana, un punto in Toscana, è inutile installarne uno solo, ma è importante creare tutta una serie di punti che possano poi collegarsi e permettere effettivamente di utilizzare in maniera efficace le nostre colonnine. Ci si sposta, quindi ci vuole una rete, se no si rimane lì. Esatto. Ha concluso? Perfetto. Ho concluso, grazie. Possiamo dire ai visitatori che possono andare al pontile P2 per vedere un esempio. Assolutamente, abbiamo... Il pontile delle barche elettriche, il pontile P2, possono vedere appunto questo esempio di ricarica. Grazie. Grazie ancora Michele Volpagni. Adesso chiamo qui sul palco Davide Damiani, invece, che rappresenta il gruppo svizzero Repower. Eccolo qui. Prego, benvenuta.
Voi attivi del settore energetico, adesso ci spiegate come. Sì, si sente? Provo con questo, si sente? Sì, perfetto. Grazie, buongiorno a tutti. È un piacere essere qui. Dunque sono qui per presentarvi, per spiegarvi perché perché un operatore elettrico è presente al Salone Nautico di Venezia. Siamo un soggetto particolare perché oltre a occuparci della commodity, del kilowattora e del metro cubo del gas, ci occupiamo tantissimo di mobilità elettrica e vi facciamo vedere come lo facciamo questo lavoro. Allora, una slide solo per inquadrare l'azienda, è un gruppo internazionale, più di 4 miliardi di fatturato del gruppo, è una bella storia di imprenditoria italiana perché 3 miliardi di questi 4 vengono fatti in Italia, dove abbiamo aperto 20 anni fa, e ci rivolgiamo soprattutto al mondo della piccola e media impresa, soprattutto la media impresa è il nostro target, abbiamo 50.000 clienti. Questo è quello a cui mi riferivo quando raccontavo un po', quando facevo l'accenno a cosa facciamo sulla mobilità elettrica. Abbiamo tantissime soluzioni, abbiamo iniziato con gli strumenti di ricarica per auto e poi da ormai 6 anni siamo attivi anche nella nautica elettrica. La parte di 4 ruote la facciamo con soluzioni sempre di grande design, che è un elemento che ci caratterizza. Siamo convinti che un oggetto, come dire, per essere bello non vuol dire che gli debba mancare qualcosa, anzi è un veicolo importante per l'accettazione di queste soluzioni. Quindi qui possiamo vedere una soluzione molto innovativa per avere delle stazioni di ricarica modulari. Questa è una soluzione invece più semplice per dei box, quindi per un uso più domestico della ricarica. E poi ci siamo allargati e siamo andati oltre il perimetro classico della mobilità su 4 ruote, quindi ci occupiamo tantissimo del mondo delle e-bike, che è un settore in grande crescita e che tra l'altro spesso è in connessione col mondo delle marina, con la nautica si parlano, quindi è un settore insomma in grande espansione che stiamo presidiando con un prodotto come questo, peraltro tutti i prodotti che potete trovare allo stand Repower proprio qui davanti. È un compasso d'oro, quindi vuol dire anche questo una gratificazione per il design, è un oggetto di un'estetica di grande successo, ma anche di tanta tecnologia. Sotto il dente arancione che vedete da un lato c'è tutta una parte di tecnologia, tra cui un hotspot wifi. Abbiamo dei mezzi a pedalata assistita prodotti da noi. Qui iniziamo a avvicinarci al contesto di Venezia, come vedete siamo al Lido, tra le varie cose sponsorizziamo la mostra del cinema, siamo al 3° anno ed anche questo è un altro compasso d'oro, abbiamo un po' il pallino del design e questa è la soluzione per la ricarica delle e-bike. Adesso però veniamo a noi. Allora, questa è la barca full electric che noi abbiamo presentato, ormai lavora da 4 anni, è un secondo modello, avevamo una versione open, è una barca che ha lavorato tantissimo in pianta stabile sul lago di Garda, è stata portata in giro anche in mare, a Venezia ha lavorato tantissimo e ha rappresentato un'ottima occasione per Repower per sviluppare quello che noi chiamiamo ecosistema della mobilità, quindi un'integrazione tra le nostre soluzioni di ricarica che vi facevo vedere prima e anche invece delle soluzioni di nautica elettrica. Questo ha permesso, per esempio citiamo spesso il caso di Sirmione, dove abbiamo uno strumento di ricarica messo sulla riva del lago, da una parte serve le auto e dall'altra serve anche le macchine, quindi come dire sono soluzioni anche modulari che presentano un alto livello di flessibilità. Era la imbarcazione che era qui lo scorso anno. Esattamente, vero? Ti ricordi bene, sì, esatto. Sì. E questa è la nuova. Esatto, questa è la novità di quest'anno. Abbiamo deciso di sviluppare una seconda barca che non è solo nativa elettrica, ma come la definiamo è anche nativa veneziana in realtà, perché abbiamo affidato la produzione a un cantiere importante qui di Venezia, il cantiere Serenella. Abbiamo diffuso per la prima volta i rendering, ci verrà consegnata il prossimo anno e la caratteristica è che ha tutte le dimensioni che la rendono perfetta per la navigazione in laguna. Quindi crediamo molto nel valore di Venezia, nel portare avanti queste innovazioni qui, perché non solo ha un significato vista la fragilità dell'ambiente, ma poi ha un valore anche perché è un palcoscenico meraviglioso, ovviamente dico una banalità, e questo permette di mandare un messaggio forte anche a livello internazionale. Lavoriamo tantissimo sui contenuti per creare anche una cultura, perché crediamo che poi l'innovazione debba andare di pari passo anche con un paradigma culturale che permetta la
di essere recepito questo cambiamento. Questa è la 7ª edizione del nostro white paper sulla mobilità sostenibile, un documento divulgativo che abbiamo intuito veramente 7 anni fa. 7 anni per una mobilità elettrica è un'era geologica praticamente, e raccontiamo tutta la mobilità elettrica, quindi non solo quella su gomma, ma insomma nautica, tutti gli esempi che abbiamo fatto prima, e ovviamente ne parliamo in maniera, come dire, imparziale, perché poi il nostro interesse è quello di, diciamo, spingere questo cambio di cultura. Quello che diciamo sempre è che passare a un motore elettrico non significa fare un cambio tecnico, ma significa cambiare la mentalità di chi poi guida quel mezzo, perché veramente cambia tutto, anche il rapporto con l'oggetto stesso, che probabilmente, insomma, è meno di proprietà e più di possesso. Questi, insomma, sono un po' di messaggi che mandiamo anche con prodotti come questo. Vediamo quello che abbiamo fatto a Venezia e poi il tutto si conclude, sarò molto veloce anche perché insomma è l'una, con 59 secondi di video che racconta l'ultimo progetto che abbiamo sviluppato qui in Laguna. Allora, questo è il Salone Nautico di 2 anni fa. Repower ormai è, insomma, un ospite, diciamo, ormai di... consolidato. Sì, direi proprio di sì. Siamo andati avanti con la sponsorship con la Biennale, in particolare con la Mostra del Cinema. Qui ci troviamo l'anno scorso, è la barca appunto che facevo vedere prima. Qui, ecco, siamo invece all'Isola della Certosa, dove abbiamo attivato un bel progetto in occasione dell'inaugurazione della Biennale dell'Architettura di 2 settimane fa. Abbiamo messo a disposizione la barca elettrica e poi abbiamo creato un sistema di micromobilità sull'isola, attivando non solo i cargo bike, ma anche questo servizio, diciamo, di bike sharing grazie al partner Unipol che ci affianca, e a questo progetto sul cicloturismo. Tutto questo ha funzionato bene anche per, diciamo, raccontare la intermodalità, che è una parte integrante della mobilità elettrica secondo noi, quindi la possibilità di cambiare mezzo in funzione diciamo della necessità e dell'esigenza, e tutto questo lo abbiamo condensato in 59 secondi. Grazie, ricordiamo che in effetti i porti, le marine sono dei biglietti da visita di un territorio quando si arriva in barca, per cui si arriva magari con mezzo elettrico e si continua con una bicicletta elettrica. L'intermodalità di cui parlavamo prima. Perfetto. Esattamente. Grazie mille. Vi faccio vedere solo questo video, sì? Vediamo se... Ah, c'è un video, prego. Eccolo. Grazie a tutti, buon proseguimento. Ringrazio ancora Repower e approfitto, faccio un saluto perché ho visto arrivare adesso il comandante generale della Polizia Locale Marco Agostini, che saluta. Vedo male, ma mi sembra proprio il dirigente dottor Gianni Franzoi, giusto? Ho visto giusto, ben arrivati. Allora, adesso invece entriamo in un altro mondo, in un'altra realtà, e parliamo del mondo dell'idrogeno, e quindi chiamo sul palco Carl Manfredi, eccolo lì, CEO di Hydrocell. Benvenuto. Ben arrivato. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, per complicarci ancora una volta la vita, noi abbiamo deciso di puntare sull'idrogeno. La nostra provenienza è... Uno dei nostri soci è proprio il fondatore del centro idrogeno di Bolzano, quindi lui è la persona che 10 anni fa come primo ha fatto la stazione di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno. Infatti a Bolzano girano adesso 10, ormai già 20 autobus da 10 anni senza problemi, hanno il vantaggio di non fare rumore, non fare
inquinamento e senza vibrazioni. E quindi abbiamo pensato di portare questo nostro know-how dalle Alpi, dall'Alto Adige, qua a Venezia. Bene. E la nostra barca adesso è qua esposta, è un vecchio peschereccio del 78, che potete vedere, è sull'isola di Certosa. Ma vediamo qualche slide che ho portato. Funziona? Ok. Allora, questa è la barca, si chiama Nobody's Perfect, perché siamo in Saturno, appunto, non molto perfetto. H2 è l'elemento numero 1, quindi quando è nato l'universo, la prima cosa che c'era era l'idrogeno. Il corpo umano è fatto del 60% di idrogeno, quindi noi per la maggior parte, quasi due terzi di noi stessi è idrogeno. È una fonte però un po' problematica perché l'idrogeno, come forse sapete, non si trova in forma naturale, cioè non è come il petrolio che vado a trovare qualche giacimento, lo tiro fuori, ma l'idrogeno è talmente instabile che spesso vedete H2, no? Quindi l'H stesso, neanche quello c'è, perché l'idrogeno si lega subito con se stesso, quindi crea subito H2. E quindi la bella sfida è quella di trovare i modi, i metodi per avere l'idrogeno, e lì sono diversi sistemi con elettrolisi o con processi di reforming, dove si tira fuori dal gas metano l'idrogeno e che viene poi stoccato. Infatti abbiamo piacere di averla qui perché è un argomento che c'è chi è assolutamente a favore e chi è contrario. L'idrogeno fa discutere ancora. Fa discutere, lo posso capire, però dovete anche pensare se, non so, 100 anni fa uno con la carrozza sul cavallo stava lì e un altro, quello moderno, no, che arrivava con la prima macchina che faceva rumore, fumo, cioè anche lì c'erano quelli che hanno detto no, questo non avrà mai futuro. Non so, chissà dove si prendeva la benzina 100 anni fa. In farmacia. In farmacia, cioè andava lì e si prendeva lì la benzina. E anche lì ha avuto una evoluzione molto molto lunga. E io vedo che anche l'idrogeno avrà un futuro davanti, non sarà forse quello immediato, ma ci sono sempre quelli, diciamo, anche un po' pazzi, che si lanciano sulle sfide, sulle cose nuove. Vediamo se parte la prossima slide. È andata? No. Ecco. Ah, sei qua, ok. Allora, è un'energia pulita, quindi quando si usa per esempio la cella a combustione, con un processo chimico crea energia elettrica. E quello che è lo scarto è acqua pura. E quindi è una cosa molto molto interessante da quel punto di vista. Sostenibilità ambientale, bene, contribuisce alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e quindi anche dell'effetto serra, che per noi è un problema. Che noi attualmente cosa facciamo? Noi stiamo bruciando il nostro pianeta. L'85% sono energie fossili e quindi bruciando questo il CO2 va in atmosfera e ci crea l'effetto serra e quindi abbiamo un grande problema da questo punto di vista. E quindi l'idrogeno può essere prodotto utilizzando, come detto, energie rinnovabili come il solare o come anche l'eolico. Siamo stati 2 settimane fa alla fiera, all'Expo di Piacenza, è la fiera dell'idrogeno più grande d'Italia, e siamo stati premiati per il nostro concetto. Il nostro concetto prevede di sviluppare il cervello di un sistema, cioè se ho il powertrain, se ho il sistema propulsivo, devo tutto quanto mettere in rete, quindi ho un motore elettrico, ho delle batterie, ho una cella a combustione, ho dei serbatoi per l'idrogeno,
ho magari un impianto fotovoltaico sul tetto, quindi ho tutto un sistema, tutta una serie di componenti che al giorno d'oggi nessuno sa come gestirli al meglio. E quindi noi abbiamo detto, ma questo ci interessa moltissimo, e quindi cioè io ho un passato, una delle mie vite precedenti, ho costruito una società di telecomunicazioni, e nelle telecomunicazioni esiste il termine di load balancing, che vuol dire dove metto il carico giusto per avere poi cioè proprio la cosa ottimale. E questo possono essere diverse cose. Se io voglio andare molto veloce è un'altra cosa, se voglio vedere che le batterie mi durano a lungo è un'altra cosa ancora. Quindi studiare tutti questi scenari è una cosa che noi vorremmo fare, e quindi migliorare le prestazioni, ridurre l'inquinamento acustico senza vibrazioni e ridurre anche i costi operativi. Perciò noi questo nostro Nobody Perfect, che è questo peschereggio simpatico, un bel caso, abbiamo il progetto di tirarlo fuori dall'acqua. In autunno, probabilmente sarà novembre, per tirare fuori tutto quello che è il tradizionale, quindi il diesel, tutte le zavorre, ovviamente il serbatoio a gasolio, e mettere dentro il sistema nuovo, vale a dire batterie, motore elettrico, c'è la combustione e l'idrogeno e tutta l'unità di controllo. E quindi è un'operazione che farete quest'anno. Quest'anno, e mi auguro che l'anno prossimo possiamo dare il lancio ufficiale proprio qui al Salone. Dal Salone, benissimo. E fare un giro insieme nella Darsena con una barca con la propulsione ad idrogeno. Bene, cosa sono le prospettive? Certamente una collaborazione molto molto intensa tra tutti quanti del settore industriale. Ci servono ovviamente anche degli incentivi per il retrofit, perché a differenza delle macchine dove uno dopo 5-10 anni magari lo sostituisce o è vecchia, comunque non è stata costruita per durare a lungo, nelle barche è un po' diverso. Per esempio la nostra è una barca che ha 50 anni, che hanno il suo fascino, quindi uno dice adesso lo butto via. Anzi, anche noi avevamo speso adesso qualche decina di migliaia di euro per cambiare qualche legno, questo lì e là, proprio fare un refit anche bell'ottico, e questo è il mondo delle barche. Io poi tra l'altro sono velista, rigattista, quindi ho personalmente una grande passione e amore per il mare. Poi ovviamente quello che manca sono le infrastrutture, quindi i colleghi delle colonnine elettriche sono decisamente più avanti. Qua a Venezia abbiamo il vantaggio che a Marghera c'è un distributore di idrogeno, purtroppo non è al mare, ma questo è una cosa che si vedrà in futuro come gestirlo, però tutta l'infrastruttura deve essere ancora costruita. E infine, ovvio, anche quello del supporto politico, ma ho visto che già le autorità, la Guardia di Finanza, la vostra polizia locale hanno dentro questo, hanno il germo, hanno già messo in piedi delle cose sulla sostenibilità, e noi ci offriamo magari anche per loro di fare un test, di fare forse una barca ad idrogeno per sia la Guardia Costiera o Forze dell'Ordine, i cosiddetti Blue Light Services, o chi ne ha interesse. Ricordiamo anche i Carabinieri, hanno una bella flotta corposa, ma ce l'hanno presentata l'anno scorso. Sì, anche loro sono molto avanti, e quindi si danno da fare, e siamo sicuramente un buon esempio anche per l'Europa con il modello Italia. Grazie. Grazie a lei. Sono contenta perché si stanno lanciando delle basi per nuove presentazioni del prossimo anno. Grazie ancora. Chiamerei adesso qui sul palco, spero di dirlo bene, FIECIP, non vorrei sbagliare l'accento, c'è il dottor Carlotto Norelli, eccolo qui, prego, che dovrebbe essere accompagnato dall'ingegnere Marco Ciapolini all'Università di Firenze, giusto? Per cui con lei penso parliamo del sistema elettrico, benissimo. E poi diamo la parola Siete in due, va bene, se volete anche accomodarvi. State tutti in piedi, ma per me potete anche sedervi. Ora, grazie Elena, grazie Sonautica e Salone di Venezia.
per averci invitato, è veramente fantastico essere in una location così suggestiva. Allora, hai un telecomando? Guardavo se sì, è lì. Funziona? Allora, solo chi non osa non sbaglia, Henry Ford. Siamo in un periodo di transizione, quindi per sua natura è turbolento. Qualcuno deve avere il coraggio di fare qualcosa e è necessario anche qualche errore. Questa è una foto così, leggermente provocatoria, ma siamo in una condizione, credo, dove sia urgente pensare e fare qualcosa su scala ampia e in modo coordinato. Non è così semplice perché gli interessi economici sono enormi, non è neanche così semplice prendere al primo colpo le decisioni giuste, e però, cito Madre Teresa di Calcutta, ognuno di noi, se pensa di avere un impatto infinitesimale sul tutto che lo circonda, poi alla fine non fa niente. Invece, come dice lei, se ognuno di noi è una goccia nel mare, se non facesse niente il mare avrebbe una goccia in meno, e quindi anche noi abbiamo fatto la nostra piccola gocciolina, tic tic. Che cosa stiamo facendo? Stiamo studiando delle soluzioni diverse dal nostro current production per impattare meno dal punto di vista... Ti do le spalle, sono scortesissimo, scusa. Per impattare sul tutto meno di quanto si faccia abitualmente. Un'azienda ha, diciamo, una situazione così com'è, quindi modificarla non è semplice, per cui abbiamo delle esigenze di produzione che deve essere resa flessibile tra foil e no foil, e poi deve essere anche flessibile tra elettrica e non elettrica. Stiamo studiando anche di utilizzare l'alluminio e, per dire, abbiamo gareggiato con James Bond ieri. Eravate una barca stupenda. Grazie. È chiaro che quando vai a utilizzare materiali come l'alluminio hai dei vincoli tecnologici molto grandi. La nostra barca, che è la piccolina, la 11, ha delle forme senza nessuna superficie a doppia curvatura, perché permette di essere realizzata con lamiere calandrate. Quindi quando non puoi, diciamo, svincolare una nuova tecnologia dal design che devi avere. Quindi se la vedete è piccolina, può non piacere perché ha delle forme bislacche, però può essere realizzata facilmente in alluminio. Queste sono le nostre barche, hanno un loro mood ben definito, non sono piacevoli ma non aggressive, hanno questa prua di farfalla che la rende di difficile produzione, per esempio in alluminio, se dovessimo farla così. E l'idea è un po' questa, cioè una barca può consumare di meno o perché ha una carena ottimizzata per una resistenza minore. Se pensate alle barche di Coppa America, qua c'è il Moro di Venezia che mi commuove ogni volta che lo vedo, aveva una resistenza d'onda bassissima perché la sua carena è ottimizzata per avere una resistenza molto bassa. Oppure puoi consumare di meno con una resistenza minore perché sostanzialmente riduci la superficie bagnata e quindi la fai volare, la fai alzare. Noi però abbiamo voglia di un concetto di smart foiling, cioè molto meno tirato di una barca di Coppa America, come si vede che proprio vola, ma più vicina a quello che è un aliscafo e con un sistema di controllo molto più semplice. Quindi ha un foil fisso o comunque estensibile davanti che resta nella posizione che deve avere e due foil attivi dietro che permettono il bilanciamento del trim e permettono la variazione dell'assetto. La collaborazione con l'Università di Firenze, che per me è un grande piacere perché a Firenze ci sono nato, oltre a Ingegnere, venga pure avanti. Che così. Bene, hanno già capito che io sono ingegnere ma faccio il commerciale e te sei ingegnere vero. Benissimo. Il tecnico. Allora, Poi avete uno studio noi abbiamo assieme, fatto giusto? come FIECHIP delle simulazioni fluidodinamiche per vedere la resistenza della barca nelle varie assetto, sia di preplanata, sia di pre-foiling, sia di post-foiling, quindi assetto foiling, in modo tale da dare a Marco e al suo gruppo i dati di ingresso per fare un sizing di un sistema ibrido elettrico e idrogeno. Quindi mi soffermo solo un attimo sulla prossima slide. Vabbè, c'è un po' di schifezza che gira intorno alla barca. Allora, il concetto di smart foiling che a noi piace pensare di poter adottare sulle nostre barche, non c'è ancora una barca che foila FIECHIP, c'è solo uno studio.
Diciamo, quali sono i principi che regolano il concetto di smart foil in FIEKIP? È una velocità iniziale di sostentamento bassa, circa 10 nodi, perché se io dovessi far foilare la barca a una velocità molto alta dovrei installare a bordo una potenza molto grande, quindi paragonabile a quella di una configurazione tradizionale. Il concetto di avere un ibrido elettrico-idrogeno con una fuel cell idrogeno che permette di avere una power extender, cioè io quando ho bisogno di potenza vado a coppio due sistemi, quando foilo, quindi la resistenza mi si abbassa drasticamente, utilizzo solo una delle due propulsioni, cioè quella elettrica. Noi abbiamo anche l'esigenza di mantenere inalterato il print foot della barca, perché alcune delle barche vengono utilizzate come tender, quindi se io coi foil andassi molto all'esterno del print foot della barca poi diventerebbe inutilizzabile perché non accosterei alla barca madre o alla banchina. E poi vogliamo che il sistema sia semplice, cioè sono un ingegnere anche io e c'è un detto ingegneristico che dice che se c'è qualcosa che può essere montato a bordo, questo si potrà rompere, no? E quindi, per sua natura, l'ambiente marino è molto aggressivo e vogliamo che quindi il sistema sia non troppo complesso nella regolazione dell'assetto. E la velocità massima, se deve essere semplice, bisogna accettare il fatto che non sia troppo veloce, perché altrimenti vai su con la potenza, devi regolare l'incidenza dell'alettone davanti, cioè del foil davanti in maniera dinamica e quindi rendi molto più complesso il sistema. Lascio la parola a Marco, col quale c'è un rapporto di amicizia oltre che di lavoro. Ormai assolutamente. Sì, e gli faccio fare l'ingegnere vero. Allora, velocissimamente, parliamo spesso di transizione energetica e vediamo un attimo, quindi le possibilità principali possono essere l'elettrico, abbiamo visto prima, che ormai è consolidato come tecnologia, soprattutto la ricarica rapida, un qualcosa che si sta sempre più diffondendo, e l'idrogeno, l'innovazione, la vera innovazione. E guardiamo un attimo però in termini di fattibilità cosa succede, perché alla fine quello è importante, capire soprattutto in termini di ingombri, peso, autonomia, cosa comporta l'utilizzo di queste tecnologie. Se noi prendiamo ad esempio un benzina fuoribordo convenzionale e immaginiamo di avere un kilowatt erogato dal motore, quindi un kilowattora significa un kilowatt prodotto per un'ora, no? Quindi per erogare quel kilowattora io ho bisogno di 0,4 kg di serbatoio più benzina. Quindi è un qualcosa di molto facile da portare dietro, è un peso contenuto e un ingombro contenuto. Ovviamente ho delle emissioni, ho rumore e ho vibrazioni. Guardiamo l'elettrico. L'elettrico in termini di ingombri e pesi, soprattutto pesi, è un qualcosa che quando parliamo di piccoli tender o comunque sia piccoli scafi plananti è complesso, perché per erogare lo stesso kilowattora abbiamo bisogno di 8,2 kg di pacco batterie. In questo caso risolviamo il problema del rumore e delle vibrazioni, abbiamo dei transitori facili, però il vero problema è il peso, l'ingombro. La barca risulta poppata, soprattutto piccoli tender, quindi andiamo avanti, guardiamo l'idrogeno. L'idrogeno quindi è un sistema ancora più complesso, ancora da consolidare come tecnologia, e abbiamo un motore, una cella a combustibile e un tank, un contenitore di idrogeno ad alta pressione. In questo caso il peso è dato principalmente dalla cella a combustibile, che per il solito kilowattora erogato corrisponde a 4,6 kg, valori medi ovviamente, e 1,2 kg di bombola con idrogeno. Se compariamo le tre tecnologie e ipotizziamo ad esempio di fare un dimensionamento per un impianto, per una powertrain da 115 cavalli, quindi 85 kW, e immaginiamo di fare un sizing, quindi un sizing, io voglio garantire un'ora a massima velocità, questo è quello che succede. 35 kg per un serbatoio di benzina, con il contenuto della benzina, 690 kg per l'elettrico, 490 kg per l'idrogeno. Quindi quando noi vogliamo installare a bordo di piccole imbarcazioni plananti tecnologie di questo tipo, abbiamo questo problema, un problema di peso soprattutto.
Perché i foil? Perché Carlo prima ha parlato di foil? Perché il foil effettivamente è un qualcosa che può aiutare la diffusione di queste tecnologie all'interno delle piccole imbarcazioni. Se io ho progettato dei foil idonei, posso avere una forte riduzione di resistente, soprattutto a velocità medio-alte, e questo mi consente effettivamente di aumentare peso sulla mia barca. E quindi il foil può essere tranquillamente abbinato all'innovazione energetica, alla transizione energetica. E il nostro concetto, quello che stiamo studiando, si muove verso l'idrogeno, che noi riteniamo un po', diciamo, la tecnologia più futura, quindi vogliamo spingerci il più avanti possibile, affiancato da un elettrico, quindi come diceva Carlo prima un powertrain ibrido, parallelo, con una fuel cell più consistente e un pacco batterie di dimensione limitata. E questo si abbina molto al concetto dello smart foiling, perché? Perché alle basse velocità noi possiamo andare in full electric, alle velocità di crociera possiamo andare in idrogeno puro, fuel cell, per la velocità di picco possiamo puntare sul powertrain ibrido, quindi la propulsione combinata elettrico e idrogeno, e possiamo utilizzare la batteria anche per aiutare la fase di foiling. E questo è il nostro concept, quello che stiamo sviluppando. Queste sono simulazioni fatte negli ultimi mesi, e la nostra proposta è un motore elettrico da 80 cavalli con 50 kW di cella a combustibile, 5 kg di idrogeno a 700 bar, che è ancora un qualcosa di non realizzabile, però il prossimo futuro sarà quello, già quello c'è nell'automotive adesso, è un qualcosa che già esiste ed è già consolidato, quindi si tratta soltanto di portarlo anche in questo settore. 26 kWh di pacco batteria al litio, per un peso addizionale totale di circa 300 kg. Secondo i nostri primi studi riusciamo a raggiungere una velocità massima di circa 25 nodi con un'ora e 30 di autonomia. Carlo, lascio a te la conclusione. Sì, qui abbiamo una slide conclusiva con un takeaway message che sostanzialmente riassume quello che abbiamo detto prima, cioè l'idrogeno normalmente è una tecnologia che viene utilizzata o pensata per oggetti diversi da quella di una barca di 21 piedi. Sembrava una sfida particolarmente aggressiva quella di portarla su una barca di 21 piedi, invece abbiamo visto che si può fare e questo per noi è già un risultato. Lo smart foiling è un concetto che ci piace riportare perché nasconde anche una filosofia che sta dietro alla realizzazione e al concepimento di una barca fatta in un modo piuttosto che in un altro. L'alluminio, anche a me piace la vela e se si pensa a una lattina di Coca-Cola è una delle cose più facilmente riciclabili. La vela è uno sport che per sua natura è a emissione zero, quindi quando mi allontano dalla Coca-Cola e dalla lattina di Coca-Cola e da una barca a vela sto inquinando, quindi si tratta di cercare di starci vicino. E poi c'è un problema di fondo che è emerso anche negli interventi precedenti di migliorare l'utilizzo della barca, cioè a parità di tutto si può impattare di meno, o perché si sceglie una rotta che non va contromare o perché si mette 10 minuti in più e si va più piano, quindi lì è proprio un discorso di fondo, di educazione di ognuno di noi. Ecco. Grazie. Grazie a entrambi gli ingegneri. Si è parlato di uno studio, c'è qualche idea di quando si diventerà concreta questa idea? La domanda è 2 anni. 2 anni, va bene. Quindi non il prossimo anno, magari quello dopo, Sì. se siete ancora Potrebbe, con noi, potrebbe ci essere, presentate con grande piacere, speriamo di esserci. questa novità. Grazie mille. Grazie a FIA Equip per essere stati con noi. Chiamo sul palco adesso l'azienda pugliese AS Labruna, Massimo Labruna. Per chi ci segue non è una novità, ormai lo conoscete tutti per la E-Vision, quindi soprattutto fate tante cose ma motori elettrici. E adesso racconti un po' tu le vostre novità. Grazie. Sì, grazie Elena per la presentazione. Io ci tenevo a dire che l'azienda nasce nel 71 e proviene da un settore che è quello della propulsione classica diesel,
quindi inquinante seppur con diversi livelli di emissione che sono stati imposti negli anni. Poi nel 2021 abbiamo presentato proprio qui l'iVision, che è la nostra divisione che si occupa di mobilità sostenibile. Siamo partiti dalla nautica e adesso stiamo affrontando anche il settore dell'on-road e dell'off-road. Quello che noi facciamo è elettrificare qualsiasi tipo di imbarcazione, secondo due principi essenziali. Uno è quello della neutralità tecnologica e anche quello di guardare tutto il ciclo di vita del prodotto. Quindi partiamo dalla produzione fino alla dismissione. Non guardiamo solo le emissioni ridotte o emissioni zero durante l'utilizzo. Questo è un concetto molto importante perché, come è stato detto e se ne è parlato prima nella parte, diciamo nella sezione politica, nella parte politica noi possiamo navigare a emissioni zero, ma magari spostare il problema in Cina, dove vengono prodotte tutte le celle delle batterie al litio, perché adesso sono tutte prodotte in Cina. C'è stato il tentativo di creare una gigafactory in Europa, però è fallito, quindi questo è un messaggio importante da dare alla politica per il futuro, se vogliamo sostenere l'elettrificazione dei nostri mezzi e proprio la transizione ecologica. Quindi se bloccano la produzione lì, sì, noi adesso è un concetto anche ripetuto ieri in un altro convegno, stiamo passando da essere dipendenti dal Medio Oriente per il petrolio a essere totalmente dipendenti dalla Cina, che produce celle al litio e la maggior parte di tutta la componentistica elettronica che viene utilizzata nell'elettrificazione dei mezzi. Quindi guardando la transizione ecologica, noi la guardiamo con questi due must e partiamo, diciamo, dalla riduzione assoluta delle emissioni, passiamo da soluzioni che possono essere carbon neutral, quindi l'anidride carbonica che viene catturata viene poi ceduta durante l'utilizzo, oppure a semplici per gradi riduzione semplice delle emissioni. Noi abbiamo diverse soluzioni che partono dai fuoribordo elettrici, entrobordo elettrici, sistemi ibridi, sistemi con fuel cell a combustibile, motori che funzionano, motori endotermici, quindi a combustione interna, che funzionano parzialmente addizionati da idrogeno, o a combustibili carbon neutral tipo il dimetiletilene, che è un gas che viene prodotto tipo dagli scarti, tipo il syngas, e con tutte queste applicazioni, con tutte queste soluzioni noi abbiamo già realizzato delle imbarcazioni. Prima, se avete assistito alla presentazione del generale Caci, tutte le motovedette ibride sono state motorizzate da noi. Il Casino di Venezia fra poco realizzerà un taxi ibrido, quello sarà motorizzato da noi. Avevamo partecipato anche a una gara, una motovedetta della polizia locale è motorizzata da noi. È esposta una soluzione con fuel cell a idrogeno, quindi fuel cell a idrogeno, batterie e motore elettrico. L'anno scorso l'avevamo su un'imbarcazione, quest'anno abbiamo adottato la stessa soluzione su un'altra. Su questa imbarcazione con fuel cell a idrogeno ci sono delle bombole 700 bar. Potenzialmente il problema è infrastrutturale. In Italia non esiste nessuna stazione di ricarica, nemmeno qui a Marghera, che carica 700 bar. Questo significa che io non posso immagazzinare energia nelle mie bombole, quindi ho un'autonomia ridotta. Queste sono tutte soluzioni che funzionano e le abbiamo testate. Tra l'altro l'imbarcazione Futura, che l'anno scorso era equipaggiata con le fuel cell a idrogeno, ha partecipato alle regatta qui a Venezia e poi anche alla competizione a Monte Carlo per le barche elettriche, che è una competizione abbastanza dura perché è una gara di Monte Carlo, 20 miglia a Monte Carlo, poi una gara di endurance di 4 ore, quindi sono soluzioni che abbiamo testato, stanno navigando. Sicuramente tutte queste soluzioni, come lo dicevo anche ieri, hanno un problema, che è il costo. Il costo è elevatissimo. La transizione ecologica non ha vantaggi economici, cioè questo bisogna chiarirlo bene.
però magari chi è uno sportivo sa che il miglior allenamento è proprio quello che non si vuole fare. Quindi la transizione ecologica è una scelta. Noi come payoff abbiamo utilizzato Earth Safe Inspired, cioè la nostra è una visione, è quella anche che ha Assonautica Generale, ma in particolar modo Assonautica Venezia, perché ha portato qui il fiorfiore delle eccellenze tecnologiche sulle imbarcazioni elettriche. Ce ne sono davvero tante e ogni anno, a partire dall'edizione del 2021, si vedono tante novità, e come operatore del settore dico che per noi è molto stimolante, perché poi ogni anno bisogna trovare una soluzione migliore da presentare proprio al Salone di Venezia. E quindi volevo concludere diciamo, il mio intervento proprio partendo dal discorso che la transizione ecologica è una visione e non è economicamente vantaggiosa, ma dobbiamo andare in quella direzione, e questo noi ci crediamo proprio come azienda. A dicembre dello scorso anno siamo diventati anche società benefit, quindi oltre allo scopo di lucro, perché ogni azienda deve portare utili da poter investire anche in ricerca, ci siamo messi degli scopi sociali di tutela anche dell'ambiente. E volevo approfittare di questo perché noi abbiamo creato una foresta per rendere carbon neutral questo evento, e consegno a te, Elena, simbolicamente degli alberi che vorrei dare ai relatori e tenere in Assonautica per poter compensare il consumo di CO2 che abbiamo, insomma la CO2 che stiamo immettendo nell'ambiente consumando l'energia elettrica. Grazie. Grazie a te. Vedo che ci hanno preso gusto, perché l'altro anno avete partecipato con la prima barca, vero Presidente? Quest'anno è arrivato con una flotta di 5 imbarcazioni e quindi... Grazie a voi. Grazie ancora. Grazie mille, grazie anche per questo omaggio che poi consegnerò. E adesso invece entriamo a parlare di comunità energetiche, quindi chiamo qua sul palco Andrea Prato di Albatros. Benvenuto. Non so, vediamo se me l'hanno spento. Vista l'ora salto le prime 25 pagine. Andiamo subito alla 26. Andiamo al dunque. Che è ora di correre. No, sono andato troppo oltre. Eccolo. Allora, buongiorno a tutti. Albatros è una rete di professionisti e imprese, sì. È una rete di professionisti e imprese che ha come compito quello di risolvere un problema piuttosto importante in Italia, che è la burocrazia. Il nostro studio ha associato altri 24 studi in Italia. Oggi assistiamo oltre 500 pubbliche amministrazioni in Italia e stiamo realizzando un centinaio di comunità energetiche nei piccoli comuni. Recentemente abbiamo sottoscritto un accordo per attuare lo stesso modello sulle marine e sui porti degli approdi di Assonat. Quindi noi siamo fondamentalmente avvocati, ingegneri, geologi, esperti di finanza agevolata, esperti di attività in generale della pubblica amministrazione, ex segretari comunali, per cui il nostro compito è interfacciare sostanzialmente il mondo che ha raccontato le sue cose fino adesso con la pubblica amministrazione per accelerare i tempi di attuazione, che sono abbastanza complicati. Siamo particolarmente specializzati nel partenariato pubblico-privati, sia del vecchio che adesso dal 1° luglio del nuovo codice dei contratti, che darà un'ulteriore accelerata a un problema molto sentito nel nostro Paese. Ci stiamo occupando molto di comunità energetiche perché è un tema importante, se ne parla anche troppo, spesso senza adeguata preparazione, e soprattutto si è creata un'aspettativa molto forte nel Paese. Questa aspettativa nasce dal fatto che da fine di questo mese
sarà pubblicato il decreto attuativo del decreto legislativo 199/21 che ha dato vita alle comunità energetiche e che consentirà a chi realizza degli impianti sotto il megawatt, tranne che nei porti e nelle aree demaniali, perché fino a quel limite si ha la possibilità di acquisire un incentivo che vale un conto economico veramente importante sia per chi investe sia per le pubbliche amministrazioni che vengono coinvolte. Il problema è che questo incentivo dura 5 gigawatt, che sembrano tanti, però considerato il fatto che il Paese, a detta di Palazzo Chigi, nei prossimi 8 anni ha necessità di 70 gigawatt, la nostra percezione è che questa misura duri 1 anno e mezzo e poi, esauriti i 5 gigawatt di incentivi, decadrà questa opportunità. Non che non si guadagni facendo impianti di produzione di energie rinnovabili, si guadagna un sacco di soldi, sia per chi li realizza sia per chi li gestisce. Però acquisire questo incentivo è un po', come dire, rende più semplice quanto la parte sinistra del precedente dibattito ha giustamente evidenziato, che questa transizione non è facile e soprattutto non è facile nei territori maggiormente sviluppati, cioè fare una comunità energetica a Catanzaro o in tanti posti dove noi siamo presenti è oggettivamente facile e diamo a quei paesi un'opportunità straordinaria di essere utili al paese e di rimettersi al centro dell'agenda politica e economica italiana. A Venezia è quasi impossibile perché per fare una comunità energetica devi realizzare impianti eolici, fotovoltaici, biomasse o qualunque altre forme, per cui non è Venezia il luogo dove dobbiamo fare le comunità, dobbiamo essere in grado però di far arrivare a Venezia energia pulita. E questo lo possiamo fare attraverso un sistema che ci metterà un po', ma è una partita questa delle comunità energetiche che accelera un percorso che però difficilmente siamo in grado di frenare. Ma non mi pare che voi abbiate detto che va frenata, era chiaro il segnale, va gestita e va fatta con intelligenza perché una parte importante del nostro Paese da questa transizione può farsi male. Noi non siamo solo consulenti delle province di Catanzaro o delle province, come dico io, degli ultimi, ma noi seguiamo numerosi comuni in Valle Seriana, che è una valle importantissima, la provincia di Bergamo, dove in ogni comune che noi seguiamo c'è un fabbisogno energetico superiore alla media di una provincia del sud Italia. Ma lì, con quanto possiamo metterci entusiasmo nell'aiutarli, è una valle che non ha sole, non ha vento, ha un po' d'acqua e ne ha sempre di meno perché l'idroelettrico è un disastro negli ultimi anni, quindi far arrivare energia a quelle fabbriche sarà una cosa difficilissima in questa transizione e va gestita. Dall'altro lato però va detto che oggi hai la possibilità per rimettere in piedi quella parte del paese che dal 1860 di fatto non corre o non contribuisce oggi quella è la grande opportunità, per cui non è una partita che possiamo fare tutti, non è una partita che possiamo fare dappertutto, ma di sicuro questa cosa va presa in considerazione, perché se io sono la Marina di Portisco o del comune che Venezia è dura, però se mi trovo in una cabina primaria, in un areale di una cabina primaria, dove insieme all'area marina ho anche la possibilità di spostarmi un po' più verso l'interno, gli spazi per fare gli impianti li abbiamo. Perché io non credo, ma è stato anche detto, per cui lo voglio solo ripetere per evitare dubbi, non si è detto che dobbiamo fare i jet a idrogeno e le navi a combustibili che non si sa quali siano. Agenda 2030 non ha prescritto nulla, quindi non dobbiamo spaventarci di una cosa per la quale in questo momento non c'è un'alternativa tecnologica a apportare una modifica. Però una cosa va detta, e questa ce la impongono, entro il 2028 ci sarà già una prima stretta, nel 2030 la stretta sarà feroce. Quando queste imbarcazioni arrivano al porto devono spegnere, cioè il loro combustibile fossile che oggi utilizzano perché magari una nave crociera deve tenere in piedi una struttura di 3.000 abitanti che ci sono lì dentro tra turisti eccetera, ha necessità di energia. Oggi ha la possibilità di utilizzare anche la propria energia, domani quando approdi spegni e ti devi allacciare. Questa però dall'altro lato, soprattutto per chi come voi opera in questo settore, è una grandissima opportunità, perché voi sarete quelli che gli vendete l'energia. E con questi valori, da questa energia si guadagna un sacco di soldi. Quindi
per riassumere gli elementi chiave, gli incentivi della comunità energetica sono 119 euro a megawatt a nord Italia, 114 al centro Italia e 110 al sud. È una cosa abbastanza curiosa questa. È la prima volta della Repubblica Italiana in cui il sud ha meno incentivi del nord. Ma questo è dovuto al fatto che gli impianti fotovoltaici in generale, che sono quelli maggiormente utilizzati, hanno una produttività più alta e quindi l'incentivo può essere minore. Gli incentivi durano per 20 anni e sono fissi, quindi a prescindere dalle fluttuazioni del costo energetico, che non è detto che scenda ma è detto che salga, perché l'ho citato almeno 2 o 3 volte oggi. Il problema del carbone è un problema serio. Nel 2028 noi in Italia spendiamo 9 centrali a carbone, perché quelle vanno spente e ci sono regioni che ne hanno 2, come la mia, la Sardegna. In quel momento il costo energetico avrà un balzo in avanti importante, perché quella crisi che abbiamo vissuto era senza rischio che mancassero le fossili, perché oltre il record del carbone l'anno scorso c'è stato anche il record del petrolio, ma noi tra qualche anno lo useremo meno e quindi il fabbisogno energetico porterà le tariffe più in alto. Questo sistema è un costo energetico basso, perché il fotovoltaico e l'eolico in assoluto sono le fonti energetiche meno costose al mondo, ci permettono di lavorare su logiche che hanno un livello di sostenibilità anche economica, non solo ambientale, perché tenete conto che chi fa una comunità energetica può erogare per i prossimi 20 anni un kilowatt a 22 centesimi straguadagnando. E 22 centesimi è una soglia buona. Magari adesso è più o meno quello che costa in un momento come questo di neutralità, perché quando non c'è freddo non c'è caldo, in genere da marzo a giugno i costi energetici scendono. Ma quando spegniamo le fossili e ci troviamo in quella condizione, chi produce quel tipo di energia sa che a 22 centesimi l'ha prodotta, l'ha sfruttata e ci ha guadagnato dei bei soldi. E se la condivide, ovviamente il guadagno anche è superiore. Nelle comunità energetiche noi consigliamo ai comuni e ai sindaci in particolar modo di fare una ripartizione equa, che non è una passeggiata, perché purtroppo la normativa comunitaria è fatta bene, ma lascia molta discrezionalità alla singola comunità di ripartire i soldi come vuole. Quindi uno che realizza un'opera, se non ha la certezza del ritorno degli incentivi, potrebbe non fare l'investimento. La ripartizione che consigliamo è 6 centesimi al prosumer, quindi al socio che produce, quindi in questo caso la Marina D, che fa il suo megawatt, prende 6 centesimi di incentivo che si aggiungono al valore del PUN più spread che acquisisce dalla vendita dell'energia per averla condivisa, 4 al socio della comunità che compra l'energia. 4 sembra poco, però per dare un'idea, un operatore energetico che in questo momento vende l'energia a 24-26 centesimi a kilowatt, il suo spread sta tra 4 e 6 centesimi. Cioè questa cosa manda le comunità energetiche in un regime di dumping, perché chi compra l'energia dalla comunità energetica la compra a prezzo d'ingrosso, perché il valore del trader è più o meno pari a quello che è il rimborso che la comunità gli restituisce. Quindi di fatto chi compra l'energia in comunità energetica sta comprando il prezzo dell'energia a quanto costa a Enel e a tutti gli operatori economici, Repower, che ovviamente, oltre al fatto che sono anche produttori, quando la comprano pagano il PUN, poi devono pagare gli oneri di veicolazione e poi ci aggiungono un loro spread. È solo 2 centesimi per il funzionamento, perché fortunatamente l'Italia ha un sistema, una piattaforma digitale molto evoluta che permette di far sì che la comunità energetica oggi sia gestita in modo efficiente, in quanto il sistema elettrico italiano è un'eccellenza sotto questo aspetto, ha il sistema digitale più evoluto al mondo. No, volevo solo far vedere questo, quello dicevo prima. Oggi un prosumer che autoconsuma di fatto sta risparmiando mediamente 25 centesimi, che ovviamente la cifra è destinata, questa sì, a cambiare a seconda del costo energetico del momento, 4 centesimi, quello dicevamo prima. Il prosumer invece che vende la sua energia mediamente porta a casa 22 centesimi. E questa tariffa lui può non cambiarla per 20 anni, lui non ha più necessità. Quindi qual è l'altro valore aggiunto alla comunità energetica? Che con questa formulazione io so che io in una mia azienda che sta lì, che
che vende qualunque tipo di servizio all'interno della configurazione della CER, che sia un ristorante, che sia la capitaneria di porto, qualunque attore pubblico o privato sta nella comunità, sa che per 20 anni questo è il valore al quale lui può cedere l'energia, e chi gliela compra la paga questa cifra, per cui sicuramente è un valore economico che mette in sicurezza le aziende e gli enti locali, gli enti pubblici e le autorità locali che operano all'interno di un contesto di quel genere e che hanno necessità di avere la certezza dei loro costi, perché non si può da un anno all'altro triplicare o quintuplicare il costo dell'energia. Io le chiederei se siamo in conclusione, perché siamo molto in ritardo. Allora, chiudo qua. Aveva qualcosa di stringente che si può... No, volevo dire solo che la comunità si fa in 4 passaggi. Okay. Questa è una CEC, non è una REC. La differenza è sostanziale. Le REC sono quelle, le comunità energetiche con l'ente locale all'interno. Se sono tra privati, sono CEC, la definizione della RED 2 della direttiva europea, e hanno una grande opportunità. Si fanno in 1/3 del tempo, perché un ente pubblico che vuol fare una comunità energetica impiega 32 atti amministrativi, 32, per arrivare allo stesso punto in cui un privato arriva con 3 firme su 2 fogli tra chi compra e chi vende servizi all'interno della comunità. Quindi, dove è possibile, per chi può, sapendo che da fine luglio iniziano gli incentivi e ogni giorno ce n'è di meno a disposizione, l'invito che vi faccio è quello di correre. Grazie. Grazie, grazie mille, grazie per essere stato qui con noi, dottor Prato di Albatros. Adesso chiudiamo questa lunga sessione tecnica, siamo andati un po' oltre i tempi previsti, ma erano tutti interventi che andavano ascoltati e seguiti, e chiamo qui sul palco chi aiuta anche le aziende ad arrivare alla transizione energetica. Bisogna anche dare un aiuto attraverso i software, no? Quindi il presidente Fabio Legni della Poseidon Software, ti lascio... Allora, buongiorno, ci sono? Se mi dai anche, abbiamo anche le slide. Allora, innanzitutto ringrazio tutti voi che avete avuto il tempo e la possibilità di rimanere qui. I tempi di Elena che erano stati indicati giustamente erano un pochino più corti. Beh, innanzitutto cosa dire? Dire che non ci può essere una transizione ecologica senza una digitalizzazione delle imprese del comparto. La digitalizzazione delle imprese del comparto è un aspetto fondamentale per poter essere più sostenibili e competitivi. Da parte nostra abbiamo investito molto su questo, sia in ambito tecnologico, perché la nostra azienda è software partner team system per quanto riguarda appunto l'aspetto della parte di gestione, e sempre con l'obiettivo chiaramente di rendere le imprese più innovative e sostenibili. Qui in questa slide ho il piacere di ringraziare chiaramente per la possibilità appunto di essere presenti in questo evento, in questo salone nautico, il presidente Marino Masiero di Assonautica, Roberto Neglia che è qui di Confindustria Nautica. Ecco, come vedi Roberto è ben in evidenza il nostro stato di soci, e chiaramente il presidente Luciano Serra di Assonat, che non vedo in platea, però sarà... è stato qui fino a poco fa. Bene, noi che cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo in questa Italia che è stretta e lunga, come citava il presidente ieri Marino Masiero, 7.000 km di coste, le imprese nautiche sono innanzitutto piccole imprese, imprese che sono diversificate e che si occupano sostanzialmente di gestire al loro interno non solo la costruzione delle imbarcazioni, ma anche la gestione delle imbarcazioni, la gestione del posto barca. Molto spesso hanno negozi con cui vendono prodotti al pubblico. Ebbene, noi nella nostra esperienza, 10 anni ormai che ci rivolgiamo al comparto, abbiamo previsto quella che sostanzialmente è la rotta digitale, una rotta digitale che è formata sostanzialmente da 3 step fondamentali, che prevedono innanzitutto la digitalizzazione di tutte le aree basi dell'azienda, quindi partendo dalla parte di vendite, di fatturazione elettronica, la parte amministrativa, gli acquisti e chiaramente la parte logistica di magazzino. Quando gli operatori, interloquiamo con gli operatori, la prima cosa che ci chiedono: io devo gestire il posto barca, io devo gestire il cantiere, ma quel processo è una parte del processo dell'azienda e quindi non ci può essere una parte che è digitalizzata, che è
così resa ottimale senza che non sia parte di un processo completo. Quindi da parte nostra noi vediamo l'azienda nautica, le attività e i processi nautici li vediamo esattamente una parte di un processo più completo che prevede quindi la digitalizzazione di tutte le attività. Così facendo si arriva poi alla possibilità di andare a definire anche delle performance, dei processi che sono fino a ieri erano demandati più che altro alle grandi imprese, quindi tutta l'attività commerciale. Quante volte ci troviamo a dire ma quel cliente cosa ha detto, cosa abbiamo mandato, la mail. Ecco, queste attività possono essere gestite oggi tranquillamente con le nostre soluzioni, con il CRM, con la parte di Customer Relationship Management, analizzare le performance aziendali tramite una business intelligence, che chiaramente è un termine, come dicevo fino a poco fa, appannaggio di grandi aziende, ma adesso sono tutte situazioni che chiaramente sono alla portata di tutti. Quindi il nostro compito è quello proprio di dare una vista, una visione, un tragitto, un percorso che consenta a tutte le imprese del comparto di digitalizzarsi per poi andare chiaramente ad migliorare le proprie performance. Volendo, diciamo così, raffigurare questo all'interno di un percorso e un tachimetro, praticamente il massimo della velocità, chiaramente noi la intendiamo nel momento in cui tutte le attività sono state completamente rese digitali e quindi praticamente tramite l'ausilio di software e processi organizzativi, ottenendo di fatto un miglioramento delle performance nelle relazioni col cliente, nell'efficienza aziendale, e chiaramente tutto è dato dal fatto che le informazioni in precedenza che erano disponibili con difficoltà invece sono assolutamente condivise tra tutti gli operatori dell'azienda. Ecco, per concludere, perché il nostro intervento era previsto appunto fosse un intervento contenuto, abbiamo voluto elencare i tempi, perché un'altra cosa che ci chiedono gli operatori, ok, dice questo è bellissimo, ma quanti mesi e anni impieghiamo a realizzare un processo del genere? Ecco, qui abbiamo voluto inserire un Gantt, quindi un progetto molto basico, dove all'interno di circa 60 ore complessive di lavoro, quindi il nostro lavoro a fianco all'operatore, andiamo dal buongiorno, dal momento in cui noi ci presentiamo per la prima volta, fino a gestire tutta la parte amministrativa, acquisti, vendite, porto turistico, cantiere e charter. Quindi con 60 ore complessive riusciamo a digitalizzare tutti i processi dell'azienda. Questa è la mia conclusione, quindi ancora una volta voglio ringraziare il Presidente Marino Masiero, a cui a questo punto cedo il microfono per questa opportunità straordinaria che è il Salone Nautico di Venezia. Grazie Marino. Grazie Fabio Legni. Grazie a tutti voi che siete rimasti ad ascoltare la parte tecnica, è una parte, come dire, pratica, vera, cioè noi facciamo questo. Ho detto l'altro giorno che i sogni sono il motore del mondo. Bene, oggi abbiamo visto che il sogno è diventato progetto, il progetto è diventato confronto e il confronto dà origine poi all'impresa, la aiuta, la seconda, la indirizza e in una sorta di scambio di informazioni e come dire, di idee, di quello che sarà, di visione di quello che sarà il futuro. Grazie a tutti voi, io devo ringraziare ancora una volta, l'ho fatto fare prima alla nostra Nunzia De Girolamo, ho fatto ringraziare prima Elena Magro, ma voglio ringraziare qui Nicoletta Ecker, Gianni Darai, tutti i miei vicepresidenti, tutti i consiglieri di Asonautica Venezia, Tonino Placentino che ci segue da 5 anni, 6 anni oramai, il nostro responsabile delle relazioni istituzionali di Asonautica Venezia e la Camera di Commercio che senza la quale noi non potremmo stare qui oggi. Passo i saluti a Elena. Solo velocissimamente per dirvi che oggi alle 17 ci sono le premiazioni della regata e così si conclude questa manifestazione definitivamente per quanto riguarda quest'anno e vi diamo appuntamento al prossimo. Grazie a tutti.
Buongiorno a tutti, benvenuti al convegno odierno del Propeller Club Port of Venice, organizzato su un tema di attualità, che è la tecnologia informatica al servizio della nautica. Abbiamo pensato proprio di sviluppare questo tema perché sempre più la tecnologia è pervasiva, è presente nella nostra, pervasiva ma non nell'accezione negativa del termine, nel senso che non ci si può esulare dal non considerarla, ecco. Sarà trattato questo tema da vari punti di vista e per questo ci sono relatori qualificati, alcuni soci del Propeller, e ci vantiamo di avere professionalità qualificate nei vari ambiti del cluster marittimo, che oggi porteranno una loro testimonianza. Ci sarà anche l'Università di Trieste che porterà una propria testimonianza e diciamo che anche Atena Veneto, ma non solo Veneto, perché anche il professor Bucci, che è comunque docente di ingegneria navale all'Università di Trieste, è presidente di Atena Friuli Venezia Giulia e porta il suo nome e i suoi saluti, e c'è qui una rappresentante, la professoressa Bertagna, che porterà che proporrà un'analisi ovviamente tecnico-scientifica di questo tema. Io ringrazio e saluto e lo chiamo qui presente il capitano Boscolo, magari un applauso, del Collegio Capitani, presso cui il Propeller Club Port of Venice ha la propria sede, e magari solo una veloce e rapida indicazione o spiegazione di che cos'è il Propeller per chi magari non lo conosce. Il Propeller Club è presente sia a Venezia che anche negli altri porti italiani ed esteri e rappresenta raccoglie sia rappresentanti istituzionali che privati del cluster marittimo di riferimento, in questo caso Venezia. Propone temi culturali da trattare al fine proprio di creare delle ricadute positive sul luogo che rappresenta, quindi nell'ambito in questo caso di Venezia. Si cerca sempre di supportare e di essere vicini a tematiche di interesse e di sviluppo sia per l'economia locale che per la cittadinanza, perché necessariamente dal punto di vista culturale non si parla sempre solo di finanza o di business, quindi la sensibilità del Propeller Club è a 360 gradi. Lascio un attimo la parola ringraziandolo per la sempre cortese disponibilità nei confronti del Propeller, al comandante Boscolo. Grazie. Grazie a tutti. Il Collegio Capitani tutela e assiste i comandanti, gli ufficiali e i ragazzi, qui vedo una rappresentanza con la professoressa, che escono dal nautico e seguiamo nel loro percorso fino a che diventano ufficiali. Devo dire che la tecnologia è stata negli ultimi, in questo momento per fortuna no, ma negli ultimi anni la brutta bestia dei vecchi comandanti. Mi viene sempre in mente quella pubblicità dove regalano l'iPad al padre e lo usa come tagliere per poi dopo. Ecco, abbiamo avuto quella transizione, ma tornando alle cose più serie, abbiamo visto che l'introduzione dei sistemi elettronici non è andata di pari passo con la sicurezza della navigazione. Ci sono dati AIMO che fanno vedere chiaramente che nel primo periodo di introduzione dei sistemi non c'è stato, in proporzione all'aumento della tecnologia di bordo, una riduzione degli incidenti, anzi sono aumentati. La cartografia elettronica ha portato dei seri problemi, adesso con l'introduzione ci sono state anche navi militari, non italiane per fortuna, che hanno avuto grossi problemi, si sono trovate incagliate e abbiamo degli esempi. Perché la tecnologia richiede essenzialmente un passaggio diciamo, che va assistito con la formazione, va assistito con la preparazione del personale di bordo e dei formatori. Questa è la cosa importante che è stata un po' trascurata, non diciamo trascurata, non è stata seguita come doveva sia dalla legislazione italiana che secondo me anche dalla legislazione internazionale, perché ha introdotto dei sistemi e non ha introdotto dei percorsi corretti di formazione, perché ha introdotto i sistemi, i percorsi di formazioni, l'obbligo di fare, non so, il corso ARPA o il corso ECDIS sulla cartografia elettronica, però evidentemente non li ha introdotti nella maniera corretta. Cioè, abbiamo avuto quello zoccolo duro di quelli che usavano il palmare per tagliare il prezzemolo,
che è stato difficile. Adesso quello zoccolo non c'è, abbiamo i ragazzi che vengono su ed è più facile, che sono più avvezzi all'uso delle carte, per cui è importantissima questa gestione, ma e questo è importante il ruolo della scuola, dell'università, la formazione, la preparazione del personale e dei formatori. Io vi ringrazio, spero che poi nel prosieguo ci vengano anche date tantissime altre informazioni. Grazie ancora. Ecco, ringrazio anche l'Istituto Venier, come ha avuto il capitano Bosco modo di anticipare, perché è veramente presente anche oggi con dei ragazzi ed è sempre presente e partecipa alle nostre attività sia in presenza che anche molto spesso da remoto con delle classi, individuando addirittura il docente magari materia per materia più preparato su determinate tematiche a trasmettere il messaggio che vorremmo anche noi veicolare tramite la partecipazione delle nuove generazioni. Ringrazio in particolar modo l'autorità del comandante Manganiello, che è in rappresentanza dell'autorità della Capitaneria di Porto, con la quale abbiamo avuto anche con l'ammiraglio Pellizzari nel corso di tutto il suo mandato che sta giungendo a termine, sempre un ottimo rapporto e quindi è importantissimo anche per il propeller, associazioni come la nostra, avere un supporto fattivo e non solamente formale da parte delle autorità locali. E anche l'autorità di sistema portuale, abbiamo qui oggi in rappresentanza il direttore Revedin, che ringraziamo, accompagnato dall'ingegner Trevisan, ringrazierei con un applauso, e porterà poi una testimonianza anche di quanto su questo tema proprio anche l'autorità di sistema portuale si sta impegnando anche con collegamenti, con fondi comunitari, quindi saremo molto interessati a comprendere questi percorsi, come dicevo dall'inizio, focalizzati da vari punti di vista proprio. Spero sia collegato con noi per portare un saluto il Presidente nazionale Umberto Masucci, e chiedo alla regia di... Grazie Anna. Ecco, buongiorno, ben arrivato. Buongiorno. Ciao Umberto, grazie. E complimenti per l'ennesima riunione importante che hai organizzato, convegno che vede su una tematica così importante tanti relatori autorevoli, molti li conosco e li saluto tutti. Un saluto, consentimi, particolare al comandante Manganiello, che ha sempre collaborato con il propeller a livello nazionale per le Shipping Weeks e per tante altre, e come dire, troverai nel comandante Manganiello sicuramente una persona che collaborerà col propeller di Venezia. Ma grazie, dicevo, il propeller di Venezia, come gli altri 24 club, in tutto siamo 25, come ricordavi, danno l'autorevolezza al propeller nazionale. Una notizia per tutti: recentemente, un mese fa, siamo stati chiamati al tavolo del mare presso la Presidenza del Consiglio, organizzata dalla struttura di missione del CIPOM, quindi al Ministero del Mare, e erano tutte le altre solo associazioni datoriali. Noi non siamo un'associazione datoriale, io quindi ho detto ma forse noi non abbiamo titolo, e invece hanno voluto fortemente la nostra presenza al tavolo, proprio per il fatto che hanno correttamente interpretato che le idee che circolano nei club del propeller, nelle 25 sedi a livello nazionale e internazionale, possono essere utili per redigere quel piano del mare su cui si sta lavorando e che sarà pronto nella prossima estate. Ecco, questo per dare il senso dell'importanza che voi, tutti i club sul territorio, con l'azione che svolgete, poi date a noi, al nazionale, ma soprattutto agli stakeholder, alle istituzioni. Giusto due notizie da condividere con te e con i tuoi ospiti. Avremo a giugno, ci trasferiamo più a sud, a Catania, e so che parteciperai anche te ai Mid-Med Days, la quarta edizione fortemente voluta dal propeller di Palermo e di Catania, con al centro proprio i giorni del Mid-Med, al centro del Mediterraneo. E poi l'altra cosa molto importante, abbiamo proprio nei giorni scorsi definito le date della nostra prossima missione a Istanbul, il 20 e il 21 di novembre, d'accordo col propeller di Istanbul. Sarà, come per il passato, un'occasione per mettere a confronto il cluster marittimo, portuale, logistico italiano, con tutte le sue best practice, con quello turco e con le infrastrutture che in quel porto e in Turchia hanno fatto. Ecco,
io credo che sarà molto importante anche per la tradizione, per i rapporti storici che Venezia ha sempre avuto con la Turchia e con Istanbul, una forte presenza del propeller veneziano. Ricordo che le missioni del propeller sono aperte a tutto il cluster, agli stakeholder, abbiamo presidenti di porto, abbiamo segretari generali, ministeriali e quant'altro, non soltanto soci del propeller. Ecco, torniamo dopo 2 anni, gli ultimi 4 anni, a parte l'anno della pandemia, il 2020, li abbiamo attraversati tra Estremo Oriente, Singapore nel 2018, Medio Oriente, Dubai nel 2021 e poi 2019 eravamo a Rotterdam in Nord Europa e Anversa e poi l'anno scorso a Amburgo. Torniamo in Mediterraneo. Il Mediterraneo è tanto importante, lo è anche per il settore di cui parlate oggi e quindi mi auguro veramente che a Istanbul avremo una bella delegazione veneziana. Buon lavoro, seguirò un po' il lavoro di oggi vostro con piacere e poi mi distaccherò, quindi vi saluto ora direttamente. Saluti a tutti. Grazie Presidente. Abbiamo anche oggi una docente, proprio abbiamo Legal Counsel PhD Candidate in Law, non solamente in Italia ma all'estero, e quindi su questo tema, che è la dottoressa Camilla Della Giustina, che ho fortemente voluto perché su questo tema ha scritto anche dei libri con approfondimenti molto puntuali, quindi è importante a volte anche riflettere, non solamente magari parlare per sentito dire o per quello che si legge, bisognerebbe avere il tempo anche per approfondire e magari da lì possono nascere degli spunti per assistere anche le aziende a sviluppare nella maniera adeguata le loro idee. Ma iniziamo, dopo i doverosi saluti e ringraziamenti, con 2 punte di diamante che sono il dottor Tositti e il dottor Roberto Perocchio, che sono Acquera Yachting e Assomarinas rispettivamente, che ringraziamo proprio per il contributo a questo convegno, perché il tema, non voglio dire che è stato, diciamo, questo convegno è nato attorno ad una proposta e quindi che abbiamo voluto valorizzare con il nostro convegno, perché sicuramente è importante partire anche da una progettualità che poi viene calata nella realtà proprio operativa. Quindi da qui poi siamo partiti, questo è un nostro anche desiderio, per cercare proprio di, cioè anche è stato un nostro desiderio che abbiamo realizzato, per cercare di far comprendere come un percorso di un imprenditore può essere, diciamo, di stimolo anche agli altri, nel senso che comunque c'è stata, adesso avremo modo di comprenderlo, una reinterpretazione in una chiave anche moderna, tecnologica, ma al passo con i tempi per rendere dei servizi che tutti noi poi magari si spera potremmo in un futuro fruirne. Ecco. Prego, lascio la parola. Bene, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito all'Avvocato Carnielli. Il nostro gruppo si occupa di varie cose, tra le quali però l'attività di servizi alla nautica, intendendo in questo il settore dei mega yacht, cioè barche che vanno dai 30 metri in su, per i quali la nostra attività comprende tutta una serie di servizi che vanno dalla prenotazione del posto barca all'assistenza all'equipaggio e anche agli ospiti. Negli anni, io mi occupo di questa cosa da circa 20 anni, negli anni abbiamo saputo, diciamo, costruire un'attività internazionale, oggi abbiamo 22 uffici nel Mediterraneo in 11 paesi e ovviamente siamo sempre stati, un po' per indole, un po' per necessità, un po' anche per distinguerci dai nostri concorrenti, alla ricerca di qualcosa di nuovo, innovativo. Ovviamente con l'inserimento delle nuove generazioni nel gruppo abbiamo cercato di guardare le cose da un altro angolo e quindi ci siamo immaginati questa parziale trasformazione dell'attività da totalmente human intensive più la parte digitale. E da di qua abbiamo iniziato questo percorso che è iniziato nel 2021, quindi in epoca fondamentalmente Covid, e abbiamo cercato di capire un po' sulla base della nostra esperienza che cosa sarebbe potuto essere utile per questa tipologia di clientela. Quindi abbiamo commissionato una sorta di mock-up, una versione non funzionante di una piattaforma digitale che poi abbiamo fatto vedere a un centinaio tra comandanti, management company, charter broker del nostro settore, per cercare di trarre anche degli spunti e di capire se le nostre idee o le nostre aspettative potessero in qualche modo collimare con quelle della nostra clientela.
Abbiamo avuto un riscontro molto molto positivo e quindi abbiamo iniziato a costruire la nostra piattaforma digitale che si chiama QueraPro, fra poco vedrete un brevissimo video. E ovviamente nel 2022 abbiamo ricevuto il primo prototipo, una versione funzionante, l'abbiamo ricevuta nel mese di luglio, non potevamo riempirla di tanti contenuti, visto ovviamente che la stagione era già in corso, quindi abbiamo praticamente inserito in questo sistema soltanto 11 porti nel Mediterraneo, un porto fondamentalmente per ogni paese dove siamo presenti direttamente, e l'abbiamo data a livello gratuito in uso ai nostri clienti, a una quarantina di comandanti. Anche questo è stato un altro periodo in cui abbiamo ricevuto tantissimi input e quindi a ottobre del 2022 abbiamo commissionato la versione finale. Nel frattempo abbiamo costituito una startup innovativa digitale che è la proprietaria della piattaforma e circa 15 giorni fa abbiamo lanciato il sistema nel Mediterraneo. Ovviamente abbiamo avuto un team piuttosto importante, l'abbiamo tuttora, che si occupa esclusivamente di questo, perché ovviamente poi vi spiegherò un po' più nel dettaglio la piattaforma una volta che avrete avuto modo di vedere queste brevi immagini, ma di fatto copre 140 porti in questo momento e quindi ovviamente c'è stato un tantissimo lavoro di reperimento di informazioni, di dati, di normative, di regolamentazioni, nonché ovviamente anche di informazioni nei vari paesi, nei vari porti, nei cosiddetti hotspot, dove vanno queste barche molto importanti. Fate conto che soltanto a livello di immagini sono state caricate 18.000 immagini, tutte di qualità più o meno analoga, cioè alta, legate ovviamente anche alla tipologia della clientela. Ovviamente questo è qualcosa di cui noi siamo sicuramente orgogliosi, pensiamo che sia un percorso, l'inizio di un percorso, perché quello che stiamo imparando nel frattempo la stiamo continuando a far vedere a clienti piuttosto che altri stakeholders della nostra industria, ricevendo in generale commenti molto positivi ma anche molti suggerimenti che noi dobbiamo in qualche modo cercare di far accomodare con un certo tipo di tempistica e di priorità, perché non è che si può fare tutto in un giorno. Però diciamo che la direzione che abbiamo intrapreso ci viene confermato quotidianamente che è quella giusta. Ovviamente la piattaforma digitale, come detto prima, è qualcosa molto diverso da un sito web dove uno può recuperare le informazioni. La piattaforma digitale è qualcosa di vivo, che va continuamente alimentata, che va continuamente ammodernata, le cui funzionalità vengono continuamente anche qua incrementate in numero e in quantità e in ovviamente specializzazione. Per cui è un percorso piuttosto importante l'investimento che sta alla base, anche solo per arrivare alla versione che avrete modo di vedere. Però noi crediamo assolutamente che questo sia il futuro. Non un futuro che farà meno del fattore umano, perché nel nostro campo, nello specifico, l'ultimo miglio è sempre comunque garantito dalle persone. I nostri clienti vogliono parlare con qualcuno, non vogliono parlare con un risponditore automatico, quindi lungi da noi l'idea di creare un sistema autosufficiente e non dimentichiamoci che poi tutte le informazioni, tutti i dati presenti sono comunque verificati internamente a livello centrale e poi quindi inseriti nel sistema. Però pensiamo altrettanto che rendere disponibili tutta questa serie di dati a una clientela internazionale che gira per il Mediterraneo, e ovviamente il Mediterraneo è una tappa del nostro percorso, perché anche qua una delle cose che abbiamo imparato e stiamo imparando è che nel momento che si entra nel mondo digitale non si può limitare a un'area, a un porto, l'applicazione deve diventare globale, altrimenti perde il valore. Perde il valore da un lato se non è continuamente migliorata e aggiornata, quindi se i dati non sono gli ultimi disponibili, perde anche valore se è molto limitata. Da un lato questo potrebbe portare anche a una selezione dei potenziali concorrenti. Attualmente oggi non esistono piattaforme così, noi ovviamente abbiamo studiato il mercato per più di 2 anni per capire se dovevamo anche imparare da qualcun altro, stiamo imparando sulla nostra pelle anche le cose, però diciamo che ovviamente noi pensiamo e prevediamo nel futuro ci sarà qualche altro player che giustamente si avvicinerà a questo mondo. Il mercato è aperto, quindi lungi da noi anche qua limitare eventuali iniziative. Però diciamo è un'opera piuttosto ardua, ce ne rendiamo conto ogni giorno. Oggi abbiamo 10 persone totalmente dedicate a questo, quindi è un lavoro quotidiano praticamente. E siamo solo all'inizio. Quindi ovviamente abbiamo certamente una clientela piuttosto importante, qui la stiamo facendo utilizzare, ma stiamo anche ricevendo, come dicevo prima, numerose informazioni, numerosi suggerimenti, ma io la vorrei così, ma io vorrei questa cosa, io vorrei una piattaforma
soltanto per gli ospiti, no solo per i comandanti e così via, per solo elencarne alcune. Quindi stiamo arricchendo, diciamo, la nostra agenda di cose da fare ogni giorno in più. Ovviamente dobbiamo dare una priorità, perché tutto non si può fare, e soprattutto adesso arriva la nostra stagione estiva, che è quella dove ovviamente queste barche andranno a girare. Però stiamo già progettando altre cose che verranno aggiunte molto a breve. Quello che volevo aggiungere è che sicuramente la piattaforma ha due aspetti. Un aspetto, diciamo, di software, quindi ha ovviamente degli algoritmi che consentono di fare alcune funzionalità. Ovviamente qua c'è il comandante della Capitaneria di Porto. Abbiamo digitalizzato le formalità nel mondo dello yachting per quanto riguarda la produzione di documentazione per le autorità, fra cui anche l'autorità marittima, perché una delle complessità di queste barche che girano nel Mediterraneo è che ogni porto devono riempire documenti, formalità in modo diverso, alla fine il contenuto più o meno è lo stesso, però i formati sono diversi, quindi lo fanno in modo tradizionale, ricevono le carte da parte dei vari corrispondenti, agenti, le riempiono manualmente, le scannerizzano, le rimangono agli agenti che poi le presentano alle autorità. Noi abbiamo creato un'interfaccia per ogni tipologia di documento attraverso il quale la barca è in grado di lavorare sempre nello stesso modo, ma l'output è fondamentalmente legato alla geolocation della barca, quindi se la barca è in Croazia il documento uscirà in croato e in inglese del tipo che le autorità croate accettano, se viene a Venezia altrettanto, e questo vale per circa 150 differenti forms che abbiamo esaminato. Oltre a questo abbiamo creato il primo Port Cost Calculator, una delle cose più difficili del nostro mondo, il mondo della nautica, ma soprattutto il mondo del mega yacht, è un po' questa parte dell'opacità dei dati, dell'informazione, della trasparenza. Ecco, noi abbiamo creato anche qua attraverso degli algoritmi la capacità per il comandante o chi è autorizzato a calcolare in modo pressoché esatto al 100%, ma se non al 100, al 95%, quali saranno i costi che la barca andrà a sostenere in uno specifico porto. E anche questo è una cosa che è disponibile ovviamente per gli utenti della barca in questi 140 porti, tenendo presente le dimensioni della barca, i pescaggi, lunghezze e larghezze, quindi se in un marina ci può stare oppure no, oppure se sta in rada, quali sono eventuali costi corrispondenti. E poi c'è la parte invece importante del database. Il database è un database diviso in due parti, una parte operativa, dove ovviamente sono inserite tutte le normative in tutti i paesi del Mediterraneo relative a questa tipologia di imbarcazioni, che siano essi gli accessi piuttosto che non le regole e regolamentazione in ogni porto, come a Venezia per esempio, e dall'altra parte invece la parte, diciamo, più leisure, che è quella che riguarda tutto quello che si può fare e tutto quello che si trova nelle varie differenti location, targetizzate ovviamente alla tipologia di cliente. Quindi è stato un lavoro veramente importante di selezione e di verifica. Abbiamo creato anche un sistema di instant messaging, cioè la possibilità per la barca di dialogare direttamente con i nostri uffici come una sorta di WhatsApp che si usa tanto, ma soltanto averlo a livello centrale di sistema e non averlo soltanto nei cellulari. E poi ovviamente la parte leisure, per quello che ci riguarda, è anche un fortissimo strumento di promozione dei territori, è quello che stiamo cercando di spiegare e spiegheremo alle differenti autorità nei vari paesi. E per cui è una cosa, diciamo, un'opera sicuramente importante all'inizio del suo percorso, quindi ci aspettiamo ulteriori e anzi saranno dovuti sicuramente ulteriori miglioramenti, migliori funzionalità, ma questa è la strada che noi abbiamo deciso di percorrere e che sentiamo sia fondamentale unitamente al supporto delle persone, perché ovviamente poi la barca quando arriva in un porto ha bisogno di persone fisiche che attendano e che facciano i servizi. Il sistema aiuta ad avere le informazioni, ma anche forse nel caso della nostra tipologia di mercato a ispirare i nostri clienti. Una città come Venezia, che ovviamente è conosciuta intorno al mondo, però ci sono tantissime cose particolari per questi clienti dei quali non sono mai a conoscenza. Il nostro strumento aiuta anche a renderle visibili e disponibili a livello informativo in qualsiasi parte del mondo loro si possono trovare, semplicemente avendo una connessione a internet. Quindi è un sistema piuttosto ampio e complesso e che ha richiesto e richiede comunque totalmente un'ulteriore, un continuo attenzione e sviluppo. Però questo, diciamo, è la nostra interpretazione del settore.
Sono appena tornato appunto ieri dal Middle East, dove abbiamo presentato questo progetto, perché il nostro prossimo passo è l'apertura di uffici nel Medio Oriente. Devo dire la verità che abbiamo ricevuto anche là un'accoglienza molto importante, perché anche quell'area geografica, che ancora non è particolarmente popolata di mega yacht, ancorché ha molte strutture, hanno numerosi problemi anche di promozione e anche dal punto di vista delle formalità sono abbastanza complessi. Noi a volte ci lamentiamo delle nostre, ma loro sono molto più complessi di noi. Quindi diciamo, è un progetto globale che parte da Venezia, da un gruppo veneziano come siamo noi, quindi siamo un po' orgogliosi di questa cosa, e ovviamente stiamo cercando di promuoverla a tutti i livelli, ma ci rendiamo conto che c'è molto interesse, e quindi questo ci aiuta anche a tenere duro certe volte quando diciamo che la montagna incombe. Io quello che vorrei fare è, se fosse possibile, vedere brevemente questo video. Aquera. Eccola qua. Ecco, impressionante nel senso che ci ha fatto fare un balzo proprio nel futuro presente, diciamo. È quello che volevamo e che vorremmo analizzare oggi, perché la tecnologia implementata in attività quotidiane è la grande sfida, anzi riuscire anche a trovare ad essere ispirati per riuscire a trovare nuovi filoni, nuovi canali è la grande challenge di oggi. Quindi abbiamo veramente l'opportunità di avere un imprenditore che su questa strada si è spinto nella giusta direzione, e quindi gli facciamo i nostri migliori auguri, insomma, di successo. Adesso abbiamo il piacere di avere con noi, come dicevo all'inizio, un'altra punta di diamante, nel senso sempre dello yachting. Abbiamo Asomarinas, dottor Roberto Perocchio, che è anche socio Propeller, e un applauso che riuscirà a darci proprio quella visione d'insieme del settore. Passo a lui la parola ringraziandolo. Grazie a voi. Passiamo quindi alle slide di Asomarinas, passiamo a quella successiva, dovrebbe esserci anche il telecomando, grazie, vediamo un pochino in che direzione va, eccoci qui. Bene, sì. Allora, è chiaro che tutti i porti turistici hanno cominciato a informatizzarsi ancora 30 anni fa, naturalmente per quella che era la gestione diretta del cliente, la sua contabilizzazione e via dicendo. Ma negli ultimi anni ovviamente l'evoluzione si è accelerata soprattutto dal punto di vista della evitare al cliente la ripetizione dell'accesso diretto agli uffici del porto turistico. Perché ovviamente l'incubo di ogni diportista ad agosto è dover fare la fila all'ufficio, attraversare tutto il porto, rischiare di essere trattato male perché si è dimenticato il documento da portare e via dicendo. Quindi, come vedete dalle slide alle mie spalle, diciamo, le
sezioni dell'attività digitale dei Marina possono essere divise in due settori. La sezione delle app o delle applicazioni per smartphone rivolte al booking online, quindi prima di arrivare al porto che cosa fare, per il quale si è creata una pletora di società specializzate, da Marina Now a Doc Booking a Navili e via dicendo, cioè a livello globale adesso c'è una grande offerta di sistemi digitali per prenotare il posto barca nel porto di transito, cioè nel corso della crociera, e naturalmente avere anche una risposta immediata sulla disponibilità del posto, sul livello di prezzo, potendo con gli strumenti di pagamento digitale di cui oggi si dispone prepagare il posto barca per avere l'assoluta certezza di poterne disporre. L'altro lato invece è l'interfaccia porto, laddove il cliente stanziale, residenziale del porto turistico che ha il suo contratto annuale vuole dialogare col sistema informatico del porto e quindi, come dire, potersi anche aggiornare su quelle che sono le funzionalità. Quindi se controlliamo il punto di vista dell'arrivo al porto, anche in questo caso si è creato un passo ulteriore che è la firma digitale delle accettazioni delle condizioni del porto laddove sono richieste. Questo è stato un passaggio complesso che si è ottenuto di recente, dando valore legale alla firma digitale che online il cliente in corso di arrivo può arrivare. Poi soprattutto il grande vantaggio della, come dire, accettazione ancora prima di arrivare è il fatto che i documenti in questi sistemi che menzionavo, Navili piuttosto che Doc Booking e via dicendo, del cliente sono già stati archiviati e quindi quelli che sono i documenti dell'imbarcazione vengono trasmessi ancora prima che il cliente arrivi. Di conseguenza l'accettazione nell'ambito del porto turistico, stiamo parlando naturalmente di porti turistici di maggiori dimensioni che possono permettersi di dialogare con questi sistemi, viene assolta tutta digitalmente. L'altro fronte di cui parlavamo, cambiando slide, scusate, è quello appunto della sosta in porto del cliente di transito o del cliente stanziale. Negli ultimi anni siamo riusciti a digitalizzare anche come dire, le colonnine di erogazione della corrente, per cui sempre con il telefonino, questa è sostanzialmente la grande rivoluzione, dallo smartphone, anche il cliente che si è accreditato al porto ha la possibilità di verificare l'attivazione della propria colonnina elettrica o del proprio erogatore d'acqua, verificarne le quantità di consumo, diciamo, staccare la funzione di erogazione nel momento in cui questa non serve, consentendo anche notevole risparmio energetico, perché i porti turistici che si sono organizzati col sistema digitale di controllo anche delle singole funzioni di erogazione hanno ottenuto risparmi fino al 50%. Come dire, l'utente è più cooperativo, verifica direttamente, si rende conto dei costi e quindi risparmia. Poi, come dicevo, anche la consultazione della posizione economica del cliente dal punto di vista dei lavori e gli stessi ordini di lavori al porto, pensate al fatto di essere cliente stanziale o anche in transito di un porto turistico in cui avete l'interfaccia digitale, oggi è possibile chiedere un alaggio della propria barca per controlli urgenti della carena dal proprio posto barca o dalla propria imbarcazione, mettendosi in contatto col software del porto e ottenendo la conferma di prenotazione dell'alaggio e poi l'automatico addebito nel conto generale del cliente. D'altro canto un fattore molto prezioso è anche quello degli accessi veicolari. Voi sapete bene, per una questione di privacy, di security e di safety, come dire, ogni porto turistico tende a filtrare quello che è l'accesso veicolare dei clienti o degli esterni. Il cliente ovviamente che ha l'app specifica del porto utilizzerà l'app del suo smartphone anche per l'apertura dei varchi del porto turistico
turistico o per come dire, avere anche un censimento dei passaggi delle vetture afferenti alla propria imbarcazione e al proprio posto barca. Poi ovviamente le stesse funzioni vengono assolte, scusate un attimo, vediamo un po' se ci sono. Sì. Ah no, scusate. Ecco, quindi dicevamo, quindi la posizione del cliente è verificata da tutti i punti di vista, con questo accumulo di dati e di informazioni progressivo, sempre attraverso l'app del proprio telefonino. Al momento della partenza il cliente ha già la sua posizione complessiva riassunta dall'applicazione informatica per quanto riguarda i costi che deve sostenere, e con la firma digitale certificata dal sistema riuscirà quindi a effettuare il pagamento e a lasciare il marina in tempi rapidissimi. Tutto questo, torniamo a dire, rappresenta nell'ambito di quelli che sono oggi i 3 principali sistemi gestionali per porti turistici in Italia, perché non possiamo far nomi come associazione, noi rappresentiamo 92 porti turistici di tutta Italia, abbiamo una funzione politica e neutrale, quindi non possiamo promuovere un sistema piuttosto che l'altro, mentre l'amico Tositti giustamente promuove il suo sistema di booking online pensato specificamente per il mondo dei maxi yacht. Ma torno a dire, questi 3 sistemi dominanti nell'ambiente italiano per quanto riguarda i software gestionali dei porti e il ricevimento delle funzioni di booking online sono ormai talmente avanzati che i porti turistici di nuova generazione possono essere veramente gestiti da pochissime persone. L'altro tema ovviamente è quello comunque della vigilanza e del rapporto del cliente, che però diventa più un rapporto di controllo fisico della struttura per il regolare funzionamento del tutto e attività di conciergerie per quelle attività insomma, di piccola cortesia che restano sempre necessarie nell'ambito di una funzione turistico-ricettiva come quella dei marina resort, perché oggi come oggi il 90% dei nostri porti turistici sono anche legalmente qualificati come marina resort e sono a tutti gli effetti delle imprese turistico-ricettive. Grazie. Ecco, grazie. Quindi anche dall'ultima parte dell'intervento possiamo capire che il fattore umano resta sempre molto gradito, ecco, comunque diciamo in questo tipo di settore, nel senso che la formazione sia dal punto di vista informatico-tecnologico, e qui abbiamo i ragazzi, ma anche una formazione umana adeguata ci vuole in questo settore, perché comunque è un settore di nicchia di un certo livello che esige anche persone formate e anche educate a dare un servizio di livello. Quindi il messaggio io lo lancio anche alle scuole, perché è importante essere persone diciamo updated dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista umano, relazionale. Quindi mi permetto di segnalare da questa ultima parte dell'intervento l'importanza anche di questo tipo di attenzione. Abbiamo qui con noi l'ingegnere Nicola Trevisan, Attena Veneto, che ci porterà una sua testimonianza dal punto di vista proprio professionale su questo tema. Lascio a lui la parola passando però il microfono. Sì. Attenzione, grazie. Mi sentite? Bene, ecco, io mi presento brevemente. Io sono Nicola Trevisan, sono membro dell'Attena Veneto e tra l'altro a proposito vi ringrazio per averci invitato qui, e lavoro presso STS Ship Technical Service, uno studio che si occupa di progettazione funzionale di dettaglio di impianti. La mia presentazione verte sul ruolo della tecnologia informatica nella progettazione e nella costruzione e ha il titolo "Dall'arsenale cantiere moderno, l'evoluzione della progettazione navale". Ho scelto di fare un richiamo al luogo in cui ci troviamo perché nella storia di questa città ha avuto un'importanza fondamentale come traino della tecnologia di costruzione navale, che si riflette non solo nelle costruzioni militari che erano realizzate all'interno dell'arsenale, ma anche nelle costruzioni minori, nelle imbarcazioni tradizionali e quindi la parte nautica. I cantieri antichi
come gli squeri, che erano dei cantieri minori presenti in varie zone della città della Laguna, costruivano le imbarcazioni con un approccio empirico basato sulla costruzione diretta, come si può vedere nell'immagine. L'immagine a sinistra, la costruzione di una gondola era basata su delle forme in legno fisse su cui si costruiva l'imbarcazione. Vi era perciò un'assenza di progettazione e aveva un ruolo chiave l'esperienza del costruttore. L'evoluzione della progettazione era molto lenta per forza di cose e si basava su un processo per prove ed errori. All'aumentare della complessità delle unità si è reso necessaria una progettazione preliminare a supporto dell'esperienza. In particolare questa progettazione si basava sul disegno che garantiva minori tempi e costi di sviluppo rispetto al metodo utilizzato in precedenza. I disegni delle unità venivano realizzati in stanze molto ampie che permettevano di disegnare in scala 1 a 1 le unità e queste erano nominate sala a tracciare, come quella visibile nell'immagine, in cui molte persone lavoravano contemporaneamente per realizzare i disegni che poi venivano utilizzati per la costruzione delle unità. E qui, rispetto alle costruzioni più artigianali utilizzate in precedenza, si fa un passo in avanti verso una produzione più industriale. Con l'arrivo degli strumenti informatici, verso gli ultimi decenni del secolo scorso, si passa dal disegno attraverso matita, fogli di carta flessibili e piombi come quelli visibili nella figura a sinistra, ai software di progettazione che permettono sia il disegno che di effettuare dei calcoli preliminari. Grazie alle crescenti potenze di calcolo dei computer si è avuta la possibilità di ridurre i tempi di progettazione e avere un risultato più accurato. In questo modo è possibile gestire prodotti più complessi. Le fasi della progettazione sono Basic, Functional e Detail. Queste fasi non sono nette, ma sono mi sa che non c'è segnale. Queste fasi della progettazione sfumano l'una nell'altra e c'è un continuo scambio di informazioni, quindi non sono definite in maniera così netta. La prima fase, il Basic, serve a delineare le caratteristiche principali dell'unità. La fase successiva, la fase funzionale, serve a determinare i vari componenti da inserire a bordo e i loro dimensionamenti, per poi, nell'ultima fase di dettaglio, determinare la forma, le dimensioni dei vari pezzi e determinare come effettivamente vengono assemblati e costruiti una volta in cantiere. Avrei bisogno di... Si vede qualcosa? No. Si riesce a recuperare le immagini? Perché le immagini aiuterebbero molto. Eccoci. Partendo dalla progettazione di base, vi porto l'esempio della progettazione idrodinamica e strutturale. In epoca, diciamo, analogica, quindi prima dell'avvento dei software dedicati, si eseguivano tutti i test mediante dei modelli e delle costruzioni per cui si riuscivano a risalire le caratteristiche che potevano validare i calcoli. Ora questi tipi di test sono rimasti in uso, ma non rappresentano più la parte principale della progettazione, che per motivi economici e di praticità inizia con dei calcoli numerici, che poi possono essere validati con i modelli reali. Il passo successivo della progettazione è la progettazione funzionale. Qui
Qui nello specifico vi illustrerò la parte impiantistica, che è quella di cui ci occupiamo anche come studio. Qui abbiamo l'esempio di una piccola unità da lago, in particolare dell'esempio dello scarico gas. La progettazione funzionale serve a determinare i dimensionamenti e individuare quali sono i vari componenti che formano un impianto. L'output sono dei disegni bidimensionali che poi verranno trasferiti alla fase successiva per poter dare le informazioni e capire che pezzi effettivamente fare costruire in officina e fare montare in cantiere. Qui in questo disegno si può notare il motore principale, da cui esce un tubo con il dimensionamento indicato, che scarica i gas in un sistema di trattamento per l'abbattimento degli ossidi di azoto e una successiva linea che scarica fuori bordo. Lo stesso impianto è visibile qui in tridimensionale nella fase di progettazione di dettaglio, che sviluppa ulteriormente la progettazione funzionale orientandola alla produzione. La progettazione di dettaglio non crea più delle rappresentazioni bidimensionali ma tridimensionali, da cui si ricavano costruttivi e piani di montaggio che vi illustrerò in seguito. In queste immagini sono rappresentati impianti analoghi però a bordo di un altro tipo di imbarcazione, un altro tipo di yacht con dimensioni anche superiori, che ha anche un riscontro con l'immagine in basso a destra, che è la sala macchine dell'imbarcazione una volta costruita. Questi sistemi tridimensionali vengono utilizzati per estrarre dei piani costruttivi che rappresentano dei pezzi quotati che devono essere costruiti tagliando e saldando i materiali in cantiere. Una volta costruiti i vari pezzi vengono assemblati seguendo i piani di montaggio, che sono delle vere e proprie istruzioni consistenti in proiezioni ortogonali e tre viste che vengono portati fisicamente in cantiere nell'atto della costruzione. La progettazione impiantistica, data la complessità che è facilmente visibile in questa immagine, ha necessità di un supporto software che aiuti a gestire la complessità dal punto di vista delle modifiche eventuali e di qualunque eventuale problematica in una fase preliminare prima di doversi confrontare con l'imbarcazione in costruzione. I software però non sono utili solo nelle imbarcazioni di dimensioni più grandi. C'è qui l'esempio di un'imbarcazione moderna di dimensioni ridotte che è stata progettata e costruita da miei colleghi, in cui in aggiunta ai metodi tradizionali utilizzati nel passato sono stati eseguiti dimensionamenti, sono stati disegnate le carene, le strutture e gli ingombri di bordo tramite dei software. Questo sistema ha avuto un'importanza nella realizzazione del prototipo, consentendo di non seguire una strada a prove ed errori, ma anticipare le problematiche in modo di realizzare il prototipo già dotato di piena funzionalità. I software consentono anche di sagomare in anticipo i pezzi, poterli tagliare una volta in cantiere con macchina a controllo numerico e poi assemblarle in maniera più semplice. In questo caso lo scafo è realizzato in polietilene, quindi riciclabile, ed è stato saldato a caldo esattamente come si fa con i metalli. Quindi i software sono utili dalla progettazione alla costruzione. E questo è il prototipo funzionante. Vi ringrazio.
Ringraziamo l'ingegner Trevisan perché ci ha fatto apprezzare come proprio anche i software entrino in gioco per gestire la complessità nelle costruzioni navali, quindi cosa di non poco conto soprattutto per i non addetti ai lavori. Quindi grazie per questi aspetti proprio tecnici che sono stati resi anche in maniera chiara, anche appunto a chi non si occupa di queste tematiche. Adesso abbiamo sempre dello stesso settore la professoressa ingegnere Bertagna, Strena Bertagna dell'Università di Trieste, Dipartimento di Ingegneria Navale, e ci parlerà dei nuovi strumenti proprio informatici per la progettazione navale e nautica. Passo la parola ringraziandola. Grazie, le chiedo per favore il telecomando se possibile. Grazie, buongiorno a tutti e un ringraziamento particolare al Propeller Club Porto Venice e alla Presidente Avvocata Carnielli per i sempre graditissimi inviti per me e per i miei colleghi del gruppo di ricerca in ingegneria navale dell'Università di Trieste. Ormai siamo partner affezionati ed è per me un onore intervenire in questo contesto meraviglioso come il Salone Nautico di Venezia. Sono qui per portarvi quella che è l'esperienza del mio gruppo di ricerca, l'Integrated Ship Design Laboratory, per quanto riguarda l'applicazione dei nuovi strumenti informatici per la progettazione navale e nautica. Mi ricollegherò molto a quello che è stato il discorso del collega ingegner Trevisan, perché ha già mostrato lui come gli strumenti effettivamente moderni siano di supporto a quello che è il lavoro del progettista, sia navale e nautico, nei diversi temi che affrontiamo quotidianamente. E vorrei partire con quella che è la definizione più cara a noi progettisti navali di nave. La nave sappiamo tutti che è il primo mezzo di trasporto mai concepito e realizzato dall'uomo e che si è evoluto negli anni con una complessità sempre maggiore. Ed è nel 1768 che l'Enciclopedia Britannica ci fornisce quella che è per noi la definizione più cara probabilmente, ovvero la nave è indubbiamente la macchina più nobile che è stata mai inventata e consiste di così tante parti che richiederebbe un intero volume per descriverla tutta in modo minuzioso. Questa definizione, che ormai è quasi 3 secoli, si adatta benissimo a quelli che sono i nostri prodotti tipici, su cui lavoriamo quotidianamente, quindi quelle che sono le navi da carico moderne, per passare poi alle navi da crociera più avanzate e più evolute, fino ad arrivare ai magnifici yacht che possiamo ammirare in questi giorni ormeggiati nelle banchine dell'Arsenale, per poi arrivare a quelli che sono invece dei mezzi un po' più tecnici per delle missioni particolari e le unità che sono a supporto dei servizi della nostra Marina Militare. Credo che questi prodotti rappresentino proprio la definizione dell'Enciclopedia Britannica e ci facciano capire come effettivamente la nave sia un sistema veramente complesso e composto da così tanti componenti che lo scopo moderno del progettista navale deve essere quello di cercare di semplificare il più possibile questo sistema in sottosistemi di più semplice gestione e implementazione, in modo che poi questi sistemi possano integrarsi a bordo durante la fase di produzione. Ovviamente nella realtà purtroppo la nostra nave non è composta da tutti i blocchetti Lego che abbiamo nell'immagine, nella slide, ma si suddivide in quelli che sono i blocchi e le sezioni che compongono il nostro prodotto. Blocchi e sezioni che contengono un'innumerevole quantità di sistemi, componenti, equipaggiamenti, arredi e tutto quello che va poi a definire il nostro prodotto finale e che in fase poi di produzione in cantiere devono assemblarsi in modo perfetto in un sistema integrato. Ed è quindi questo lo scopo del nostro processo progettuale, nel quale ovviamente noi dobbiamo andare a massimizzare quella che è l'efficienza e la nostra capacità di integrazione. Brevemente, un sistema complesso come la nave richiede ovviamente un sistema progettuale complesso e in particolare una sequenza di quelle che sono le fasi principali della progettazione e della produzione che prevede appunto la messa in opera di diversi concetti da parte del team di progettisti.
Si parte ovviamente dalla prima idea della bozza di nave in accordo con quelle che sono le richieste dell'armatore, i primi studi di fattibilità, le definizioni delle caratteristiche principali del nostro prodotto finale, fino ad arrivare alle fasi più avanzate, in fase contrattuale e in fase poi di progettazione funzionale, nel quale possiamo effettivamente dire che la nave è stata progettata. Al termine di questa prima fase, chiamata appunto progettazione di base, si passa poi a quella che è l'ingegneria di produzione, ovvero il trasferimento di quanto è stato fatto sulla carta dal team di progettisti a quanto sarà poi realizzato in cantiere attraverso la produzione di tutta la documentazione necessaria per andare effettivamente a costruire quello che è il nostro prodotto. Questo processo di progettazione ha subito un'evoluzione continua negli anni, perché i nuovi strumenti informatici, di cui ci ha già dato un accenno l'ingegner Trevisan, ovviamente sono andati a stravolgere molte di quelle che sono le fasi che abbiamo sempre messo in atto. E in particolare sicuramente la prima grande rivoluzione è avvenuta con l'introduzione di quelli che sono i software CAD, ovvero i software per il disegno digitale che sono andati a sostituire quella che era l'opera manuale del disegnatore che utilizzava la matita, la carta, la china e gli strumenti come i flessibili, i piombi e tutto quello che serviva appunto per andare a realizzare i nostri disegni manualmente. Oggi possiamo fare affidamento su questi che sono gli strumenti informatici di ultima generazione, che ci permettono proprio di lavorare già su quello che è il nostro prodotto a livello digitale. E i software CAD sono sicuramente i software più tradizionali che vanno a costituire uno scheletro fondamentale in quello che è il nostro approccio progettuale tradizionale, che prevede l'utilizzo di quelli che sono dei software dedicati al disegno, all'esecuzione dei calcoli e all'esecuzione dei disegni per la costruzione della nave a supporto del progettista. Questo approccio progettuale è un po' datato. L'utilizzo di questi software prevede di arrivare a fare delle scelte fondamentali di quella che è la progettazione della nave in una fase molto avanzata del progetto e quindi nel corso degli anni si è cercato di migliorare un pochino questo aspetto, cercando di anticipare il più possibile quelle che erano effettivamente le decisioni base per avere un prodotto migliore in termini di efficienza, di costi e di tempistiche di costruzione. E siamo quindi arrivati a quello che è l'approccio tradizionale attuale, ovvero un approccio che è basato su una nuova tipologia di strumenti informatici chiamati Product Model Programs, che sono in grado di integrare moltissime funzionalità che sono necessarie per la progettazione navale, quindi sia una parte dedicata ai disegni, che una parte dedicata all'esecuzione di calcoli, fino a poi a fornire delle semplici funzionalità per il trasferimento del progetto alla fase di produzione e che permette anche di lavorare in un ambiente tridimensionale e quindi sviluppare quei modelli che ci ha mostrato appunto l'ingegnere poco fa. Inoltre questi software che permettono questo approccio progettuale più moderno permettono anche una prima condivisione di quelle che sono le problematiche progettuali all'interno del team di lavoro, attraverso un accesso multiutente a quello che è il progetto. Grazie a questa condivisione e a questa collaborazione si riescono ad anticipare molte scelte progettuali già all'inizio di quello che è il processo e quindi andare a risparmiare più tempo rispetto invece all'implementazione di modifiche e cambiamenti in una fase avanzata del nostro lavoro. Ma quello a cui noi vogliamo aspirare e quello che speriamo diventi l'approccio progettuale del prossimo futuro, prossimo che in realtà per alcune aziende specializzate del settore è già realtà, è un approccio che prevede l'utilizzo dei software di ultimissima generazione chiamati Computer System Integrator, che prevedono l'istituzione di un unico database che contiene tutte le informazioni che riguardano il processo progettuale della nave e che è condiviso attraverso una piattaforma con tutte quelle che sono le figure fondamentali che intervengono nel processo di produzione e di progettazione. Abbiamo quindi
un programma che è in grado di gestire una mole di dati enorme, perché contiene tutti quelli che sono i dati relativi alla nave e anche tutta una serie di servizi e applicazioni per quanto riguarda la sua progettazione e produzione. Questi programmi permettono l'accesso condiviso appunto da parte di tutte quelle figure che sono coinvolte, quindi avremo l'accesso per il team di progettazione, per il team di produzione, per gli enti di classificazione e per gli organismi di regolamentazione, per i fornitori, per tutte le figure che fanno parte dell'indotto, in modo da avere una visione organica di quello che è il prodotto nave nella sua integrità. E in particolare l'utilizzo di questi software permette anche di ottenere quello che noi chiamiamo prototipo virtuale, ovvero un modello tridimensionale della nostra nave che contiene tutte le caratteristiche geometriche, tecniche e funzionali che rappresenta proprio un prototipo della nave però a livello digitale, con il quale possiamo andare a identificare le caratteristiche principali che avrà il nostro prodotto e andare a capire l'impatto di eventuali modifiche all'interno di questo modello. Questi software, i Computer System Integrator, sono anche in grado di gestire l'intero ciclo di vita di quello che è la nostra nave e sono anche detti Product Lifecycle Manager, in quanto vogliono proprio inserirsi non solo a un livello di progettazione pura, ma andare a avere all'interno del loro proprio database tutte le informazioni proprie della nave che caratterizzano sia la fase di progettazione e di produzione, ma anche tutte le fasi successive, quindi una gestione dei materiali in cantiere, una gestione dei costi, una gestione delle tempistiche per quanto riguarda la produzione, ma anche l'operatività della nave stessa e anche una gestione di quelle che sono le operazioni post vendita, post consegna. Quindi vanno proprio a concentrarsi su quello che è l'intero ciclo di vita della nostra nave attraverso questo database comune in cui possono operare diverse figure. Ed è l'utilizzo di questi Computer System Integrator quello che permette l'applicazione del nuovo approccio progettuale chiamato progettazione navale integrata, ovvero una progettazione che permette di guardare alla nave in modo organico attraverso un approccio olistico, appunto, che non vuole lavorare a compartimenti stagni, ma che vuole integrare all'interno di un unico software, un unico database, tutte le informazioni che riguardano la progettazione di tutte le svariate parti che compongono il nostro prodotto. Noi come università abbiamo uno sguardo privilegiato e possiamo lavorare con questi software già dalle prime fasi di implementazione grazie a tutte le collaborazioni che abbiamo con le varie software house e abbiamo avuto il privilegio di applicare questo metodo di progettazione navale integrata attraverso gli strumenti di ultima generazione su un progetto che abbiamo sviluppato riguardante proprio la progettazione di un'imbarcazione sostenibile per la mobilità lenta nella laguna di Grado. L'imbarcazione, che prevede una propulsione ibrido-elettrica e l'impiego di materiali a basso impatto ambientale, è stata progettata proprio all'interno di questo ambiente tridimensionale che ci ha permesso di integrare tutte le varie fasi della progettazione, quindi partendo dal modello della carena, andando poi a realizzare tutta la parte di progettazione strutturale e l'integrazione con quelle che sono state poi tutta la parte di impiantistica e allestimento. E in particolare la possibilità di lavorare in un ambiente integrato ci ha permesso una rapidissima conversione tra quello che era il modello 3D a quelli che erano i nostri disegni per la fase di produzione e costruzione e quindi possiamo vedere come dal modello tridimensionale siamo passati a quelli che erano i disegni bidimensionali per la produzione poi delle nostre strutture e come abbiamo potuto rappresentare anche in modo più semplice e intuitivo quello che è stato effettivamente il processo di costruzione della nostra imbarcazione. Processo che è servito a noi intanto per andare a capire effettivamente se quello che avevamo progettato era realizzabile e come si comportavano i vari componenti assemblati l'uno con l'altro, ma anche per il cantiere per capire un attimo anche la dinamica che si poteva seguire per ottimizzare le tempistiche.
Il progetto si è concluso con la realizzazione del prototipo al vero della nostra imbarcazione, che abbiamo testato nella laguna di Grado, ma anche con la realizzazione di quello che è il prototipo virtuale, appunto, quindi il modello digitale che possiamo vedere nella slide, dove a sinistra vediamo quello che è il modello 3D, mentre a destra delle foto che fanno riferimento a delle parti della nostra barca, e si può notare come effettivamente siamo arrivati a un livello in cui la realtà si possa sovrapporre in modo abbastanza preciso con quello che è la realtà digitale invece. Ed è proprio questa la strada che i nuovi strumenti per la progettazione navale nautica ci stanno fornendo, ovvero la possibilità di impiegare strumenti di realtà virtuale e realtà aumentata per andare a migliorare quelli che sono i nostri progetti. Abbiamo avuto l'occasione di testare questi nuovi strumenti nella progettazione di impianti navali e in particolare abbiamo realizzato quelli che sono i modelli 3D di un locale, di una nave, equipaggiata con tutti i macchinari dedicati appunto e presenti nella realtà in quel locale, che possono essere indagati e ispezionati attraverso i tool di realtà virtuale. Quindi semplicemente indossando dei visori la persona si può calare ancora in fase di progettazione in quello che è il modello del locale e andare a capire come i componenti saranno sistemati una volta installati a bordo. Ogni singolo componente che vediamo nel video è dotato di caratteristiche geometriche, tecniche e funzionali. Io posso andare a capire chi è il fornitore, posso collegarmi anche a quelli che sono i database tecnici per capire il suo funzionamento e andare anche a capire le tempistiche di consegna, proprio per andare ad avere un approccio completamente integrato tra quello che è la fase di progettazione e produzione. E infine, una volta installato l'impianto a bordo, possiamo andare a sovrapporre la realtà che abbiamo costruito con quello che avevamo realizzato noi in fase di progettazione. Quindi andando a validare effettivamente le scelte che abbiamo fatto attraverso sempre l'utilizzo di questi visori digitali che ci permettono appunto di andare a capire se con l'installazione dei componenti a bordo abbiamo rispettato quelle che erano le tolleranze previste, quello che avevamo studiato noi in fase di progettazione ed eventuali modifiche che sono state fatte ovviamente dal cantiere quando si è andati ad operare per la realizzazione appunto dell'impianto. Vediamo quindi come il modello, che è quello colorato, si stia sovrapponendo alla realtà presente nel locale e come più o meno, insomma, tutti i componenti siano andati a posizionarsi nel modo corretto. Quindi questa è la strada che noi stiamo studiando. Ovviamente, come ribadito dall'avvocato Carnielli, il fattore umano è fondamentale. Noi diciamo sempre, impariamo lo strumento, impariamo la base, la logica di funzionamento per poi applicarlo. Semplicemente non dobbiamo limitarci a schiacciare dei bottoni, perché quello non è il nostro mestiere. E io vi ringrazio per l'attenzione. Ecco, grazie mille, è un viaggio nel futuro, ecco proprio. Quello che emerge, almeno per quanto mi riguarda, che porto a casa, poi facciamo il cambio di tavolo, è proprio il termine che ho colto, anche l'approccio olistico. Questo termine è già uscito questa mattina al convegno, proprio tra l'altro sul moto ondoso, da parte dell'autorità del sistema dei rappresentanti. Questo in una progettualità proprio è necessario acquisire e mettere proprio a tavolino, proprio avere un approccio olistico, che io lo chiamavo trasversale, ma il termine forse in uso è questo, no? Quindi è anche un modo di abituarsi a lavorare in maniera diversa, mi sembra di comprendere, quindi necessario per tutti. Quindi ecco, che parliamo di moto ondoso, che parliamo di progettazione navale, e uno degli elementi da portare proprio da sviluppare è anche questa capacità di riuscire a dialogare con più parti contemporaneamente e per tempo, giusto? Perfetto. Io ringrazio i relatori e chiedo anche un cambio di tavolo, e chi non si potrà fermare ai nostri saluti, e ringrazio ancora per la testimonianza portata al nostro convegno odierno. Adesso abbiamo la parte istituzionale, ecco,
Il comandante di vascello, Claudio Manganiello, mi raggiunge qua vicino, l'autorità di sistema portuale. Qui abbiamo i due, ecco qui, la professoressa, magari da questa parte, riusciamo a farla? Sì, sì, di qua magari, sì, che così loro stanno vicini, che rappresentano la medesima istituzione. Se puoi passare tu di qua, riusciamo a essere più uniformi. Ecco, il dottor Tositti porta i suoi saluti perché non è riuscito a fermarsi per un altro impegno. Niente, adesso abbiamo qui l'atto istituzione che veramente ho sempre detto che ha dato una grossa mano al propeller nel riuscire a dialogare su tematiche che non sono di comprensione quotidiana e più, ecco, anche l'atto istituzione pubblica. Dei famosi documenti di cui parlava prima Tositti, che non è sempre facile, non c'è, no, dicevo proprio che non c'è quell'uniformità interpretativa di questi documenti nelle varie capitanerie in giro per il mondo, quindi noi abbiamo sempre avuto anche l'approccio istituzionale nelle nostre tematiche e questo ha dato quel vantaggio probabilmente a coloro i quali seguono i nostri convegni, che secondo me è impagabile, nel senso che a volte si parla di una tematica senza conoscere in maniera approfondita la ratio del perché e del per come viene gestito un certo processo. Quindi ringrazio personalmente anticipatamente della generosità che hanno sempre avuto questa istituzione con il propeller, la Guardia Costiera. E passo la parola. Grazie. Grazie al propeller nella figura del presidente Masucci e dell'avvocato Carnielli, che qui localmente è il presidente, e chiederei all'assistenza tecnica di proiettare la presentazione. Grazie a tutti. Allora, sono il comandante Manganiello, caporeparto operativo della direzione marittima del Veneto e oggi vi parlerò del nostro ruolo come Guardia Costiera alla luce delle nuove tecnologie. Farò un cenno su chi siamo e cosa facciamo, quali sono i nostri sistemi di monitoraggio e poi le conclusioni. Siamo un corpo della Marina Militare, quindi svolgiamo sia delle funzioni nell'ambito della difesa e per quanto riguarda invece gli usi civili e produttivi del mare abbiamo una competenza che dipende da più ministeri, quindi Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Agricoltura per quanto riguarda le mansioni della pesca. Le linee di finanziamento sono orientate da parte dei ministeri dell'ambiente, dell'infrastruttura e dell'agricoltura e non da parte della difesa. Nei dicasteri abbiamo dei reparti, oltre del nostro personale che coadiuva i decisori politici. Siamo disseminati nel territorio, si parla di 271 comandi e abbiamo anche una proiezione a mare di circa 500.000 chilometri quadrati. Abbiamo un dispositivo aeronavale, oltre 550 mezzi e una componente aerea. Quali sono le nostre principali attività? Sicuramente è il soccorso in mare, la tutela dell'ambiente, la tutela delle risorse ittiche non solo per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse in mare, ma anche in tutta la filiera, fino alla commercializzazione. Svolgiamo numerose attività di natura tecnico-amministrativa e abbiamo competenze specifiche per la sicurezza della navigazione, quindi dal controllo delle navi alla certificazione, al controllo degli equipaggi e alle inchieste sui sinistri marittimi. Per svolgere la nostra attività abbiamo bisogno di mezzi e di tecnologia. Partendo dall'alto abbiamo una componente aerea equipaggiata con un sistema di comando e controllo che ovviamente dispone di sensoristica che non solo è basata su delle telecamere, anche a infrarosso, ma anche su degli speciali radar ad apertura sintetica che consentono di
svolgere attività di monitoraggio anche attraverso le nubi. Esiste una piattaforma integrata che si compone di vari sistemi che sono nati nel corso degli ultimi decenni. Il VTS, Vessel Traffic Service, che è previsto dalle norme internazionali e che nasce per un'attività di regolazione e controllo del traffico, oltre a un'attività di informazione ai naviganti. È più un controllo di prossimità. Per quanto riguarda il Veneto, noi siamo competenti per circa 600 miglia quadrate. Invece, per quanto riguarda il controllo riguardo al monitoraggio del traffico navale, l'area si estende a oltre 4.500 miglia quadrate. Come avviene tutta questa attività di monitoraggio? Avviene attraverso innanzitutto l'Automatic Identification System, che è una specie di transponder molto simile a quello del traffico aereo. E adesso è associata una piattaforma che consente non solo di monitorare le navi, ma anche utilizzare degli specifici tools riguardo anche all'informazione della nave, perché il singolo triangolino non è sufficiente per svolgere l'attività di controllo. Nella medesima piattaforma, che si chiama Pelagus, abbiamo cercato di integrare più a lungo raggio il monitoraggio attraverso un Long Range Identification Tracking, un sistema ARES che nasce negli anni 80, quando ancora la tecnologia non era così avanzata, ma era un'attività in cui si chiedeva agli armatori delle navi, ai comandanti di collaborare a questo sistema, così noi potevamo dirottarle ed essere anche informati quasi in tempo reale nel caso di un'emergenza. E poi con l'AIS che, essendo un sistema che ha una propagazione non solo line of sight, ma anche ha una componente che va verso lo spazio, utilizziamo anche i satelliti per intercettare il segnale. Quindi ho parlato di Long Range Identification and Tracking, e questo è un servizio che ci viene fornito anche dall'Agenzia Europea sulla Sicurezza Marittima. Associati a questi sistemi noi abbiamo anche delle piattaforme dedicate al controllo delle risorse ittiche, in particolar modo ai pescherecci e a un sistema gestionale delle performance e dell'elaborazione della mappa del rischio, al fine di orientare meglio le risorse e sicuramente essere più efficaci ed efficienti. I pescherecci sono dotati anch'essi di un sistema di monitoraggio satellitare e noi siamo l'autorità competente a svolgere tale attività. In ambito europeo partecipiamo al SafeSeaNet, che è un sistema anch'esso di monitoraggio e che nasce prioritariamente per monitorare le attività di inquinamento e per prevenirle. Il sistema ARES ne avevo parlato prima, il sistema di allarme per le navi nel caso di atti illeciti è fondamentale, per cui noi svolgiamo per il naviglio nazionale l'attività di ricezione dei segnali e anche il contatto con le varie autorità coinvolte per la repressione di tali attività illecite, compresa la pirateria ovviamente. Ed ecco qui un caso che ho voluto portare all'attenzione che mette in evidenza come si possono utilizzare questi sistemi per fornire una situazione aggiornata della posizione e favorire l'attività di poi intervento da parte delle forze di polizia o delle forze armate. Questo è un caso che integra non solo il tracciamento ma anche l'impiego di tecnologia satellitare. Prima con delle immagini satellitari a alta definizione, questa è un'immagine da parte di un satellite
radar ad apertura sintetica, quindi che può essere capace di identificare i target attraverso le nubi, per poi passare a una definizione migliore attraverso dei radar, dei satelliti multispettrali, che ovviamente includono anche il visibile. I sistemi messi a disposizione non riguardano solo la parte nazionale, ma anche noi interagiamo con l'EMSA, che ho detto che è l'European Maritime Safety Agency. Anche loro utilizzano un sistema di monitoraggio e ha la caratteristica di interfacciare i dati AIS con delle immagini satellitari. Immagini satellitari che possono essere anche utilizzate per la scoperta di inquinamenti marini. Questo è un caso pratico. Siamo nel 2018, allorquando due navi mercantili entrano in collisione. Collisione, giornata bellissima, sole, mare calmo, siamo a nord della Corsica e la CSL Virginia, la nave portacontainer, era adrift, quindi alla deriva, in attesa ordini, mentre l'Ulisse era partita da Genova e è riuscita a collidere questa nave di circa 300 metri. Le immagini che ho voluto mettere intorno alla collisione riguardano l'utilizzo di sensori infrarosso che ci aiutano a identificare le fonti di calore e anche l'entità della sostanza inquinante. In questo caso si trattava di fuel oil sversato in mare con una notevole scia che è ben visibile anche in questo sistema del CleanSeaNet. Ampiamente vedete un po' quella strisciata nera che poi è arrivata via via fino alla Francia. In quel caso noi abbiamo coordinato anche l'attività antinquinamento e nessun inquinante è arrivato sulle coste nazionali. L'attività di monitoraggio e di scoperta anche degli inquinamenti deve essere per forza supportato da dei software specifici, perché ciò ci consente di migliorare nell'attività di reazione e di intervento. In questo caso è una simulazione fatta con un software della collisione e il tipo di spill che veniva che riguardava la prima fase della collisione. Riguardo alle formalità di arrivo, riallacciandomi un po' ai precedenti relatori, noi è da anni che abbiamo sviluppato un sistema che riguarda il Port Management Information System, che quindi agevola i naviganti nelle formalità di arrivo e partenza. Ciò avviene non solo attraverso il nostro operato, ma soprattutto con quello delle agenzie marittime che inseriscono una parte dei documenti, noi li validiamo e poi attraverso delle spunte, delle luci rosse o verdi sappiamo lo stato del procedimento. Un altro aspetto molto importante è relativo ai segnalamenti dei soccorsi in mare. In questo caso si parla dell'EPIRB. Noi gestiamo per conto del Dipartimento di Protezione Civile il sistema di ricezione degli allarmi dalle boe satellitari. Un altro caso pratico molto importante per le navi è la possibilità di sdoganare le merci in mare. Quindi è un'applicazione pratica dell'impiego dell'AIS per controllare il traffico marittimo e soprattutto il comportamento della nave attraverso un'analisi della velocità e delle rotte che segue. Quindi se c'è compatibilità tra il piano della rotta del viaggio della nave con il porto di destinazione, allora noi diamo il consenso alla dogana
accertando, anzi certificando che la nave non ha avuto comportamenti anomali, quindi casi di contrabbando o quant'altro. Dove ci guarda il futuro? Il futuro sicuramente è nella parte dei droni. Noi è da anni che svolgiamo un'attività sinergica con l'European Maritime Safety Agency attraverso l'impiego di droni. La prima volta è stata a Pantelleria, ha coinvolto sia il controllo ambientale che la vigilanza all'immigrazione e il soccorso in mare, e ora un drone lo stiamo utilizzando da circa un anno a Sarzana presso la nostra base elicotteri. Le conclusioni. Le conclusioni traggono spunto dal pensiero strategico del Comandante Generale, che mira sempre di più alla digitalizzazione e alla semplificazione dei processi, perché questo vuol dire sviluppo, vuol dire favorire il commercio e limitare la sosta delle navi in porto attraverso sia gli strumenti comunitari, in questo caso l'European Maritime Single Windows, ma anche altre linee di progetto. Abbiamo bisogno di un ammodernamento della componente aeronavale per migliorare la capacità di monitoraggio del traffico navale e prevenire gli effetti dannosi da incidenti e migliorare anche la prontezza operativa per le sfide per il futuro. Ringrazio per l'attenzione e un grazie a tutti. Sì, ecco, ringraziamo perché abbiamo potuto apprezzare come l'alto contenuto tecnologico c'è sicuramente anche no, non è questione solo di giovani, è proprio nell'autorità, la Guardia Costiera, che tra l'altro abbiamo avuto occasione di visitare a Roma, al Comando Generale, e lì veramente diciamo, si vede plasticamente proprio questo alto contenuto tecnologico, questo controllo e questo sviluppo informatico dell'attività dell'autorità che lei rappresenta. Quindi mi complimento perché c'è comunque un investimento, come abbiamo detto, in risorse tecnologiche, informatiche, però anche umane, perché torniamo sul concetto del fattore umano che non sarà mai sufficientemente ripetuto, perché insomma la formazione o l'errore umano, abbiamo visto il discorso della nave prima, dopo non entriamo nel merito del caso che è accaduto, assolutamente non ci permettiamo in questo caso, però c'è la tecnologia, ma va sempre supportata da scelte sicuramente anche politiche, perché l'investimento in questo settore della tecnologia nei vari ambiti è una scelta, sembra appunto, alla quale nessuno vuole più rinunciare. L'importante è riuscire a instradarsi nella corretta maniera, cercando non di spingere in maniera incontrollato il concetto dello sviluppo tecnologico, ma va sempre accompagnato da un acculturamento delle persone che operano nei vari ambiti, dando anche la possibilità a quel cosiddetto ricambio generazionale e non buttare via, io dico, le risorse, le persone che attualmente stanno lavorando nei vari ambiti solamente perché non sono magari proprio così al passo, diciamo, con la tecnologia, ma hanno sicuramente delle capacità, delle conoscenze che vanno a supporto anche delle nuove generazioni, le quali devono avere un attimino la mestizia, io dico, di riuscire a capire quanto c'è di buono nell'esperienza che le persone hanno fatto sul campo prima di loro. Quindi c'è un processo sia tecnologico ma anche di crescita assieme tra nuove generazioni ipertecnologiche, i nativi digitali, e le persone che comunque hanno vissuto sul campo e hanno esperienze, come da esempi che sono stati portati senza fossilizzarci solamente su quello, ma da esperienze vissute sul campo che possono essere di ausilio a loro nel comprendere meglio il dato che raccolgono su un computer, ecco. Scusate, ma ci tengo molto a questo genere di, diciamo, ponderato passaggio su questi temi, perché a volte sono anche, io dico, un po' uno spot, nel senso che bisognerebbe evitare di cadere su questo tipo di interpretazione, quindi significa che bisogna essere molto ponderati e riuscire a inserire in processi ben più complessi anche questo sviluppo tecnologico al quale tutti noi ci stiamo affidando, ecco.
Passerei la parola al direttore, Autorità Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, prego? No, sentivo qualcuno? No. Il capitano Antonio Revedin e all'ingegner Luigi Trevisan, che ci parleranno della digitalizzazione per l'accessibilità nautica del porto, perché hanno seguito proprio un processo, un programma, ecco, e speriamo, insomma, confidiamo ci renda partecipi di questo proprio impegno fattivo, non solo in questo progetto, ma anche in altri che l'autorità di sistema portuale sta portando avanti. Grazie. Grazie Avvocato Carnielli e grazie al Propeller di darci questa opportunità e di questi utilissimi incontri che anche in questa occasione avete organizzato. L'autorità portuale, per chi non lo sapesse, è un ente, un'articolazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in particolare sotto il controllo e l'indirizzo del Ministero stesso, e si occupa dei porti di Venezia e Chioggia. Il nome esatto è Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. La tipicità di questi due porti è quella che si trovano in un sistema lagunare. Scusate, ci sono delle slide? Ah, già là, perfetto. Dobbiamo interpretarlo, grazie. Dicevo che si trova in un sistema lagunare con un equilibrio estremamente, da un lato delicato, dall'altro dal punto di vista ambientale e paesaggistico estremamente prezioso. In più, da qualche anno è anche diventato il primo porto regolato italiano. Per regolato intendo dire che per accedervi bisogna passare delle barriere di regolazione che sono il sistema MOSE. Quindi è un porto chiamato a delle sfide ben più importanti o perlomeno ben più specifiche che non la generalità degli altri porti italiani, questo anche proprio dovutamente, come dicevo, alla sua particolare morfologia. Quindi il nostro compito principale come autorità portuale è quello di cercare di trasformare questi handicap infrastrutturali in virtù, ovvero nella possibilità di massimizzare l'accessibilità nautica alle navi. Cosa significa? Far entrare più navi possibile, nel senso nel minor tempo possibile, e anche di dimensioni con pescaggi e caratteristiche che diciamo sfruttano per quanto più possibile l'infrastruttura stessa. Ovvio che poi di contraltare c'è il ruolo della Capitaneria che tutto questo lo misura sulla sicurezza. Ovviamente per massimizzare questa performance dell'infrastruttura è necessario conoscerla prima di tutto. Per conoscerla significa, scusate che giro le slide, conoscere l'infrastruttura significa oggigiorno disporre di dati, i dati che sono sia geografici che legati alle condizioni meteo marine, a sensori, a dati di traffico provenienti da altri sistemi. Come autorità portuale stiamo da anni registrando un'infinità di dati che ci servono per i motivi sempre legati all'accessibilità nautica più disparati, dalle capire ad esempio a che velocità transitano e fanno evoluzione le navi in un determinato punto per capire come deve essere progettata la banchina antistante, o le caratteristiche del vento per capire che tipo di bit vanno messe, come la banchina va orientata, o capire anche quello che può essere sviluppare dei modelli di ottimizzazione. Come dicevo, appunto, abbiamo raccolto un'infinità di dati.
Una parte di questi dati sono legati ai sensori, non siamo andati a mettere ulteriori sensori in laguna se non dove strettamente necessario, perché ce ne sono già abbastanza. Avrete notato sulle dighe in giro quanti sistemi di rilevamento, perché ogni ente si è messo i suoi sistemi di rilevamento. No, abbiamo detto mettiamoli solo proprio dove servono e andiamo a fare accordi con gli enti che posseggono già i sensori in laguna. Quindi abbiamo stretto dei protocolli con il Comune di Venezia, con il Centro Maree, con il Provveditorato Opere Pubbliche e con altri enti che poi il collega spiegherà meglio. In più un fondamentale contributo l'abbiamo avuto dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che ci dà tutti i dati inerenti al traffico navale. Scusate, quindi queste sono in generale le strategie e come dicevo l'obiettivo è migliorare le infrastrutture nel rispetto dell'ambiente lagunare e migliorare la gestione del traffico, ovvero il supporto alla gestione del traffico basandosi su tecnologie e la condivisione dei dati. Qui veniamo appunto sul famoso approccio olistico che è necessario, perché di fatto in un sistema così complesso come la laguna di Venezia ogni tassello contribuisce in modo determinante al quadro complessivo e il quadro complessivo non si può essere visto senza considerare il singolo tassello. Questa mattina al convegno del Collegio Capitani abbiamo visto come la definizione di quello che è il transito su un canale incide sulla morfologia, sulle opere ingegneristiche, sulla protezione morfologica, sul tipo di propulsori, quindi tutto va visto in un approccio olistico. Quindi ci siamo detti perché non utilizzare questa massa di dati e di informazioni che giungono costantemente e che registriamo e metterle a disposizione anche dell'utenza non solo portuale, ovvero delle agenzie marittime, della Capitaneria di Porto stessa, perché non metterli anche a disposizione della comunità tra virgolette di portistica o navigante lagunare. E abbiamo chiesto un finanziamento, come facciamo molto spesso a Bruxelles, ce l'hanno dato e abbiamo sviluppato un'app che il mio collega, l'ingegner Trevisan, che tra l'altro l'ha realizzata lui stesso, vi illustrerà. Buongiorno a tutti. Abbiamo visto molti software finora, dalla piattaforma iniziale che ha presentato Togitti, al PMIS, ad altre app. Ecco, noi oggi ci focalizziamo in un'app che è dedicata a due utenti, l'utenza portuale, ma soprattutto, come diceva poc'anzi il direttore, io mi occupo di sviluppo ICT all'interno della direzione pianificazione strategica e sviluppo, per i diportisti. Andremo in dettaglio nelle prossime slide. Questa app è molto, chiamiamola pratica, operativa e calata nella realtà, peculiarità del porto di Venezia. Ovviamente si può estendere, nel senso che cambiando le mappe, cambiando i dati, può girare anche in altri contesti, in altri porti. Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Innanzitutto è un'app che è scaricabile da web, non è all'interno dei cataloghi Android piuttosto che Apple. È un'app, tra virgolette, che ha un nome un po' particolare, si chiama PWA, è sviluppata dalla Google. Voi collegandovi direttamente con il sito potete scaricarla, è gratis. Basta digitare veporto.it e si installa automaticamente sul vostro telefonino, smartphone, piuttosto che è accessibile anche da PC. Attraverso il browser, tramite un indirizzo web. Lì trovate il QR code, ma è veramente semplice, basta digitare veporto.it. Andiamo a vedere di cosa si tratta.
Ovviamente lavorando da PC, lavorando in ufficio piuttosto che a casa, si va a fare più una pianificazione del viaggio. L'app invece si può usare da remoto, come diciamo noi, tramite mobile, che sono questi dispositivi mobili, smartphone e tablet, direttamente sul territorio, che per noi il territorio non è la terra, ma è il mare, in questo caso. Cosa significa? Il mondo del diporto, fuori non nella terra, in mare aperto, grazie all'utilizzo di dispositivi come lo smartphone può aprire l'app, geolocalizzarsi e osservare come la vostra imbarcazione si sta muovendo attraverso le mappe nautiche. Inoltre l'interfaccia vi aiuta a conoscere tutte quelle che sono le varie informazioni sul meteo, sugli avvisi, le notifiche che dà la Capitaneria di Porto, voi le riceverete in tempo reale, piuttosto che altre funzionalità. Adesso vado ad illustrarle in dettaglio. Come dicevo prima, il primo home screen, cioè la prima videata, permette l'accesso degli utenti, che è differenziato per l'utenza. È libero, nel senso che è per tutti, cliccando su accedi, invece cliccando su accesso portuale è per gli utenti che possono vedere altre informazioni. Si tratta praticamente della cosiddetta comunità portuale, di cui fa parte anche la Capitaneria di Porto. Questo è il menu che c'è in alto, con le varie funzionalità che sono descritte nella lista a discesa, che sono dunque i layer cartografici, significa la mappa. Voi se voi salite su un vaporetto con questa app, visualizza come se voi steste nuotando dietro il vaporetto, perché il vaporetto si muove. L'app vi dà la sensazione di muovervi insieme con il vaporetto. È un'app live questa. Perché è possibile questo? Perché il nostro telefono, adesso parlo un po' di tecnicismi, il nostro telefono è dotato della georeferenziazione GPS. Questo permette di georeferenziare solo il vostro telefono, voi insieme con il vostro telefono. Vedrete anche le imbarcazioni, altre imbarcazioni, dove le informazioni arrivano da un altro sistema, arrivano dal sistema IS, che prima aveva presentato qualche minuto fa ha presentato la Capitaneria di Porto. Le vedete in tempo reale, non è dilazionato come le varie applicazioni web tipo Marine Traffic che trovate su internet. Qui lo vedete in tempo reale, cioè vedete chi sta intorno a voi. Cliccando sulla imbarcazione vedete tutte le informazioni di dettaglio. Sì, dico tutte nel senso che sono quelle pubbliche, ovviamente ce ne sono di riservate che non sono visibili. Poi, ecco, vedete appunto la posizione delle navi, anche la posizione dei diportisti, come funziona il sistema. Abbiamo pensato che ipoteticamente si potrebbe creare una sorta di, adesso qui si chiama Propeller Club, piuttosto che ci sono dei siti su Facebook dei diportisti, ma comunque una comunità di utilizzatori di questa app. Loro praticamente cos'è che fanno? Solo entrando in questa app vengono georeferenziati, noi non è che chiediamo l'iscrizione, cioè noi non sappiamo chi sono, e vengono rappresentati con un bollino all'interno della mappa, per cui è possibile vedere tutte le altre imbarcazioni, chiamiamole grandi imbarcazioni, che sono quelle del mondo AIS, e tutte le piccole imbarcazioni che sono i diportisti, che sono tutti quelli che utilizzano questi dispositivi. Chi è che vedrete anche? Vedrete anche se c'è qualcuno che utilizza, non so, dal centro di Venezia un PC e usa l'app e lui è georeferenziato, vedete che qualcuno sta lavorando, tra virgolette, nel suo ufficio usando questa app. Però non penso che vi interessi questo. Andiamo a vedere quali sono le altre informazioni. I sensori meteo marini. Lì noi abbiamo un archivio storico che lo teniamo per le nostre analisi.
Però quando siete fuori nel mondo del diporto volete sapere qual è la velocità del vento, andate a vedervi l'anemometro, piuttosto che la visibilità, la temperatura dell'aria e tantissime altre informazioni meteo. Vengono rinfrescate ogni 5 minuti e voi le venite a conoscere in tempo reale. I limiti di velocità. È un layer aggiuntivo. Il layer praticamente è uno strato trasparente che si appoggia sulla vostra mappa. Se lo volete rendere visualizzabile, vedrete che per ogni canale c'è un numero che indica il numero massimo di nodi. Radar meteo è una funzionalità che abbiamo recuperato dall'ARPAV. Visualizza nella località dove siete la Laguna Veneta. Ecco, come dicevo all'inizio, questa app ha tutte le mappe, ha una quarantina di mappe una sopra l'altra su un dominio della Laguna Veneta che parte dall'isola di Albarella fino a Bibione. Estesa. Ok, cos'è il radar meteo? Vi permette di vedere le perturbazioni delle ultime ore. Stiamo invece integrando, e sarà sicuramente disponibile nei prossimi mesi, la possibilità di vedere le previsioni del vento in termini di direzione e intensità. Sono previsioni. Sì, questo è importante, previsioni a 2 ore, perché per noi è fondamentale, soprattutto per la Capitaneria. Pensate alle recenti ordinanze per le navi da crociera che entrano sul canale Malamocco-Marghera, dove c'è un limite di vento di 20 nodi, e quindi la Capitaneria si pone nell'incertezza di dire sì, adesso magari ce ne sono 18, ma aumenta, cala, il transito di una nave richiede 2 ore di tempo, e così col Comune di Venezia, il Centro Maree, abbiamo sviluppato un modello di previsione nowcasting, ovvero in 2 ore di tempo, in modo da dare un'informazione quanto più puntuale possibile. Ovviamente serve alla Capitaneria, ma messa qui può servire a chiunque in laguna, perché di fatto dà una previsione vicinissima. Ecco, ho illustrato la prima lista a discesa che sta a sinistra. Questa praticamente rappresenta le informazioni che sono visibili sulla mappa. C'è una mappa che è sempre rinfrescata ogni 5 secondi, anche sulla direzione e sull'orientamento della vostra imbarcazione. Poi c'è il meteo, con i sensori meteo marini e lo stato delle bocche di porto, intendo se sono aperte o chiuse. Le previsioni di marea, che arrivano dal centro maree, lo stesso grafico, ve lo presentiamo qui. Gli avvisi e le notifiche che provengono dalla Capitaneria di Porto, e poi una guida a questa app. Un'altra sezione che è già disponibile, ma non l'abbiamo ancora resa, cioè è già disponibile a noi, ma non l'abbiamo ancora pubblicata, è quella dei sollevamenti Mose. Poi vi spiegherò perché. Come dicevo, c'è un accesso al mondo portuale. Questo praticamente sono i canali lagunari, gli accosti, il demanio terrestre, il PRP di Chioggia, Marghera, le strade di trasferimento. Sono tutte informazioni tecniche che servono agli operatori che lavorano, sicuramente non ai diportisti. Facciamo un'immersione in tutte le videate che propone questa app. Nella parte a sinistra c'è la descrizione e a destra la videata. Come potete vedere ci sono le posizioni AIS delle navi con le informazioni, i sensori meteo marini, visibilità, temperatura, correntometro, anemometro, ce ne sono moltissime. La velocità e la rotta sono in alto a sinistra, potete anche metterla in nodi. Questo è una visualizzazione di un temporale in corso. Oggi se vi connettete vedete sereno, non vedete nulla. Le ordinanze degli avvisi della Capitaneria di Porto e tutti i dati che provengono dalle istituzioni. Non ve li vado ad elencare tutti, vi dico solo che per creare questa mappa ci sono 30, chiamiamole interrogazioni, con altre mappe sotto.
le bitte, il sentiero luminoso, allineamenti, lunate, ce ne sono tantissime. Queste sono tutte le istituzioni che hanno collaborato con noi per integrare e avere una mappa di questo tipo. E ecco, questo è il dominio, come dicevo all'inizio, era il dominio, è l'arco costiero veneto della laguna di Venezia. Questa è la visione della laguna della bocca di Malamocco, dove vedete dei pallini, per esempio lì c'è un 2 piuttosto che un occhio. L'occhio è il visibilimetro, i 2 sono i sensori. E queste sono delle informazioni delle navi nel porto commerciale. E questa è la pagina dei sensori meteomarini. Questo è il grafo delle previsioni di marea. E questi sono i sollevamenti del Mose. Non li pubblichiamo perché ci sono ancora degli operatori che stanno svolgendo manualmente nel Consorzio Venezia Nuova le operazioni che in futuro saranno svolte da software. Noi oggi parliamo dei software. Quando anche loro entreranno, chiamiamolo così, nel mondo chiamiamolo automation, nel senso che le cose sono rese automatiche anziché manuali, i dati sono quelli visualizzati, però devono essere ovviamente forniti da un altro fornitore, non da un operatore manuale. Ecco, questi sono i nostri contatti e vi ringraziamo per l'attenzione. Ecco, ringraziamo e abbiamo anche potuto apprezzare come l'autorità di sistema portuale può anche, diciamo, mettere a disposizione i dati che raccoglie per utilizzo anche della cittadinanza a scopi comunque sempre di salvaguardia della vita umana in mare, diciamo, nel senso dell'utilizzo anche della laguna, della navigazione, cioè per evitare anche i temporali, mentre insomma riuscire anche a programmare un viaggio sicuro, ecco. Quindi ci sono anche una serie di progettualità collegate, da quello che ho capito, ai fondi comunitari, e quindi può essere un'istituzione come l'autorità di sistema che sicuramente è meglio organizzata di qualsiasi altro privato, perché serve comunque una struttura che porti avanti questo tipo di progettualità, no? È una conoscenza specifica. Certo, al di là ovviamente dell'informatica, per i finanziamenti europei abbiamo una struttura di 6 persone full time, d'altronde ci portano milioni l'anno, quindi si pagano da sole. Certamente, no, per dire che è apprezzabile anche questo, nel senso tra i vari compiti, i vari ruoli istituzionali ci sono anche questi di cui poi beneficia anche la cittadinanza, ecco. E quindi ringraziamo. Last but not least, come dicono i bravi, abbiamo adesso la parte giuridica e speriamo non sia, diciamo, perché poi quando intervengono magari i giuristi o avvocati tutti prendono, cioè magari l'entusiasmo si smorza, no? Perché magari ci sono le regole da rispettare, no? E i se. Quindi lasciamo la parola a chi di questo tema ne sa sicuramente molto, perché ha comunque pubblicato anche un libro specifico sulla tematica dell'autonomous or automatic ship, le opportunità e prospettive. Bella l'interpretazione, perché opportunità, il termine opportunità dà proprio un'interpretazione aperta, ecco, verso il futuro. Ringraziamo la dottoressa Camilla Della Giustina e passo la parola a lei. Buonasera a tutti e grazie all'Avvocato Carnielli per l'invito a questo convegno. Un ringraziamento anche al Propeller Club per questa opportunità del quale sono onorata. Grazie. Mi piace iniziare sempre con i ringraziamenti perché ritengo che siano importanti, proprio anche in una prospettiva di formazione e di crescita di cui si è molto parlato in questo convegno, e di conseguenza il ringraziamento va ovviamente a chi ospita, ma anche a chi ha reso possibile tutto questo nel tempo. Appunto, questo intervento rappresenta quello che potrebbe essere definito la punta dell'iceberg, perché comunque rappresenta
non la conclusione, ma comunque un piccolo passo verso un lavoro maggiore, quale appunto è la tesi di dottorato di ricerca, ma questo è reso possibile grazie a 5 anni di formazione universitaria, grazie a un'esperienza in tribunale, grazie a comunque lo svolgimento della pratica forense e comunque il superamento dell'esame di Stato. E gli attori, diciamo, di tutto questo sono sicuramente chi supporta dall'inizio fino alla fine di questo percorso, quindi riferimento alla famiglia e quindi al supporto anche solo sicuramente economico-finanziario, ma anche di possibilità e di supporto morale, ma anche ai mentori che comunque condividono conversazioni, condividono idee, a volte si materializzano con opere di co-authoring o comunque con appunto una chiacchierata che però diventa nevralgica importanza quando si presentano lavori in convegni così importanti. E di conseguenza il mio ringraziamento va a tutti i miei mentori. Navi autonome, autonomous or automatic ship. Oggettivamente questo in realtà riprende in parte quello che è il mio progetto di ricerca, che è in continua evoluzione perché era nato con l'idea di analizzare le sfide che i droni, e dico droni tra virgolette, potevano comportare per quanto attiene ai diritti fondamentali, ma la mia idea era limitata ai droni aerei. Tuttavia, iniziando a studiare, ad approfondire, a confrontarmi, i droni, ho capito come la parola drone sia un termine impreciso e troppo generico, e di qui la necessità di andare ad approfondire i vari veicoli autonomi. Sempre nella logica di queste 2 ore di convegno molto interessanti, credo sia importante il contrasto che sussiste tra autonomous e automatic ship. E questo perché? Perché l'aspetto che può fare la differenza da un punto di vista terminologico e di conseguenza di ricostruzione giuridica e di appunto responsabilità o costruzione giuridica di responsabilità da profilarsi qualora accada un incidente cambia. E questo perché? Perché in realtà nel momento in cui noi parliamo di autonomous ship e specialmente con il livello di automazione 5, quello più elevato, noi intendiamo una nave che ha la possibilità di assumere in modo totalmente autonomo delle decisioni, prescindendo quindi dall'intervento umano. A contrario, quando parliamo di automatico, facciamo leva su una sottospecie di dialogo tra tecnologia e umanità, tra essere digitale e essere umano. Sembra una prospettiva solamente capziosa, se vogliamo, questa terminologica, in realtà riflette anche 2 differenti approcci alla realtà che potremmo definire come un approccio occidentale e un approccio orientale. E questo perché? Perché tendenzialmente l'apporto occidentale, quindi mi riferisco Unione Europea e Italia ad esempio, tende a costruire tutto questo sistema in tema di automazione, di conseguenza una rete nella quale ad esempio vi è un essere umano, il programmatore, che predispone un software sul quale girerà, passatemi il termine, tutto il sistema automatico e in base alla prospettazione o comunque a quanto è stato deciso, qualora si verifichino determinate circostanze, il supporto autonomo si comporterà in un determinato modo. A contrario, nel momento in cui ho un veicolo, e con questo termine veicolo alludo sia a veicoli terrestri, sia marittimi che aerei, ho un essere passatemi il termine, un essere sintetico che assume in modo autonomo, totalmente autonomo, una decisione.
Questa seconda prospettiva è tipica della parte orientale, se vogliamo. In Giappone è stata riconosciuta la responsabilità di un sistema di intelligenza artificiale in un'operazione finanziaria. Si è ritenuto che questo sistema di intelligenza artificiale, nell'aver errato a calcolare, possa essere ritenuto responsabile dei danni causati. Ricordiamoci anche che a Singapore o comunque anche in Cina rispettivamente è stata riconosciuta la cittadinanza e comunque lo status di cittadino o di alcuni diritti strettamente connessi alla cittadinanza a un robot, quale ad esempio il diritto di contrarre matrimonio. Di conseguenza abbiamo due prospettive, una di dialogo umano e artificiale, Unione Europea o comunque mondo più occidentale, e una prospettiva orientale basata sull'emersione di nuovi esseri, di nuovi soggetti, se vogliamo, del diritto, totalmente sintetici. Mi piaceva incentivare o comunque corroborare questa differenza proprio nello spirito. E questo perché? Perché in quello che andrò a prospettare nei prossimi minuti, ovvero di un sistema integrato fondato sulla tecnologia blockchain, è quello di un dialogo sintetico umano quale nuova opportunità per il mondo giuridico, per il mondo dei trasporti, ma in generale quale evoluzione di quella che è la nostra umanità, perché di digitalizzazione non se ne può più fare a meno. E di qui dunque qual è l'opportunità? L'opportunità è che la tecnologia, e di conseguenza se noi abbiamo una tecnologia blockchain, ossia una tecnologia basata su blocchi, su catene, in cui vi è una programmazione e in base a quella programmazione vengono fornite delle risposte al verificarsi di determinati eventi, è possibile realizzare una rete integrata di trasporti fondati su un sistema wireless. Da qui dunque a che cosa può essere funzionale questa tecnologia? Può essere funzionale a prevenire errori umani, ad esempio in ipotesi di collisione, e in questo senso ad esempio nel momento in cui noi agganciamo la responsabilità da un punto di vista giuridico a criteri oggettivi, quali ad esempio rispetto delle regole e la necessità che la parte in giudizio provi effettivamente l'esistenza di un danno, allora sorge una responsabilità in capo a colui che ha causato il danno. In questo caso quindi se noi abbiamo un sistema automatico sarà ad esempio il programmatore del software o colui che dovrà vigilare sull'operato del sistema. Al tempo stesso possiamo prevenire degli errori informatici, possiamo assicurare la cybersicurezza e infine possiamo appunto incentivare l'interazione uomo-macchina. Di conseguenza una rete di infrastrutture e di conseguenza una rete di infrastrutture intendo una rete di infrastrutture tra sistemi di trasporto marittimi, terrestri e aerei, è funzionale a garantire da una parte un concetto di sostenibilità al fine di ridurre comunque le emissioni di carbonio, al tempo stesso di assicurare un'evoluzione tecnologica, ma anche di sfruttare in modo solidaristico, se vogliamo, tutte le informazioni che vengono rese da noi utenti tramite app, ossia i nostri dati personali. E di conseguenza, appunto, ragionando in tema di network e di sistemi autonomi, ossia automatici, è possibile perseguire gli obiettivi che abbiamo evidenziato. Quindi una rete di infrastrutture. E l'esempio che mi piace portare è quello dello smart farming, un argomento sul quale ho scritto, ma ho partecipato anche a un convegno, quindi un'agricoltura verticale in una città, in quella che tradizionalmente viene definita come smart city, quindi città intelligente, ma che a me piacerebbe più trattare di IT city, e quindi una struttura di agricoltura verticale, di cultura di
prodotti in serie, ma non solo questo, solamente anche un sistema di distribuzione agli utenti finali, ma anche di approvvigionamento attraverso sistemi autonomi o automatici, nel senso che ho spiegato in precedenza. In questo senso è un'opportunità in quanto, ad esempio, il vertical farming abbiamo un problema di sfruttamento del suolo. Abbiamo un'opportunità perché verrebbero create nuove figure di lavoro, ad esempio ingegneri informatici, al tempo stesso anche i classici gig worker, e penso ad esempio Glovo o Foodora, potrebbero migliorare la loro posizione lavorativa, nel senso di non essere più considerati come gig worker con tutte le problematiche che sono derivate e di cui i giuristi purtroppo sono a conoscenza, anche alla luce della copiosa giurisprudenza dei tribunali, ma potrebbero elevare, se vogliamo, la loro posizione ad esempio, garanti della sicurezza, garanti della protezione dei dati personali e quindi appunto, diciamo, migliorare la loro posizione lavorativa. E infine sostenibilità dei prodotti, sostenibilità per quanto attiene appunto il consumo di suolo, ma tutta questa sostenibilità arriverebbe a compimento nel momento in cui questi sistemi futuristici che richiedono un'ingente quantità di energia elettrica venissero alimentati grazie a fonti di energia pulite, penso palle eoliche, penso comunque pannelli solari, e tutto questo potrebbe portare a una nuova definizione di città, di umanità, ma anche di umanità che si attiene al progresso tecnologico. Tuttavia in tutto questo, se queste sono le opportunità, è anche giusto ammonire, perché vi sono dei rischi, ad esempio una necessità di apprestare adeguate tutele ai dati personali, in quanto nel momento in cui il sistema trasporti funziona su una rete wireless, vi è un problema di dati personali, di data protection e di conseguenza la necessità di evitare quella che è stata definita come una videosorveglianza di massa. Qual è l'altra faccia della medaglia? Un approccio solidaristico e personalistico, costituzionalmente orientato alla tutela dei dati personali, come suggerito dal Presidente della Repubblica nel messaggio di discorso fine anno. Sebbene tutto questo sia come dire, importante, rappresenti una sfida, ma sia sicuramente una prospettiva verso il futuro nella logica di una evoluzione, è necessario che vi sia una regolamentazione, in quanto in tema di responsabilità attualmente non vi sono delle proposte organiche. Quello che avanzo io, quindi le mie proposte, sono quelle di una regolamentazione non solo europea, ma anche internazionale, di ampio respiro, tuttavia che sia sicuramente organica, sicuramente che vada a differenziare in base alle specificità dei singoli veicoli automatici a questo punto. Tuttavia che, vista la novità, si attenga a principi di ampio respiro. Duty of candor, il riferimento va comunque a quanto è stato elaborato dalla Law Commission appunto in tema di veicoli a guida autonoma. Duty of candor nel senso di collaborazione, di trasparenza, di dialogo tra i differenti soggetti umani che operano proprio al fine di definire al meglio le prospettive anche di futura regolamentazione, poiché al momento non vi è alcuna certezza ed è tutto in uno stadio sperimentale. E infine, connesso a questo, è un continuo aggiornamento, una condivisione quindi di esperienze, di dati, di informazioni, oltre che di un dialogo tra differenti settori scientifico-disciplinari e un approccio dunque interdisciplinare e multidisciplinare. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola. Ecco, ringraziamo la dottoressa Della Giustina perché abbiamo capito che ci sono dei principi che, al di là delle singole
norme, delle singole regolette devono sovrintendere questo processo, nel senso che ci sono comunque dei principi di carattere giuridico che devono essere rispettati e infusi in questo processo, quindi di cui tenere in considerazione. In Cina, sempre parlo per esperienza, insomma, che ho avuto modo di frequentare per viaggi di lavoro, ecco, lì appena si arriva c'è l'iride che viene letta, non ci sono grandi spazi per diciamo, la protezione del dato, però probabilmente questa è una scelta, io dico rispettabile, se scelta la si può chiamare perché forse non c'è molta opzione di scelta B, comunque magari anche, non lo so, i nostri sistemi sono molto anche attenti all'attenzione del dato, dell'individuo, perché quando parliamo di informatica e di tutto ciò che ne consegue, il dato, come abbiamo sentito prima, è l'elemento e la materia preziosa che adesso in questo periodo storico vale oro. Ecco. Però ad esempio in Cina possono avere anche fatto una scelta costi-benefici facendo prevalere un'utilità di carattere programmatico, magari non dico calpestando i diritti, ma magari non prestando così grande attenzione a quella sensibilità che abbiamo avuto occasione di apprendere adesso dalla sua relazione. Quindi possono anche, appunto essere anche scelte di singole realtà statali nel mondo, certamente non credo appartengano alla nostra cultura, quindi ben venga anche questo richiamo al rispetto di principi di carattere costituzionale nella costruzione di queste architetture tecnologiche che necessariamente andremo a fare prossimamente. Grazie a tutti i relatori, grazie a coloro che sono intervenuti, anche ai rappresentanti del direttivo che oggi sono qua in forze e speriamo di aver dato, insomma, condiviso un momento utile per tutti, magari offrendo anche qualche spunto, a qualcuno ne ho preso anch'io dai relatori, magari per un successivo approfondimento. Grazie a tutti, chi ha piacere può diciamo, trovarsi per un aperitivo che avremo il piacere di offrire. Grazie, buona serata.